Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da ULSEI Eugania di Padova in collaborazione con Alter Evo, Società Benefit e IM Servizi. Ci troviamo a Padova, come potete vedere da queste splendide immagini, della Sala della Carità, la città che ci ospita, una cornice meravigliosa dentro la quale si svolge questa quarta edizione di Cambio Gioco. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio e i numerosi partner e media partner che a vario titolo sostengono questa iniziativa. Ormai sapete che esiste anche un sito dedicato a Cambio Gioco, si chiama www.cambiogiocouls6.it. Sul sito trovate tutti i materiali promozionali, l'intero programma, ma soprattutto sul sito restano a vostra disposizione gratuitamente le videoregistrazioni di tutti gli interventi dei nostri esperti, sia quelli di quest'anno che delle 3 edizioni precedenti. Salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo, molto numeroso da tutta Italia, che interagisce con noi commentando le dirette o mandandoci le domande per i nostri relatori e ringraziamo le molte persone presenti in sala. Oggi la giornata si apre con un convegno per il quale ora passo la parola alla direttrice scientifica dell'intero progetto Cambio Gioco, la dottoressa Arianna Camporese. Buongiorno, grazie di essere qui tutti, anche una certa levataccia perché è un convegno che parte proprio presto, non vogliatevene, quindi cercheremo di rispettare i tempi e di ascoltare tutti con interesse. Cominciamo con i saluti istituzionali, quindi il primo saluto sarà da parte del dottor Fabio Fuolega, Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto, Unità Organizzativa, Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale. Prego. Grazie, buona giornata a tutti. Vi porto innanzitutto i saluti degli uffici tecnici, cioè della mia direzione, la Direzione Servizi Sociali e dell'unità organizzativa che appunto si occupa di dipendenze. Questa quarta edizione cade in un periodo di grande cambiamento che è determinato da iniziative governative che fanno riferimento alla legge di bilancio 2025 e con il fondo 2024 si concluderà un ciclo di programmazione che è iniziato nel 2015 e che quindi copre un periodo temporale di circa 9 anni. Questo percorso, diciamo, di programmazione e di azione nel territorio è un percorso che ha caratterizzato in maniera, direi, profonda tutte le aziende ULSS del Veneto che collaborano strettamente con gli uffici regionali per appunto realizzare azioni e iniziative come questa e soprattutto azioni che riguardano la prevenzione, la cura, la formazione e la ricerca in questo ambito. Sappiamo tutti che la comunicazione è un elemento fondamentale in qualsiasi settore attualmente, ma diciamo in questa area di dipendenza forse lo è ancora di più. La nuova programmazione comincerà dall'anno in corso e innesca un processo con una nuova visione. Questa visione è caratterizzata dal fatto che le dipendenze vengono considerate nel loro complesso, insomma c'è una visione unitaria di questa dimensione di sofferenza per una parte della popolazione. Quindi la nuova programmazione comprende sia l'area delle dipendenze che l'area del disturbo da gioco d'azzardo e include in maniera molto decisa la parte sulla formazione e anche sulla ricerca. In questo periodo stiamo iniziando le attività appunto di realizzazione di questi programmi aziendali che faranno capo sia ad obiettivi nazionali che appunto alla programmazione regionale che è già stata approvata dal Ministero della Salute.
Quindi questa iniziativa Cambio Gioco cade in questo grande periodo di cambiamento ed è in un certo senso un'iniziativa che precorre i tempi, come lo è stata fin dall'inizio del resto, per la quale vi ringrazio e vi porto i ringraziamenti dei vertici regionali. Vi ringrazio. E adesso passiamo la parola al dottor Stefano Vianello, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS Euganea. Prego. Grazie Arianna, io mi collego, intanto saluto tutti, ringrazio i colleghi del SER di Padova che hanno anche quest'anno fatto un grosso sforzo organizzativo, perché questa settimana così densa, così intensa ha un grande lavoro dietro, come sappiamo. Mi collego a quello che ha appena detto il dottor Fuolega, periodo di grande cambiamento. Innanzitutto vi porto i saluti della direzione del nuovo direttore generale, la dottoressa Patrizia Benini, che augura a tutti una giornata proficua di lavoro. La giornata di oggi conclude una settimana in cui ci sono state oltre 1800, guardavo ieri sera un primo bilancio, 1800 contatti sia in presenza ma soprattutto in collegamento remoto. Queste sono nuove modalità di comunicazione che devono essere utilizzate sempre di più, perché proprio ieri pomeriggio, raccontavo prima il dottor Fuolega, eravamo a Campo San Piero con il nuovo governatore Stefani e uno dei temi era proprio quello di comunicare, di far conoscere alle persone il cambiamento che sta avvenendo a livello territoriale, nel bene e nel male, dal punto di vista anche della difficoltà che avremo nell'avviare le case della comunità, l'aspetto del comunicativo è fondamentale. Tornando alla giornata di oggi, è una giornata importante perché, come ha ricordato il dottor Fuolega, si chiude un pochino un ciclo anche di finanziamento e sappiamo benissimo che le risorse sono importanti purtroppo in sanità e quindi la giornata di oggi potrà essere secondo me una giornata importante per riflettere sulle attività svolte in tutte le aziende US del Veneto e portarle, come si suol dire, al sistema, selezionare quelle più efficaci, più impattanti e riflettere su quale può essere il futuro dell'organizzazione nel territorio. Le case della comunità potranno essere per alcune tipologie, mi penso alla dipendenza da fumo, ma anche agli argomenti delle dipendenze patologiche comportamentali, potrebbero essere anche quelli dei punti di riferimento e di utilizzo, ovviamente per utilizzarle per gruppi e altre attività utili per il futuro. Ancora buon lavoro, io purtroppo dovrò scappare per una seduta libera, ma poi ritornerò per sentire il resto della mattinata perché sono interessato a avere anche gli spunti dalle altre aziende. Grazie e buona giornata. Grazie. E adesso diamo la parola alla dottoressa Valeria Zavan, direttore del Dipartimento dell'ULSS Euganea. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Hanno già detto, le cose importanti sono già state dette. Dal mio punto di vista posso dire questo, per aggiungere a quello che è stato detto da un punto di vista programmatorio. La mia figura è una figura un po' intermedia, no? Tra la programmazione e l'operatività. Però sono stata un'operativa anch'io, anzi lo sono ancora da tantissimi anni nel campo delle dipendenze. Noi siamo un dipartimento funzionale perché è trasversale, si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze nel loro complesso e noi nella prevenzione, l'area della connessione tra queste tre parti ci abbiamo sempre creduto. E sono molto contenta che si chiuda un ciclo per dimostrare che non è soltanto attraverso la cura ma anche attraverso una cultura territoriale che noi portiamo avanti i messaggi che vogliamo portare avanti. Mi fermo qui perché i saluti istituzionali a un certo punto devono essere brevi, giusto? E adesso passiamo la parola al dottor Vito Sava, direttore UOC Alta e Bassa Padovana. Prego. Anch'io cerco di essere brevissimo e stamattina ci sono alcuni colleghi dei servizi che sono qui, altri sono a lavoro nei nostri servizi, il che vuol dire che i nostri servizi sono aperti a contatto con l'utenza e continuano a svolgere la loro attività. Due aspetti
risorse economiche, risorse di personale e l'importanza di mantenere continuamente il contatto con il territorio e con le persone. Questo credo che sia la realtà dei dipartimenti e delle dipendenze di cui diceva sia il direttore dei servizi sociali sia il direttore del dipartimento, e questo credo che sia la ricchezza del nostro lavoro e anche per me la bellezza del nostro lavoro, perché poi ci intrecciamo nel territorio, ci intrecciamo con gli altri servizi di tutta l'USL. E questo è l'augurio che noi alla fine di questa settimana ci vogliamo portare a casa. Grazie e buon lavoro e buona giornata. E quindi chiudiamo con i saluti istituzionali con il dottor Luca Pezzullo, Presidente degli Ordini degli Psicologi del Veneto. Prego, la parola a lei. Grazie mille. Come Ordine degli Psicologi abbiamo dato molto volentieri il patrocinio a questa iniziativa, perché Cambio Gioco è il tentativo di fare squadra e di costruire una cultura della cura rispetto a un tema che è per sua natura estremamente trasversale, che coinvolge temi psicologici, di salute, economici. Quando parliamo di dipendenze da gioco d'azzardo, disturbi da gioco d'azzardo, noi andiamo a parlare di temi che impattano sulle linee biografiche dei cittadini e dei loro nuclei familiari, e spesso queste sono storie che rimangono non raccontate, non consapevoli, e che richiedono uno sforzo di squadra per essere gestiti insieme. Varie competenze professionali devono essere messe in gioco, varie competenze sociali devono essere messe in gioco, ma oggi mi fa doppiamente piacere portare i saluti a una giornata in cui molti colleghi, molti dirigenti psicologi andranno a portare le buone prassi, le migliori prassi che vengono sviluppate nei servizi e che ci permettono di costruire non solo una cultura della cura, ma anche una cultura professionale della cura che ci permette insieme, facendo appunto un gioco di squadra, di affrontare quelle che sono tematiche estremamente trasversali, estremamente impattanti, di cui finalmente da alcuni anni, da alcune decine di anni si parla in maniera molto più strutturata, molto più articolata e molto più professionale di quanto sia mai stato fatto. Ecco, eventi di questo tipo costruiscono una cultura della salute ed è quindi un gioco di squadra che dobbiamo portare avanti insieme. Grazie agli organizzatori e grazie a tutti i relatori. E quindi entriamo nel vivo della mattinata congressuale con il primo relatore, professor Giovanni Martinotti. Mi perdonerà se leggo, ma sono così tanti titoli che insomma merita, io credo che sia importante anche, non tutti perché sennò staremo qua troppo, però insomma un riassunto. Allora, il professor Giovanni Martinotti è un ordinario di psichiatria all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, docente in prestigiose istituzioni come l'UMSA, Unicamillus e Università di Hertfordshire in Inghilterra, medico chirurgo con una formazione in neuroscienze, argomento che tratterà oggi, filosofia e antropologia. Dirige attualmente il reparto psichiatrico dell'ospedale Santa Annunziata di Chieti, la scuola di specializzazione in psichiatria e l'Emerging Drugs and Brain Stimulation Unit. È vicepresidente della Società Italiana di Psicopatologia Fenomenologica, autore di oltre 300 pubblicazioni, diversi libri, tra cui anche Gambling, quindi un tema che ci tocca molto da vicino, ed è riconosciuto tra i top 2% scientist mondiali. La sua ricerca quindi pionieristica su addiction, psicadelici e stimolazione cerebrale, unita a un approccio fenomenologico, lo rende un leader di spicco nella psichiatria contemporanea. Quindi è un piacere ascoltarla e le do la parola. Grazie, ringrazio moltissimo la dottoressa Camporese per avermi invitato. Questo è un evento importantissimo, bisogna parlare sempre di più di gioco, perché se voi pensate soltanto una persona su 10 con un problema di gioco si rivolge a un servizio specialistico, 1 su 10. Questo sicuramente dipende dai pazienti che sono complicati, però forse dipende anche da noi e quindi dobbiamo migliorare in tutto quello che è prevenzione, far conoscere questa patologia in maniera più specifica e cercare di migliorare anche nell'offerta che diamo. Parleremo di questi temi durante la mia presentazione e parleremo anche di neurobiologia e di neuromodulazione e quindi tutto quello che è TMS, ma entreremo nel merito di questi aspetti durante la presentazione. Che il gambling sia un problema sempre più emergente ce lo dicono fatti concreti, i numeri sono in grande crescita in Italia ma in tutto il mondo. Intanto bisogna fare
una premessa, perché ovviamente c'è il gioco patologico, c'è il gioco problematico, ma c'è il gioco sociale, che da un certo punto di vista è un qualcosa che esiste dall'origine del mondo e dentro dei limiti specifici, voglio dire, non necessariamente si caratterizza per l'essere patologico, lo diventa in alcuni contesti, in alcuni momenti. Cercheremo di capire quali sono i fattori neurobiologici e non che entrano in gioco. Parto con questa considerazione, questo insomma un noto psicanalista che ha fatto tutta una serie di contributi, non necessariamente sul gambling ma su tanti temi, e ci dice che il gioco d'azzardo è una sorta di rifugio della mente, un'occasione per costruire una realtà parallela e alternativa alla realtà quotidiana. E se pensate, questo spesso lo vediamo, pensate al signore in pensione che magari si trova in una situazione completamente diversa rispetto a prima e trova magari in quella dimensione una fuga, o anche il ragazzo più giovane che trova nel gioco la possibilità di pensare al futuro perché magari pensa a una vincita o qualcosa di simile. Ecco, era una riflessione per entrare nel tema che ormai è diventato chiaramente di pertinenza psichiatrica e medica, da quando poi questo disturbo è stato inserito chiaramente nel DSM-5, con delle caratteristiche che lo pongono con tutta una serie di aspetti di similitudine rispetto ai disturbi correlati all'uso di sostanze, per l'espressione clinica, per i correlati neurobiologici, per le comorbidità, quindi l'associazione con varie patologie psichiatriche e anche per l'approccio terapeutico. Questi sono i criteri che ben conoscete, su cui non entro nel merito, ma per dirvi che abbiamo tutta una serie di similitudini molto chiare con i ben noti disturbi da uso di sostanze. Qualche dato: prima accennavo al fatto che soltanto un paziente su 10 si rivolge ai servizi specialistici, ma di fronte a questo abbiamo dei dati di prevalenza mondiale e italiana piuttosto significativa. Vediamo quali sono i dati di maggiore prevalenza: maschi, giovani adulti e soggetti con comorbidità. Questi sono a livello mondiale, diciamo, i numeri specifici e le popolazioni più interessate. Se guardiamo alla situazione italiana, sappiamo che insomma, il 36% degli italiani ha giocato almeno una volta nell'ultimo anno, e questo di per sé non è che necessariamente patologico, tutt'altro, ma il problem gambling, quindi un gambling che inizia a rappresentare diciamo una situazione di patologia, arriva fino quasi al 4% della popolazione italiana, che sono numeri piuttosto importanti, e arriviamo a seconda degli studi tra lo 0,5 e il 2% di vero e proprio gambling disorder. Interessante il dato dei giovani che insomma è sempre più in crescita rispetto agli anni passati. Quindi partendo da queste considerazioni dobbiamo però fare delle differenziazioni, perché la parola gambling è una parola estremamente generalista, e allora la prima cosa buona che possiamo fare è provare a dividere le tipologie di gioco. Allora quando siamo di fronte a un paziente dobbiamo subito capire bene, ma fa un gioco di azzardo puro o c'è anche delle abilità nel gioco che mette in atto? E quindi l'azzardo puro, è chiaro, sono quei giochi in cui tipo insomma lotto, ma insomma giochi da casino, insomma sono più nella maggior parte dei casi la stessa slot dei giochi in cui non c'è l'abilità. Dall'altra parte la scommessa sportiva per certi versi ovviamente può mascherare dietro la possibilità di un intervento diciamo basato sulle conoscenze, pensiamo alle scommesse sui cavalli per chi è un esperto. Quindi ovviamente è chiaro che un gioco di azzardo puro è più pericoloso di un gioco di abilità, anche rispetto alla possibilità di cadere in tutta una serie di dinamiche. E poi la differenziazione tra giochi pesanti e giochi leggeri. Ecco, il gioco pesante è quello in cui c'è la possibilità di rifarsi in maniera estremamente rapida. Cioè io posso puntare 1.000 euro su un rosso o nero al casino, alla roulette del casino, e subito dopo posso rigiocarmi 2.000 euro per provare a recuperare. E questo è considerato un gioco pesante. Dal punto di vista, lo vedremo tra un po', neurobiologico, sono i più pericolosi, perché sono quelle situazioni in cui attiviamo in maniera più specifica il reward, la ricompensa, la liberazione di dopamina, e quindi sono i giochi in cui più facilmente si va a indurre il meccanismo dell'addiction. Diverso è il gioco leggero. Se compro il biglietto della lotteria e vedo i risultati tra 3 settimane, il reward è chiaro che è molto meno stimolato.
è anche molto più difficile da raggiungere. Cioè, l'esempio di prima, gioco sul rosso, gioco sul nero, io in un attimo so se ho vinto o ho perso e ho il 50% di possibilità. Ecco, comprare un biglietto della lotteria è chiaro che attiva il sistema in maniera molto meno spiccata. Quindi il gioco leggero, che spesso è gruppale, e anche il gioco pesante, che spesso è solitario. Quindi prima differenziazione che dobbiamo fare probabilmente è proprio questa qua. Poi, quando siamo di fronte a una sindrome del gioco d'azzardo, il cosiddetto gambling patologico, è utile anche distinguere il tipo di giocatore che stiamo incontrando. Questo è importante anche nella prospettiva del trattamento. Abbiamo i giocatori d'azione con sindrome da dipendenza, che sono spesso compulsivi, incapaci di smettere, con perdita del controllo e una vita sociale incentrata sul gioco. I giocatori per fuga, dove il gioco rappresenta una maniera per uscire dal quotidiano, una sorta di effetto analgesico del gioco, quel paziente che ti dice vado a giocare e non penso a niente e sto lì e vado avanti senza magari pensare a tutta una serie di problematiche e di burnout, di stress che si porta appresso. Poi giocatori sociali costanti, dove il gioco è una sorta di forma di relax e divertimento, sebbene però in secondo piano rispetto al sociale. I giocatori sociali adeguati, che esistono, occasionali, giocano per passatempo, per socializzare e per divertirsi, e c'è una quota che rientra anche in questo ambito. I giocatori antisociali, dove il gioco è fonte illegale di guadagno, e poi i giocatori professionisti non patologici. Allora, capire dove stiamo anche sulle tipologie di giocatori può rappresentare un aspetto importante. Bene, ma come si sviluppa un gambling disorder? Beh, allora, l'esordio spesso è durante l'adolescenza, ma non soltanto, abbiamo forme anche di insorgenza tardiva. In genere c'è un pattern di gioco che aumenta con gradualità, quindi inizialmente capita appunto in maniera occasionale, poi una volta a settimana, poi piano piano più volte a settimana fino all'uso giornaliero. Spesso abbiamo forme di gioco caratteristiche per i più giovani, altre più appannaggio, diciamo, dei soggetti più anziani. Quello che dicevo prima è un punto importante: la quantità di individui che richiede in trattamento è molto molto bassa. Questo è un problema legato un po' a tutte le dipendenze, ma forse lo è ancora di più per le persone che giocano. Stigma sicuramente, poca conoscenza anche, però alle volte forse siamo noi che non diamo magari soluzioni adeguate, e quindi credo che ci sia molto da migliorare in questo ambito. E poi l'ultimo aspetto di questa slide è sicuramente la comorbidità. Ci sono molte comorbidità psichiatriche e spesso un giocatore si porta appresso tutta una serie di problematiche psicopatologiche. Ma cercando di capire perché si sviluppa un gambling disorder, l'argomento è estremamente complesso, perché i fattori che entrano in gioco sono davvero molti. Sicuramente di base può esserci una vulnerabilità individuale che può essere di tipo neurobiologica, quindi una maggiore sensibilità al reward. Questo poi può essere un qualcosa che si associa a tutta una serie di elementi anche traumatici, eventi di vita, situazioni particolari, che possono favorire la predisposizione neurobiologica verso poi il successivo sviluppo del disturbo vero e proprio. Ovviamente anche il fattore esterno è importante. È chiaro che se mi trovo in un contesto in cui l'offerta di gioco è molto presente ed è pressante, è chiaro che è più facile che queste mie vulnerabilità individuali possano emergere. Modello di Caster: qual è la carriera del giocatore? Beh, inizialmente spesso nella carriera del giocatore vediamo una fase vincente, vincite frequenti, spesso c'è il famoso big win, che è la grande vincita iniziale. Pensate che avere una grande vincita iniziale si è visto essere uno dei fattori maggiormente associati allo sviluppo di gambling poi nel corso della carriera del giocatore. Cioè il fatto che ti dice, beh, quella volta sono andato al casino e ho vinto quella cifra, tutti che si sono girati, che c'era la slot che continuava a fare rumore con i soldi che scendevano. Questi eventi spesso poi rimangono impressi nella mente del soggetto e sono degli elementi drammatici rispetto poi all'illusione di controllo e di vincita. Poi c'è la fase perdente, dove aumentano i soldi e il tempo investito, e il soggetto tenta di recuperare le perdite ripensando a quella grande vittoria iniziale spesso,
iniziano le bugie, la perdita di controllo e poi in genere c'è la fase della disperazione, il modello insomma è abbastanza drammatico nella sua esplicazione, dove c'è la totale perdita del controllo, i debiti, gli atti legali, i problemi con la legge, l'uso di sostanze che diventa spesso associato e purtroppo, casi di cronaca ce lo confermano, l'ideazione suicidaria come unica via di scampo in alcune situazioni. Un'ulteriore differenziazione nei giocatori. Anche da questo punto di vista è importante vedere tre specifici cluster. Quello più comune, l'addictive subtype, che giustificherebbe peraltro il fatto che i criteri del gambling disorder sono molto simili ai criteri per l'abuso di sostanze. E vediamo infatti che in questo tipo di categorizzazione vediamo un'alta comorbidità con l'uso di alcol e altre sostanze e tutta una serie di sintomi che ricordano ad esempio i sintomi di astinenza nel momento in cui il paziente, il soggetto, interrompe il gioco. Abbiamo però anche il tipo impulsivo che è caratteristico dei giovani maschi con comportamenti ad alto rischio e poi il tipo più caratterizzato da elementi ossessivo-compulsivi, questo più caratteristico delle donne e più caratteristico di un'età più avanzata. Qua l'uso di sostanze è più raramente associato a questa tipologia. Vedete, quindi può essere importante anche qua, quando abbiamo il paziente di fronte a noi, capire in quale sottotipo si va a collocare, perché da questo punto di vista anche il tipo di trattamento può essere poi differenziato. Vi dicevo prima, il gioco d'azzardo patologico spesso si associa ad altre problematiche psichiatriche. Ecco, in questa diapositiva volevo enfatizzare questo, ecco, il disturbo da gioco raramente viaggia da solo, si porta quasi sempre appresso delle altre problematiche di tipo psicopatologico, sicuramente disturbi dell'umore in primis, depressione maggiore, disturbo bipolare, ma anche abbiamo molti pazienti con una storia di PTSD, di disturbi d'ansia. Ecco, qua la rappresentiamo con tutta una serie di valigie, borse a mano e quant'altro. Ecco, quasi mai c'è un gambling puro. Sì, ci sono i casi di gambling puro, ma sono piuttosto sempre più rari. Vediamo spesso l'associazione importante con la comorbidità. E quindi tutta una serie di aspetti che rappresentano la complessità del gambling disorder, da problematiche psichiatriche, problematiche sociali, ma anche problematiche fisiche. Ci sono dei studi interessantissimi che ci dicono che una delle popolazioni con livelli più alti di pressione arteriosa è proprio il giocatore. Per dirvi quanto poi la rappresentazione medica di questo disturbo è altrettanto importante rispetto a tutti gli aspetti di taglio sociale. E se parliamo di comorbidità, oggi un tema anche molto, molto di moda è l'ADHD. Quanti giocatori hanno sottostante un disturbo da deficit di attenzione e iperattività? Per cui sicuramente credo che sia una buona idea talvolta fare uno screening per l'ADHD rispetto ai pazienti che giocano. Ma perché vi dico questo? Perché oggi l'ADHD è un disturbo complesso, nella maggior parte dei casi sono diagnosi sbagliate, però quando è veramente un ADHD il paziente risponde in maniera straordinaria ai farmaci. Se voi date un farmaco ad hoc per l'ADHD, al paziente cambiate la vita. Allora capire che dietro magari un gioco d'azzardo c'è un ADHD, allora potrebbe cambiare l'evoluzione del disturbo. Quindi credo che fare uno screening iniziale quando abbiamo il sospetto di un ADHD possa essere importante perché i dati sulla comorbidità sono significativi. Andiamo ad approfondire alcuni aspetti neurobiologici. Cercherò di andare con questo costrutto a vedere gli aspetti più specifici, soprattutto mi riferirò a due ambiti che sono la corteccia frontale dorsolaterale, il controllo cognitivo, e il circuito della ricompensa. Ecco, quindi sappiamo dagli studi neurobiologici che il giocatore tipicamente
ha un'alterazione a livello del circuito del reward, il circuito della ricompensa. È un circuito che nasce in maniera funzionale e fisiologica per garantirci la ricerca dei piaceri ordinari, il cibo, la sessualità, tutta una serie di obiettivi e quant'altro, è ovviamente un'area in cui il gioco d'azzardo e anche le sostanze vanno ad agire. Parliamo dell'area ventrale tegmentale, parliamo del nucleus accumbens, ecco qua nell'immagine vedete dove sono posizionati a livello del nostro cervello, e tutto il ventrale striato, queste tre aree che sono strettamente correlate. E sappiamo che la dopamina liberata in quest'area è responsabile dell'anticipazione della ricompensa, del rinforzo, quella sensazione di piacere che abbiamo successivamente all'assunzione della sostanza o all'attesa della vincita rispetto alla giocata, e poi la dopamina è altamente responsabile della motivazione che normalmente nella nostra quotidianità abbiamo rispetto alle cose che affrontiamo. Quindi è chiaro che se andiamo a toccare la dopamina entriamo in gioco anche con il sistema della motivazione. E nel giocatore abbiamo una forte risposta dopaminergica alle ricompense e abbiamo tutta una serie di meccanismi di rinforzo dovuti al gioco. L'altro aspetto neurobiologico su cui mi vado a focalizzare, adesso li andremo a vedere un po' più nello specifico, è il controllo cognitivo. Quindi il controllo cognitivo, nello specifico la DLPFC, che sarebbe dorso lateral prefrontal cortex, e questa area del nostro sistema nervoso centrale, della nostra corteccia, che risulta ipofunzionante nel giocatore. Perché è importante questa zona della corteccia? Perché è quella che controlla i nostri impulsi, che è responsabile del decision making, quel tipo di ragionamento che facciamo quando dobbiamo decidere tra una cosa e l'altra. Facciamo l'esempio del giocatore che ha finito di lavorare, sta tornando a casa in macchina, passa davanti alla sala giochi di scommesse e dice: ma che faccio? Torno a casa da mia moglie che mi aspetta, c'ho mio figlio, oppure vado a giocare. Sta là, deve decidere, e se c'ha una corteccia frontale dorsolaterale che funziona bene, prende la strada di casa, e altrimenti si dice: no, vabbè, ma vado 10 minuti a giocare. Ecco che il suo decision making non entra in gioco in maniera funzionale e passa la serata magari spendendo cifre inaudite. Ecco, questa area è squilibrata nel giocatore, nel senso che ha un'ipofunzionalità, squilibrando la sua interazione con il sistema della ricompensa. Tornando al primo ambito, dopamina, abbiamo dati ormai chiari su dopamina e gambling, tutta una serie di studi che ci dicono come nel giocatore ci sia un'alterazione del circuito della ricompensa. E questo ormai è testimoniato da studi di neuroimaging che giustificano il fatto che il gioco d'azzardo sia stata inserita nella categoria dei disturbi da uso di sostanze. Lo giustifica perché le alterazioni che vediamo nel gioco d'azzardo patologico sono estremamente simili a quelle che vediamo ad esempio nel disturbo da uso di cocaina. E quello che è importante notare è che questo decision making, e quindi determinato da questa interazione dopamina, corteccia frontale dorsolaterale, è qualcosa che compromette le scelte del giocatore. E allora c'è un punto importante che è questo temporal o delay discounting, che è una caratteristica tipica del giocatore. Il giocatore preferisce ricompense immediate, piccole e improbabili, rispetto a benefici economici più grandi, più probabili ma differiti nel tempo. Questo si chiama delay discounting. Ed è molto interessante, se io noi facciamo dei modelli sperimentali per vedere questa caratteristica, se io dico a una persona vuoi 10 euro tra 10 minuti o 100 euro domani, la persona dice 100 euro normali, domani mi conviene, sì, aspetto un giorno ma ho 10 volte di più, il giocatore dice 10 euro subito. Questo è tipico nei disturbi da uso di sostanze ed è ancora più marcato nel gambling patologico. Quindi è un fattore che è proprio determinato dall'interazione tra questa corteccia dorsale frontolaterale che non mi fa ragionare in maniera corretta e non mi fa dire prendo 100 euro domani. È spostata verso la fruizione immediata, subito la ricompensa, subito il reward da 10 euro perché è adesso. Ecco, questo è un aspetto che
che è importante capire. E non è l'unica delle distorsioni cognitive nel giocatore, ne abbiamo tante. Qua ho elencato le principali, ad esempio gambler's fallacy, è la convinzione che una vincita sia più probabile dopo una lunga serie di perdite, no? Dice, beh, se ho perso per 4 volte che è uscito il nero, adesso esce il rosso, no? Gioco sulla ripetizione. È un bias cognitivo, vedete quanto questa zona di corteccia non ragiona bene. L'overconfidence, so io come funziona la macchina, questa la conosco. Trends in number picking, pensare che un numero appena estratto non sia probabile nelle estrazioni successive. Beh, appena uscito lo 0 non riesce. Oppure adesso devo puntare sulla parte bassa dello schermo, oppure illusory correlation, quando sento arrivare quella sensazione, quando sento quel brivido vuol dire che devo giocare forte. Valiability of other wins, per vincere bisogna continuare, dice no ma funziona così, tu quando perdi devi rimanere perché poi arriva la vittoria, non è vero, puoi continuare a perdere per tutta la sera, non sta scritto da nessuna parte. Un altro inherent memory bias, quando nella memoria vengono impresse maggiormente le vincite. Questo è interessante, se chiedete a un giocatore la sua storia di gioco vi racconterà quelle 2 o 3 grandi vincite. Non si scorderà di tutte le altre perdite, non si ricorderà bene di tutte le altre perdite. È tipico che si focalizzano nella sua memoria le grandi vincite. L'illusione di controllo, ossia la mia concentrazione mi dà forza, riesco a gestire. E poi ecco il fenomeno di switching e doppio switching, quando i giocatori, ecco questo è interessante, passano da una percezione razionale del gioco, non so, sto facendo un colloquio con il paziente si rende conto della follia dei suoi comportamenti, degli errori fatti, poi ecco, switcha subito quando si trova nella situazione di gioco con un comportamento totalmente irrazionale caratterizzato da tutte queste distorsioni cognitive dovute proprio a questa ipofunzionalità della corteccia. Ora, io vi ho detto che la dopamina è molto coinvolta, ma il problema è che non capiamo bene come è coinvolta. Sappiamo che c'è un'alterazione del sistema della ricompensa, ma la maniera in cui è alterato non è in realtà così chiara. Questo studio di qualche anno fa ci dice che c'è un aumento della sintesi di dopamina nei giocatori patologici rispetto ai controlli sani, soprattutto in alcune aree, quella del caudato, del ventral striatum, sono quelle aree che vi ho detto prima del circuito della ricompensa, dove ci sarebbe un aumento di sintesi. Sappiamo però che la sintesi di dopamina è anche mediata da questo tipo di meccanismo che rende conto dell'azione del trasportatore della dopamina, il DAT. E diciamo è un sistema che recupera dallo spazio sinaptico la dopamina e la fa, fondamentalmente la fa girare, la ricapta e poi la va a risecernere. È interessante notare che però nei giocatori, questo è uno studio che abbiamo fatto noi qualche anno fa, abbiamo visto che ci sia una minore disponibilità del trasportatore della dopamina, quindi da una parte c'è più sintesi, dall'altra il trasportatore funziona di meno. E questo lo vediamo proprio con le immagini in PET e in risonanza magnetica funzionale, dove in alcune aree, nello specifico, la disponibilità del trasportatore della dopamina è ridotta. Quindi se proviamo a racchiudere in una slide le modificazioni neurobiologiche del giocatore, vediamo che avete da una parte il soggetto normale e avete rappresentata la liberazione classica della dopamina nella linea blu. Abbiamo nel giocatore normale, pensate, andate a giocare al casino, alla roulette, giocate il numero 25 e a quel punto vedete la pallina che gira nella roulette e lì avete una fase di anticipazione in cui si andrà a liberare nel vostro cervello dopamina e avete quell'attesa, ma vediamo dove casca la pallina, e avete già una liberazione di dopamina. Poi potreste avere la vincita, esce il 25, massima liberazione di dopamina, vedete il picco di dopamina con la vincita. Successivamente poi la dopamina scende. Nel giocatore patologico invece cosa si osserva? Questi sono studi in cui lo si va a vedere in maniera molto chiara. Si vede un aumento
della gratificazione già nell'anticipazione. Cioè quando io ho giocato la mia cifra sul 25, io già sto liberando una quantità di dopamina molto più alta. E quando sto nell'attesa, la pallina che gira prima che cade da qualche parte, ho una liberazione di dopamina enorme, non dipendente dalla vincita. Quindi che succede? Che il giocatore attiva sempre il sistema e finisce per starare il sistema, se così possiamo dire. E quindi ecco, questo tipo di modificazione del sistema neurobiologico porta poi a far sì che il giocatore abbia sempre la gratificazione e quindi sia sempre più incentivato a giocare, nonostante possa non vincere per tutta la serata. Bene, andiamo a vedere come si può trattare il gioco d'azzardo patologico. Allora intanto dobbiamo capire, perché noi possiamo decidere di trattare il paziente, ma se il paziente non ha intenzione di essere trattato è inutile che ci giriamo intorno. Insomma, noi dobbiamo, quando siamo di fronte a un paziente con un problema di uso di sostanze o di gioco, principalmente noi dobbiamo capire dove sta il paziente. Allora, questo è un modello molto utile per capire, quando siamo di fronte a un paziente, dove sta il paziente. Questo è il modello di Prochaska e di Clemente, il modello transteorico. Perché se il paziente è, guardate su in alto, nella fase di precontemplazione, vuol dire che il paziente, che spesso può essere un ragazzo che l'hanno portato lì perché hanno visto che ha rubato i soldi a casa per giocare, se sei nella fase di precontemplazione, tu non hai nessuna intenzione di smettere. Cioè per te il gioco è un qualcosa che ti piace, che controlli, che pensi di controllare, che pensi di riuscire a gestire, ma in questa fase il paziente non ha nessuna intenzione di cambiare, sta lì perché ce l'hanno portato i genitori, la fidanzata o qualcuno. Allora se io propongo a questo paziente di fare un trattamento farmacologico, di fare la TMS, di fare un ricovero, di andare in comunità, ma il paziente lo può pure fare perché glielo obbliga il genitore, ma non vado a bersaglio, appena finisce il trattamento ricomincia. La contemplazione è la fase successiva, è quando il paziente inizia a capire che ci sono i problemi. Dice sì, mi piace, la posso controllare, però è pur vero che ho perso 3.000 euro la settimana scorsa. Quindi, allora già in quella fase io posso proporre delle strategie. Differente è quando il paziente è determinato, determination, quando il paziente ha capito che quello è un problema. Allora lì devo poter agire e lì devo essere pronto e rapido nel proporre il trattamento. Quindi inquadrare il paziente e capire dove sta è sicuramente fondamentale. Che si può fare dal punto di vista farmacologico? Questo è un paper che abbiamo fatto qualche anno fa. Purtroppo poco. Non abbiamo linee guida formali per il trattamento del gambling disorder, altissimi tassi di dropout. Sì, abbiamo qualche dato su antagonisti degli oppioidi, antidepressivi, stabilizzatori dell'umore, agenti glutamatergici, che sono diciamo tutti farmaci per cui ci sono degli studi, però da qui a dirvi che abbiamo risultati esaltanti, assolutamente no. È molto importante, come vi ho fatto vedere prima, se dobbiamo scegliere un trattamento farmacologico, vedere dove si colloca il paziente, perché questo ci aiuta poi nel caso a decidere la strategia farmacologica. Quindi se abbiamo una tipologia di giocatore impulsivo potrebbe aver senso utilizzare un regolatore dell'umore, se è una tipologia più di tipo ossessivo-compulsivo allora un trattamento con un farmaco antidepressivo SSRI potrebbe avere senso, se è più un addictive subtype, quindi una caratteristica simile a quelle delle dipendenze, allora il bupropione, ma anche farmaci come il naltrexone o il nalmefene potrebbero essere di aiuto per il loro effetto più specifico sul circuito della dipendenza. Ecco, qua sono tutti gli studi raccolti da questa review, questa meta-analisi sugli antidepressivi, sugli antagonisti degli oppiacei e sui regolatori dell'umore, che vedete ci mostrano nel complesso un certo livello di efficacia, di certo niente di così marcato. E se andiamo a raccogliere tutti gli studi insieme, sicuramente i farmaci per cui c'è un po' più di evidenza rispetto agli altri sono comunque il nalmefene e il naltrexone, che sono due antagonisti del sistema degli oppioidi, che è un sistema che ovviamente è strettamente connesso, adesso non vado nel merito, con il sistema della dopamina.
Ecco, quindi questo è uno schema di trattamento proposto da Bullock e Potenza, che ci dicono che in alcuni casi può essere utile utilizzare nutraceutici come N-acetilcisteina, se il paziente soprattutto non vuole assumere dei farmaci, oppure se il paziente considera la possibilità di un trattamento farmacologico, dobbiamo vedere se c'è una comorbidità psichiatrica, allora in quel caso posso muovermi con un SSRI o un SNRI. Se questa non è presente ed è più che altro un giocatore puro, allora può avere senso utilizzare il naltrexone. Se tutto questo non funziona, oppure in alcuni casi può essere specifici, che adesso andremo a vedere, può essere considerata la TMS. Sicuramente molti di voi conoscono già molto bene questa tecnica, che va a stimolare una regione specifica del nostro sistema nervoso centrale, che è la dorsolateral prefrontal cortex. Ormai abbiamo con questa tecnica molte guidelines per il disturbo depressivo maggiore, per la dipendenza da cocaina, e iniziamo ad avere molti studi anche sul gambling. Cito soltanto questo studio molto interessante sulla TMS nella depressione resistente, che ha dato dei risultati incredibili, ma uno studio molto serio, addirittura con una risposta dell'85% nei pazienti resistenti al trattamento farmacologico nella depressione. Questo con un protocollo intensivo di oltre 5 stimolazioni al giorno, per un periodo di tempo di 10 giorni. È uno studio che ha con risultati estremamente positivi. Questo per dirvi quanto la TMS stia crescendo rispetto all'utilizzo e all'applicazione nel campo della depressione. Con la TMS andiamo proprio a stimolare quell'area di cui vi ho parlato prima, la corteccia frontale prefrontale dorsolaterale, dorsolateral prefrontal cortex, e andiamo in questa maniera a elicitare tutta una serie di meccanismi anche correlati con i secondi messaggeri, nello specifico i fattori di crescita neurotrofici. Perché stimolare la corteccia frontale dorsolaterale può essere importante? Perché andiamo a aumentare il controllo cognitivo sul sistema del reward. Quindi stimoliamo la corteccia, miglioriamo il decision making e in maniera top down andiamo a controllare gli impulsi che vengono dall'area del reward. Ecco, se proviamo a fare questa metafora del cavaliere e con il cavallo, è chiaro che nel non addicted brain, quindi un cervello non addicted, in qualche modo abbiamo un cavaliere. Pensiamo il cavaliere sarebbe la corteccia frontale dorsolaterale che gestisce il cavallo, la parte dell'impulso, del reward, della ricompensa, del piacere. Nell'addicted brain, nel giocatore, abbiamo un cavaliere che non riesce più a guidare il cavallo nella direzione desiderata. Ecco che con la TMS andiamo a rinforzare il cavaliere in qualche modo, quindi quella parte di cervello che ci consente di regolare, di gestire tutta una serie di comportamenti mossi da istanze più troncoencefaliche che hanno a che fare con l'emotività, con gli aspetti neurovegetativi e psicomotori. Gli studi sul gioco d'azzardo iniziano ad essere abbastanza, questo il mio collega professor Pettoruso con cui abbiamo fatto questo studio in aperto, questo è uno studio iniziale su dei giocatori puri dove avevamo visto un miglioramento importante ad 1 settimana e a 2 settimane. È interessante notare che oltre a una riduzione del gambling si è vista parallelamente un miglioramento dei sintomi depressivi, e quindi che la TMS funzioni sulla depressione è ormai fatto acclarato e anche in questo studio lo abbiamo evidenziato. A questo punto abbiamo poi portato avanti un altro trial, doppio cieco in questo caso, con un focus specifico del craving che siamo andati a valutare con tutta una serie di scale e anche con il neuroimaging pre-post stimolazione magnetica transcranica. Ecco, questo è un po' il disegno dello studio che abbiamo fatto, 15 sessioni di TMS, una valutazione pre-treatment e post-treatment con risonanza magnetica funzionale. Questo studio che stiamo
l'abbiamo appena concluso ma ancora non abbiamo pubblicato i dati, ha mostrato una superiorità della TMS attiva rispetto al placebo negli intervalli di tempo considerati. E se andiamo a vedere, per esempio questa è i dati riguardanti la disponibilità del DAT di uno dei pazienti incluso nello studio, ecco vedete il pre-TMS e il post-TMS, abbiamo visto delle variazioni della disponibilità del DAT dopo un ciclo di stimolazione magnetica transcranica, quindi un dato biologico importante che andrebbe appunto nella direzione del miglioramento, che andrebbe a passare proprio per questa azione sui circuiti della ricompensa. Abbiamo parlato di terapie farmacologiche, abbiamo parlato di TMS e quando la situazione è drammatica bisogna anche pensare alla ospedalizzazione, soprattutto quando il paziente ha anche sintomi psicotici, quando c'è un rischio suicidario, e spesso lo troviamo, e poi quando abbiamo anche una presenza di comportamenti di abuso tipo overdose e quant'altro. Allora in questi casi, quando serve un monitoraggio importante, dobbiamo intervenire il prima possibile. Non è una tecnica neurobiologica, ma l'amministratore di sostegno rappresenta sicuramente un'altra possibilità. Quando questi pazienti vengono amministrati osserviamo dei miglioramenti molto significativi. Ecco, non è niente di neurobiologico, ma talvolta è anche più efficace di qualsiasi strategia di intervento. Ultima parte della mia presentazione, in genere si parla prima di prevenzione, però l'ho messo alla fine. Che si può fare per prevenire il gioco in chi ancora non è cascato nella spirale come abbiamo visto durante la mia presentazione? Beh, intanto è importante fare prevenzione anche perché l'Italia è un mercato del gambling piuttosto importante, anche rispetto ad altri paesi. Siamo un paese di giocatori in maniera abbastanza rappresentata, e quando parliamo di prevenzione dobbiamo pensare a 4 tipi di strategie preventivi: la riduzione dell'offerta, la riduzione della domanda, la riduzione del rischio e la riduzione del danno. Andiamole a vedere un po' più nello specifico. La riduzione dell'offerta è semplice, basta offrire meno gioco alla popolazione generale. La riduzione della domanda invece è la restrizione della pubblicità sul gioco d'azzardo, che potrebbe essere una strategia promettente. Non è che può essere esaustiva come risposta, ma potrebbe comunque dare, anche le campagne sociali, dare dei risultati. La riduzione del rischio sarebbe ridurre i fattori di rischio contestuali, e ad esempio limitare l'accesso al contante nelle zone specifiche in cui si gioca o altri tipi di azioni. Oppure cambiamento nelle caratteristiche dei luoghi di gioco e i comportamenti individuali durante il gioco, come la restrizione al fumo, all'uso di alcol, che magari facilitano il discontrollo cognitivo. E poi la riduzione del danno, ad esempio i registri di autoesclusione. Ma in Italia abbiamo messo questi due tipi abbiamo fatto questi 2 tipi di strategie, il distanziometro e le limitazioni orarie. Io non credo che in realtà siano delle strategie così efficaci. Ho molti dubbi su questo, perché poi fondamentalmente la maggior parte dei giocatori veri non è che si fa un problema se non c'è la sala da gioco, qui si sposta, anzi addirittura il ghettizzare alcune aree con una maggior concentrazione di aree di gioco potrebbe essere anche peggiore come effetto. Se andiamo a vedere il distanziometro nella zona di Napoli, vedete come che tutte le zone centrali praticamente sarebbero precluse, e andremo a mettere le sale gioco soltanto in alcune aree che diventerebbero una sorta di ghetti di giocatori. Non so se questo possa essere un qualcosa che funziona. Cosa fanno negli altri paesi? In Germania abbiamo ad esempio le liste di autoesclusione, e anche in Spagna c'è qualcosa di simile. In UK abbiamo tutta una serie di strategie riguardanti il gioco responsabile, un calcolatore del denaro investito, tutta una serie di app. C'è un interessante movimento rispetto al gioco. Noi nello specifico abbiamo provato a capire
meglio cosa pensavano anche i giocatori stessi rispetto alle problematiche e alle possibili strategie preventive. E adesso, senza entrare nei dettagli di questo studio in cui abbiamo preso in considerazione una popolazione di giocatori patologici e non, fondamentalmente abbiamo intervistato le persone che andavano nelle sale giochi, una casistica abbastanza importante di giocatori, e per essere inclusi nello studio serviva aver giocato almeno 5 volte nell'ultimo anno. Quello che abbiamo visto in questo studio, queste sono le caratteristiche del campione, ma comunque sono diapositive che poi vi lascerò, e abbiamo visto che su questi 450 individui valutati abbiamo chiesto il loro parere su possibili strategie preventive, e ecco, gli stessi giocatori riconoscono come un qualcosa di efficace potrebbe essere in effetti il registro di autoesclusione, mostrando invece tutta una serie di dubbi anche sul distanziometro e la chiusura degli orari come strategie che più di tanto non riescono ad andare a bersaglio. Quindi abbiamo evidenziato come il distanziometro possa essere una strategia poco efficace e invece possa essere utile la possibilità di istituire i registri di esclusione, ossia dei registri in cui il paziente entra e in qualche modo non gli viene più dato accesso di entrare nelle sale. Poi sarebbe da capire come impostarli, ma potrebbe essere una strategia vincente. E infine in quest'ultimo studio abbiamo visto, andando a intervistare proprio i giocatori patologici, abbiamo visto come sia molto cambiata la tipologia del giocatore negli ultimi anni, perché oggi principalmente il giocatore gioca online. Quindi fare chissà quale prevenzione sulle sale sì è importante, ma poi se tutti giocano online ha voglia a chiudere le sale e stanno tutti sul telefonino, e quindi insomma il discorso è molto molto più ampio di un qualcosa che si possa risolvere con il distanziometro. L'ultima diapositiva, concludo, abbiamo visto la complessità del gambling, l'importanza della corteccia prefrontale, del circuito dopaminergico, le terapie farmacologiche possono aiutarci, ma insomma crediamo molto nella TMS, nella neuromodulazione, come anche altre possibili strategie che possono aiutarci a migliorare soprattutto il numero di pazienti che accedono al trattamento. Non è possibile pensare che soltanto un paziente su 10 si rivolge verso un trattamento specialistico, e quindi eventi come questi sono molto utili per sensibilizzare e farci capire quanto il problema sia complesso e quanto anche noi dobbiamo migliorare nell'offerta. E grazie. Grazie professore per la sua excursus, ha toccato tutti i punti. Poiché il professore dovrà allontanarsi, non riesce a rimanere fino alla fine, se c'è qualche domanda dal pubblico gliela poniamo adesso, intanto finché qualcuno si fa coraggio. Io ho una domanda, nel senso che le dicevo prima, anche noi abbiamo utilizzato la TMS nei nostri ambulatori e nella mia così piccola pratica clinica ho visto delle differenze a seconda, diciamo, della tipologia della dipendenza. Volevo sapere se anche nella sua esperienza, a seconda della dipendenza, quindi da sostanze, nel nostro caso facevamo uno studio sui cocainomani e sui giocatori, anche lei ha un po' di dati rispetto a quello che possono essere i risultati. Assolutamente sì. Il problema di questi studi che portiamo avanti anche con TMS è che noi abbiamo numeri abbastanza piccoli e le tipologie di giocatori sono moltissime. Cioè, pensare che un giocatore sia uguale a un altro sono veramente molto differenti. Allora il futuro è differenziare le tipologie e vedere quale singolo trattamento funziona bene con quale singola tipologia. Sicuramente il giocatore che utilizza sostanze è un caso molto più complicato, perché il sistema del reward della dopamina di cui vi ho parlato oggi è un sistema che ovviamente viene intaccato direttamente dalla sostanza. Ossia non è solo la dinamica del gioco che lo va a elicitare, ma è la sostanza stessa che va a interagire col sistema. Quindi sono i pazienti più difficili e quelli su cui certo i risultati anche con TMS alle volte sono meno spiccati, ma comunque presenti. Il pubblico è ancora timoroso, quindi se non ci sono domande possiamo ringraziare con un applauso il professore. Grazie. E quindi
andiamo avanti nel nostro percorso. Adesso entriamo nel vivo di quelle che sono le esperienze che abbiamo sviluppato in questi 6 anni di progetti sul gioco e nella mattinata incontreremo esperienze disparate, dalla prevenzione alla clinica, alla ricerca, e quindi ci mescoleremo, ci contamineremo. Cominciamo con la dottoressa Francesca Chieco, dirigente psicologo del Dipartimento Dipendenze dell'USA Euganea, che ci parlerà dell'economia comportamentale applicata al gioco d'azzardo, un'esperienza dell'USA Euganea che abbiamo realizzato a febbraio di quest'anno. Grazie. Grazie per la presentazione. Mi rivolgo subito al pubblico chiedendovi, secondo voi, qual è la probabilità che questa relazione vi sia davvero utile? Ovviamente non voglio conoscere le vostre risposte perché questo potrebbe scoraggiarmi in partenza, ma vi chiedo quanti di voi effettivamente nel momento in cui si sono iscritti a questo convegno abbiano stimato la probabilità che le singole relazioni sarebbero state utili. Eppure siete qui, qualcuno è collegato online e avete investito del tempo, un'organizzazione, avete preso una decisione. E se una scelta così semplice è il risultato non di un calcolo consapevole, probabilistico, ma dell'influenza di alcuni segnali spesso impliciti che possono essere il ruolo che rivestite, il fatto che siete qui per colleganza, per un'aspettativa sociale, perché conoscete questa iniziativa, o forse semplicemente per curiosità e per intuizione, forse anche per un pizzico di fortuna. Quindi se per una scelta pensate appunto, se questo accade per una scelta così semplice, come la questione si complica e diventa complessa quando abbiamo a che fare con probabilità, rischio e comportamento umano, che è quello che come operatori sanitari ci ritroviamo quotidianamente nelle scelte cliniche che facciamo con i nostri pazienti ed è quello che accade nel contesto del gioco d'azzardo. Quindi in questo intervento vi parlerò di come prendiamo le decisioni e soprattutto di come il modo in cui prendiamo le decisioni possa essere utilizzato nell'ambito della prevenzione a un tema di salute pubblica così importante come il gioco d'azzardo, disturbo da gioco d'azzardo. In questo ci viene a supporto l'economia comportamentale, che è una disciplina scientifica che studia proprio come gli individui prendono delle decisioni e come queste siano influenzate da tutta una serie di fattori di tipo emotivo, psicologico, sociale, cognitivo e contestuale, oltre che dalle informazioni che abbiamo a disposizione nel momento in cui effettuiamo delle scelte. La mente umana fa fatica ad interpretare correttamente i concetti di probabilità, casualità, rischio, e affidandosi quindi all'intuizione e non al ragionamento analitico. E non si tratta di errori occasionali, ma proprio di modalità sistematiche del funzionamento cognitivo, proprio di scorciatoie decisionali che vengono adottate. E il passaggio al contesto del gioco d'azzardo è immediato, perché questo contesto sfrutta proprio queste caratteristiche del funzionamento mentale, facendo leva sulla vulnerabilità individuale, attraverso quelli che sono dei meccanismi di rinforzo, come il principio delle quasi vincite, ma anche di tutti quei segnali ambientali che vengono utilizzati nell'influenzare le scelte. Ed è così che da un'intuizione, in realtà avuta dalla nostra responsabile, la dottoressa Camporese, e dalla curiosità, che si è creato un gruppo di lavoro di medici, psicologi ed educatori del Dipartimento Dipendenze che ha incontrato un gruppo di economisti comportamentali di una realtà del territorio milanese e Better Place, con la quale è nato un processo di brainstorming con l'idea di progettare un programma di prevenzione che
andasse oltre la mera trasmissione di informazione, ma si rivolgesse al contesto, con l'obiettivo, quindi un intervento con un approccio comportamentale che avesse come obiettivo la possibilità di favorire lo sperimentare, il prendere consapevolezza delle trappole cognitive che operano nei processi decisionali e dunque nel gioco d'azzardo. Come presupposti l'idea era quella di utilizzare un intervento che fosse innovativo, perché questo è un po' nella mission del progetto Cambio Gioco, e che soprattutto potesse essere replicabile nel tempo. Che fosse di fruizione breve, perché il momento in cui effettuiamo una scelta è un momento rapido, è breve, che potesse raggiungere un pubblico eterogeneo, e questo forse era anche un obiettivo molto ambizioso. E qui compare un'immagine che è un po' uno spoiler di questa esperienza, che come vedete richiama uno degli oggetti coinvolti nel gioco, un dado. E lo sfondo teorico di questo intervento fa riferimento all'approccio di salute pubblica, a quelli che sono le buone prassi e quindi gli interventi evidence-based, e ovviamente alle indicazioni dell'Institute of Medicine. Vado veloce dicendo però che questo intervento si contestualizza nell'ambito della prevenzione universale. Ovviamente l'idea è di lavorare su quelli che sono i rischi connessi al gioco, ma non utilizzando un approccio meramente informativo, che sappiamo avere delle limitazioni sull'efficacia, ma un intervento che andasse a lavorare sulle componenti che sostengono il comportamento di gioco d'azzardo attraverso delle modalità partecipative, interattive, riflessive, e soprattutto che potessero essere adattati alle caratteristiche dei destinatari. Cioè l'idea era quella di utilizzare la strategia del feedback, perché sappiamo che gli interventi di prevenzione, quanto più sono personalizzati, quanto più presentano dei feedback personalizzati, hanno un'efficacia e una leva sull'esperienza delle persone. E ovviamente abbiamo cercato anche di dedicare la nostra attenzione alla possibilità di valutare l'impatto che questa esperienza potesse avere nella popolazione. E ci siamo poi rivolti anche a considerare quelli che sono i modelli presenti in letteratura rispetto all'economia comportamentale e alla psicologia delle decisioni. Li scorro velocemente, ma credo che sia importante proprio per darvi il senso di come mai sono state scelte alcune attività, alcuni interventi piuttosto che altri. Allora, il primo assunto è che durante il processo decisionale la razionalità dell'individuo è limitata da diversi fattori, intanto dalle informazioni che abbiamo a disposizione, dai limiti cognitivi e dal tempo che abbiamo a disposizione per prendere una decisione. Quindi l'idea era quella di favorire delle micro esperienze che riproponessero proprio situazioni di vita reale, brevi, accessibili, comprensibili, quindi anche senza prerequisiti tecnici, che permettessero quindi di osservare in poco tempo come si formino le intuizioni e le convinzioni quando le informazioni sono incomplete e il tempo è limitato. Un secondo assunto è legato al fatto che il processo decisionale è frutto dell'interazione tra due meccanismi di pensiero. Il primo intuitivo e molto veloce e il secondo più lento e analitico. Anche qui l'idea era quella di attivare attraverso alcune esperienze una risposta intuitiva possibile, quella che chiamiamo la risposta di pancia, farla emergere come prima scelta e poi creare un passaggio guidato verso invece un rallentamento e una ristrutturazione del problema. Infine i principi legati alla nudge, quindi alla spinta gentile e all'architettura delle scelte, perché sappiamo che piccole modifiche del contesto decisionale spingono in maniera prevedibile le persone a prendere le decisioni desiderate, e questo avviene senza che vengano utilizzati delle istruzioni dirette o dei metodi coercitivi.
E qui forse c'è l'aspetto più sfizioso di questa idea, di questo progetto, cioè ovvero di utilizzare gli stessi principi che rendono facile giocare d'azzardo, quindi gli attrattori visivi, l'immediatezza, i feedback rapidi, in termini preventivi, quindi per rendere le persone, per rendere salienti quelle che sono le distorsioni che utilizziamo nel momento in cui prendiamo delle scelte e supportare una riflessione critica. Nasce così l'esperimento di economia comportamentale, quindi Cambio Gioco scende in piazza nel mese di febbraio nella città di Padova, in 2 location significative per la città, Piazza Garibaldi, il sabato mattina, quindi il cuore pulsante della città, un momento di svago in cui le famiglie, le persone trascorrono il loro tempo passeggiando, e un luogo che è connotato in maniera significativa sul territorio di Padova, che è uno dei primi centri commerciali sorti, che è il Centro Giotto, che è un luogo frequentato da un'eterogeneità di persone. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, lavorando sulle conoscenze, sul cambiamento dell'atteggiamento e quindi cercando di favorire delle scelte di salute più efficaci, più salutari. Qui è svelato. Il contesto è un grande dado, forse il più grande che si è visto nel territorio di Padova, e attorno a questo dado si sviluppa l'intero esperimento. Esperienze accompagnate dalla facilitatore di alcuni operatori che attraverso piccoli momenti di debriefing accompagnano i partecipanti nei loro insight comportamentali. La presenza dell'operatore qui è proprio un aspetto del design di questo esperimento. Vi accompagno nelle varie tappe. Il primo passaggio andava a favorire il fare esperienza della differenza tra gioco e gioco d'azzardo. Un primo compito, quindi 5 minuti per risolvere quella che è la torre di Hanoi. Quindi il partecipante iniziava con alcuni tentativi, man mano che i tentativi aumentavano si sviluppava una strategia e quindi la sequenza delle mosse approssimava sempre più a quella della risoluzione. Quindi un gioco di strategia è basato quindi sull'apprendimento, sull'abilità. Per contro, un altro compito, il gioco della monetina, 2 minuti per raggiungere il punteggio di 20 esiti positivi. Quindi qui si attiva la sfida, il giocatore inizia a giocare, man mano che il suo punteggio approssima quel 20, scatta il principio della quasi vincita. Il momento poi di riflessione finale fa emergere come l'esito di questa esperienza sia puramente aleatoria e quindi indipendente dall'abilità. E mi soffermo poi su un dettaglio. Come vedete qui c'è una lavagnetta con dei nomi e con un punteggio. Abbiamo utilizzato uno degli effetti di cui molti di noi sono vittima, che è l'effetto IKEA. Ovvero, quando contribuiamo concretamente a realizzare un contesto, a realizzare qualcosa, automaticamente diamo un valore. Quindi un semplice gesto di scrivere il proprio nome, il proprio punteggio, era un modo per valorizzare quell'esperienza. Ci spostiamo nell'altra faccia di questo dado, dove vengono favorite delle microesperienze a rendere visibili quelli che sono gli errori intuitivi sistematici nel ragionamento probabilistico e logico. E quindi la presenza dell'operatore qui facilitava nel partecipante il passaggio dal ragionamento intuitivo immediato, quindi dalla prima risposta data a un compito, a invece la riflessione successiva. Non erano tutti compiti legati necessariamente al gioco d'azzardo, io qui vi riporto quello più classico, che è quello della slot machine, appunto legato ai meccanismi di rinforzo intermittente, dove risultati vicini alla vittoria vengono interpretati come segnali positivi e quindi aumentano la motivazione a perseguire il comportamento di gioco, nonostante in realtà la probabilità resti invariata. Infine il dado. Allora, il dado di per sé
è un oggetto saliente per forma, colore e dimensione, quindi immediatamente visibile e che attiva l'attenzione, la curiosità e quindi l'interesse delle persone ad avvicinarsi, ad un avvicinamento soprattutto che fosse spontaneo. Si entra poi all'interno di questo dado e la situazione si fa più immersiva, quindi le luci sono soffuse, e c'è una musica di sottofondo e questo è il momento di accompagnare il partecipante in un'esperienza di narrazione guidata che viene fatta attraverso un tablet in cui scorre a capitoli la storia di un giocatore. Qui c'è una clip che dà il senso è la storia di Will, e questo anche richiama una delle serie Netflix più in voga nel momento. La narrazione è la storia dell'esperienza del giocatore all'iniziazione al gioco, la creazione, come dire, di un'abitudine, il passaggio all'esperienza del gioco online, la percezione, l'illusione del controllo sul proprio comportamento, fino all'emergere di quelli che possono essere dei segnali di disagio, quindi dei sintomi psicofisici e l'interferire della propria esperienza con quelle che sono le relazioni, quelle più prossime, familiari. E l'aspetto importante è che il partecipante interagiva in questa storia, man mano veniva chiesto alla persona di rispondere ad alcune domande e rispetto a queste domande riceveva un feedback immediato. Infine l'ultimo passaggio era pensato come un aspetto di personalizzazione, l'esperienza allo specchio. Il partecipante era invitato a confrontarsi con quello che è lo stereotipo del giocatore patologico e riflettere quindi su quanto questa immagine potesse essere distante o al contrario più vicina possibile, includendo caratteristiche presenti anche in se stessi. L'idea è: questa esperienza, questo comportamento riguarda solo gli altri o in determinate condizioni di vulnerabilità può riguardare anche me? C'è poi l'uscita dal dado e l'uscita dal dado avviene attraverso una porticina che si fa più stretta per dare il senso alle persone di quanto uscire dall'esperienza del gioco d'azzardo nei suoi aspetti più di problematicità non è così scontata, non è così immediata. E nell'uscita c'è stato questo passaggio. Ai partecipanti è stata consegnata una scatolina al cui interno c'erano delle cartoline rappresentative di tutte le esperienze fatte con la spiegazione e anche ovviamente il riferimento non solo al progetto ma anche ai servizi di cura territoriali, con l'idea che questo divenisse proprio un dispositivo di trasferimento, cioè un ponte tra quanto esperito e il dopo, cioè l'idea che questa esperienza potesse in qualche modo essere ricordata, ripresa e ripetuta a casa o in altri contesti, quindi in qualche modo risocializzata. Vi dicevo prima che abbiamo pensato di utilizzare un approccio di valutazione. Diciamo che non possiamo dire che sia una valutazione dell'impatto in senso stretto perché abbiamo fatto una rilevazione di dati solamente dopo l'esperienza. Quindi consideriamo queste informazioni che condivido come delle informazioni di tipo descrittivo, che però ci danno un'idea dell'impatto che può aver avuto l'esperienza. Intanto stimiamo di aver raggiunto con queste 2 edizioni 250 persone, quindi 250 persone sono state esposte all'esperimento. Quello che abbiamo osservato è che c'è stata una partecipazione in piccolo gruppo, cioè la persona non partecipava individualmente, ma c'è stata una partecipazione insieme. La valutazione invece è stata effettuata durante il percorso e dopo, cioè durante dico perché durante l'esperienza della storia le domande a cui le persone rispondevano sono state registrate. Vediamo che il campione è omogeneo per età e anche per genere. Vado a focalizzarmi soltanto su alcuni aspetti. Come può aver impattato sulle conoscenze? Allora, diciamo che
metto in rilievo questa informazione. Prima di partecipare all'esperienza Cambio Gioco, quanto conoscevi il tema del gioco d'azzardo? Diciamo che abbiamo raggiunto un 30% di persone, più del 30%, che riferiva di conoscere poco per niente questo tema. E poi abbiamo chiesto, dopo l'esperienza, quanto fosse chiara la differenza tra quello che è gioco e quello che è gioco d'azzardo, e qui la quasi totalità del campione ha risposto in senso affermativo. Rispetto agli atteggiamenti, la maggior parte del campione dice che in qualche modo, attraversando l'esperienza del dado, ha avuto la sensazione che questa storia parlasse di se stesso, di qualcuno vicino a sé, quindi riconoscendo quegli aspetti di vulnerabilità che erano un po' il nostro obiettivo, no? Favorire un po' questa presa di consapevolezza. Infine, la maggior parte del campione anche riporta e attribuisce il gioco d'azzardo, il disturbo da gioco d'azzardo non a una scelta individuale, ma a un aspetto del funzionamento problematico, anche se su questo c'è ancora del lavoro da fare. Infine, rispetto al possibile effetto che può aver avuto sui comportamenti, la maggior parte del campione dice che avrebbe utilizzato la scatolina con le informazioni acquisite per mostrare poi in un secondo momento a qualcun altro quanto potesse essere facile cadere in piccoli errori mentali. Mi soffermo su alcune considerazioni. Allora, intanto il contesto. Il contesto in cui è stato implementato l'esperimento ha proprio inciso sulla cornice con cui il pubblico ha interpretato l'evento. Quindi la piazza è un luogo in cui la persona si avvicinava spontaneamente più facilmente all'esperienza. Il centro commerciale ha creato più diffidenza, no? L'idea era che fosse anche questa un'esperienza connotata in senso commerciale, però pensiamo che sia stato utile proporre questa esperienza in questi contesti così diversi. Gli aspetti della valutazione su cui non mi sono soffermata ci hanno dato questa indicazione importante per il futuro, cioè sull'idea di andare a lavorare su quelle e diffondere le informazioni e la consapevolezza su quelli che sono i soggetti più a rischio e più vulnerabili rispetto al gioco d'azzardo, così come ad esempio i più giovani, e di quelli che sono i luoghi del gioco d'azzardo, che non vengono così chiaramente riconosciuti dalle persone, e di quanto sia fruibile e rischioso il gioco d'azzardo online, proprio anche per tutti quei meccanismi di gamification che vengono attivati. Infine, un aspetto per noi significativo e che sicuramente adotteremo è la replicabilità di questa esperienza. Così, vi lascio un assaggio in 4 minuti di questa esperienza attraverso un video prima poi di chiudere la presentazione. Che colpisce, almeno a me ha colpito, no?
anche per la modalità come l'avete realizzata, no? Portate le persone a non più a fare un'esperienza, diciamo, di gioco, un'immaginano nel crescendo di fare lì qualche altra esperienza, diciamo, ludica, invece poi si trova con un momento di riflessione sulla problematica del gioco d'azzardo e della problematica che investe per lo più l'aspetto giovanile, no, di questi ragazzi. Quindi da genitore mi sono sentito, diciamo, particolarmente toccato da questo. E questo modo di fare informazione sicuramente è meno respintivo, ma è molto più attivo e molto più interessante secondo me rispetto magari solamente in teoria dire che questa cosa fa male, sì, o vietarla, esatto. O dire no, non mi hanno fatto, o appunto va giudicato, piuttosto che no, è una cosa reale, è una cosa in cui potremo tutti inciampare per qualsiasi ragione nella vita, perché un momento storico della propria vita ti porta a inciampare in ludopatia, ma anche in dipendenze di altro tipo. Ha colpito una domanda in cui Will provava ad autocontrollarsi dicendo io posso decidere se, come e quando smettere. Penso che non sia vero, penso che sia un'illusione forse raccontata a se stessi per fingere che il problema non esista. Forse non so, non vorrei essere esagerata, però credo che questo tipo di esperienze fatte anche a livello scolastico, soprattutto nei licei dove ci sono delle fasce di età delicate, potrebbe aiutare a capire la differenza, a fare la differenza e soprattutto a capire cos'è la dipendenza, non solo a volte dal gioco d'azzardo, ma per tutti i tipi di dipendenza. Non hanno più il tempo di pensare e quindi si cade vittima di un sistema che non si conosce. Quindi la prevenzione probabilmente vuol dire anche riuscire a conoscersi e incrementare questa cultura, diciamo, che sulla prevenzione mentale è importante, credo, per tutti, dal bambino all'adulto, cioè non mi trovo assolutamente chiamata fuori, quindi l'ultimo momento è proprio la parte più emblematica, cioè l'adulto non è altro che un bambino che deve ancora crescere fondamentalmente. No, assolutamente, cioè secondo me è una cosa facilissima diventare dipendente, cioè se cominci anche per puro caso, per dire guarda provo, me fuma una sigaretta, dai fumo una, hai cominciato a fumare, cioè secondo me è lo stesso principio, cioè devi tenerti lontano dalle cose che creano dipendenza. Mi prendo l'ultimo minuto così per ringraziare quello che è il team del progetto e quindi dei colleghi che si sono coinvolti in questa esperienza e ovviamente i direttori delle strutture per cui lavoriamo e la responsabile del nostro progetto, la dottoressa Arianna Camporese. Così concludo dicendo questo: il progetto si chiama Cambio Gioco e forse in questo esperimento abbiamo un po' azzardato nel cambiare la funzione per cui alcuni elementi dell'economia comportamentale potessero essere utilizzati appunto non per facilitare il gioco invece, ma per facilitare un'occasione di prevenzione sul tema, e favorendo quindi la conoscenza su queste componenti, ma anche la consapevolezza delle persone e quindi in un certo senso provando a cambiare le regole di questo gioco. Grazie. Grazie mille, dottoressa Chieco. Se poi ci sono domande, le teniamo 5 minuti al termine della prima fase, prima del coffee break, che sarà alle 11, così vi do già un tempo in cui vi collocate. E adesso ascoltiamo l'intervento della dottoressa Amelia Fiorin, dirigente psicologo, Dipartimento Dipendenze, US 2 Marca Trevigiana, con una relazione dal titolo Nuovi stili di consumo e nuovi legami di cura. A te. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito all'amica Arianna, ma grazie anche per i 2 relatori che mi hanno preceduto, perché sono stati degli interventi estremamente interessanti.
sono molto curiosa, quindi se dovessi rispondere alla collega che ha detto come mai abbiamo scelto di venire qui, è stata una scelta vincente, grazie del contributo delle relazioni. Il contributo che io invece volevo condividere con voi, immagino che sia così, ecco, è una riflessione sostanzialmente di quanto rapidamente sta cambiando la fenomenologia dei pazienti che stanno entrando nei servizi. Quindi la posizione mia è quella di appunto un responsabile all'interno di un SERD che sta osservando sostanzialmente come i pazienti cambiano, quanto rapidamente, e quali potrebbero essere i nuovi paradigmi che ci possono aiutare per comprendere i nuovi fenomeni. Il primo è stato già citato, quindi vado via veloce, nel senso che sia la dottoressa Zavan che il dottor Vito Sava hanno sottolineato quanto sostanzialmente il cambiamento dei consumi e della cultura porta con sé di fatto dei nuovi comportamenti di addiction. Questa è una semplice linea del tempo per dire quanti sono stati i giochi immessi nel mercato dal 1863, che è stato il primo del lotto, ad oggi, e come la pausa del Covid abbia in realtà slatentizzato tutta una serie di giochi che sono prevalentemente online. Dall'altra parte abbiamo assistito a tutta una serie di, prima si parlava di interventi di prevenzione sul piano legislativo, dall'altra parte abbiamo assistito a tutta una serie di interventi più o meno restrittivi rispetto alle leggi per regolamentare il mercato del gioco. Al di là comunque, ripeto, della pausa del Covid, che è la zona grigia, questa è una slide che ho gentilmente richiesto alla Sabrina Molinaro, di fatto c'è un incremento costante, culturalmente accettato, del gioco d'azzardo. Se questi due aspetti vanno di pari passo, all'interno parlo dell'ambiente del Dipartimento dell'US2, ma credo anche altrove, noi stiamo assistendo a una serie di proliferare di richieste che vanno sì dal gioco d'azzardo, ma negli ultimi 5 anni si è modificato con giocatori esclusivamente online, giocatori offline e giocatori misti. Ma abbiamo anche delle richieste per il gaming e soprattutto i servizi dell'età evolutiva ci stanno in qualche modo chiedendo di collaborare perché hanno chiaramente delle situazioni di cui faticano a trovare delle pratiche, delle buone pratiche di lavoro. Un altro elemento, e lo vedremo, io parlo sempre per la buone prassi e quindi da quest'altra parte, è le richieste di trading online. All'interno di questo mondo del trading online ci sono tutta una serie di fenomeni che sono legati appunto alla facilità di una quota della nostra popolazione che cade in quelle che vengono chiamate appunto le truffe. Con questo non è che voglio sottolineare che ce ne dobbiamo occupare, assolutamente, ma sicuramente
in una ottica di salute pubblica dove tra tutti gli elementi il danno economico è un danno importante, è ovvio che un danno economico comporta delle ricadute soprattutto sul piano sociale e quindi ci sono delle indirette richieste, soprattutto dalle pubbliche amministrazioni, di capire, no, come fronteggiare le persone che cadono in queste truffe. Il shopping compulsivo l'ho lasciato sullo sfondo perché non è ancora oggi definito chi è, tra virgolette, l'area, chi sono i clinici che se ne dovrebbero occupare. Che cosa accade quindi nel gioco online, o meglio, nel gioco d'azzardo? Il gioco d'azzardo attualmente si sta dimostrando sostanzialmente una porta d'accesso per tutta una serie di altri comportamenti di addiction. Tanto che, poi vedremo i dati della nostra piccola USL, i giocatori solamente offline si sono molto ridimensionati e sono forse quelli che probabilmente riescono a approfittare meglio di approcci ormai consolidati, ma dopo il Covid si sono presentati i primi casi di giocatori solo online e attualmente, come in un sistema di contaminazione o generalizzazione della nostra mente, sostanzialmente sono più i giocatori misti che quelli esclusivamente offline. E questi pongono degli interrogativi diversi. I giocatori, come suggeriva il primo relatore, sono online, sono più giovani, sono più inclini a presentare solamente un quadro debitorio, hanno avuto una precoce iniziazione all'azzardo e hanno una contaminazione maggiore, quindi una comorbidità con le sostanze. I giocatori invece misti hanno punteggi di gravità più elevati, sono maggiormente coinvolti nel gioco perché in qualche modo hanno, come dire, un coinvolgimento anche motorio più frequente e anche questi giocatori hanno una parziale comorbidità con le sostanze. L'attuale immessa in mercato di giochi o videogiochi per la popolazione adolescenziale contiene frequentemente delle modalità di meccanismi simili a quello che sono, come dire, le slot. Quindi creano di fatto dei rinforzi rispetto alla continuità del gaming. In questo senso il gaming è uno dei primi comportamenti che si può avvicinare a quello che succede nel gambling. Molte ricerche sottolineano che la precocità e la familiarità con questi giochi da parte della popolazione adolescenziale fa sì che vi sia un avvicinamento verso modalità di gioco d'azzardo anche per questa popolazione. Quindi in qualche modo sarà importante per noi servizi sicuramente fare un lavoro non solo di prevenzione ma anche di primo intervento, per esempio, con tutta l'area genitoriale. E poi vedremo
come l'US2 si è organizzata. Analogamente alla ripresa dell'attività terapeutica dopo il Covid, sono comparsi i primi pazienti che chiedevano di poter essere sostanzialmente aiutati rispetto ad un comportamento di trading. In realtà i pazienti che si sono rivolti al nostro servizio hanno delle caratteristiche, come dire, un po' non necessariamente, non sono dei professionisti, sono delle persone che hanno sicuramente accarezzato l'idea di poter essere dei professionisti per gli investimenti attraverso una serie di messaggi, di pubblicizzazione, di corsi e quant'altro, e attraverso l'utilizzo di alcune app che garantiscono sostanzialmente investimenti molto bassi e guadagni molto alti. Ora, questo vuol dire che ancora una volta sia la parte della cultura dei consumi, sia la parte però anche dei clinici che si occupano di dipendenze dovrebbero in qualche modo conoscersi reciprocamente per poter capire quali sono i meccanismi che slatentizzano alcuni comportamenti dove dopo alcuni pazienti si ingabbiano e quindi sviluppano dipendenza, altri invece riescono ad autoregolarsi. Ecco, questo è uno studio su un gruppo piuttosto ampio di persone che venivano intercettate attraverso gli account e che giocavano o comunque investivano, e attraverso l'analisi comportamentale di questi investimenti questi autori hanno distinto 3 sottogruppi di traders. Uno più focalizzato principalmente sull'investimento di criptovalute, ma coinvolti minimamente, quindi come se fossero delle persone già preparate rispetto a questo comportamento. Un sottogruppo, gli stock traders, del 32%, che invece avevano una modalità di investimento pari alla modalità di gioco, quindi una velocità molto rapida, ma che nello stesso tempo avevano delle precedenti abitudini sul gioco delle lotterie. E infine i gambling traders, cioè quelli attualmente che giocano ma che sono anche mostrano una maggiore impulsività rispetto anche al gioco d'azzardo, quindi che hanno delle aree comuni. Sul versante delle buone prassi, come vedete, c'è stato un lavoro certosino rispetto non solo all'approccio motivazionale che è già stato ricordato, ma anche a come procedere per una corretta assessment che è partita per il gioco d'azzardo, ma che adesso dovrà includere anche gli altri comportamenti, perché appunto i dipartimenti di dipendenza arrivano queste situazioni. In questo momento il database dell'US2 ha raccolto sostanzialmente un campione di 130 soggetti con una valutazione standardizzata con degli strumenti, e in questo caso è stato fatto anche una elaborazione per clusterizzazione attraverso tutti i dati raccolti, e attraverso questa modalità
è stato possibile individuare 3 sottogruppi clinici che si raccolgono in differenti profili e che quindi è possibile a sua volta sottolineare quello che diceva appunto il primo relatore, poter declinare gli interventi in modo più appropriato. Questa clusterizzazione richiama, adesso quando rientreremo col mio gruppo andremo anche a recuperare quella proposta dal dottor Martinotti, però richiama molto la classificazione di Blazinski, che ha un po' lo stesso principio. Ecco, questa è una ricerca che stiamo portando avanti e sulla quale stiamo anche tarando degli interventi più specifici in base proprio ai profili. Dicevo, nel corso del tempo, questo appunto è il database che abbiamo osservato dal 2021 al 2023, una cosa, vado veloce un pochino, da notare è che nel 2023 abbiamo avuto sostanzialmente un incremento delle richieste di trattamento per il trading online. Quali sono quindi le buone prassi che abbiamo consolidato anche grazie alla Regione che in qualche modo ci supporta rispetto ai piani regionali sul gioco d'azzardo? Beh, per quanto riguarda il gioco d'azzardo, oltre ad aver consolidato un assessment ormai che anche con la ricerca che abbiamo portato avanti è una buona assessment, c'è appunto una brochure legata alla messa a disposizione sul sito di Impendo per l'autoesclusione. Abbiamo implementato assolutamente l'anamnesi e il supporto degli interventi di tipo economico, quindi l'amministratore di sostegno è già una realtà consolidata, e materiali di supporto per i familiari. Inoltre abbiamo inserito una serie di gruppi di terapia anche sull'impulsività, proprio per un lavoro legato a tutti i concetti che abbiamo già toccato oggi. Invece per il gaming abbiamo scelto una traiettoria diversa, più che rimanere dentro il servizio. Abbiamo distribuito all'esterno del territorio degli sportelli scollegati che fanno degli interventi di sensibilizzazione e di primo livello, con anche un strumento di screening per valutare se il comportamento riportato magari dai familiari è effettivamente un comportamento da allertare o è invece un comportamento normale. Ma accanto a questo, come al solito, abbiamo costruito dei materiali di autoaiuto e dei materiali per i genitori per introdurre quelle regole di organizzazione del tempo e dello spazio per i ragazzi. Per il trading online abbiamo scelto una terza via, cioè quella di costruire un gruppo interregionale dove vari operatori si stanno confrontando e stiamo adottando una intervista per capire meglio, quando vediamo i trader, come poter intervenire. E va da sé che questo richiede a noi operatori una formazione molto specifica e per questo è stata fatta appunto negli scorsi anni un corso specifico con l'Università di Venezia. Per le truffe, che sono, ripeto, un elemento che può presentarsi e bussare ai nostri servizi, di solito con persone che hanno magari una bassa alfabetizzazione digitale
e che quindi cadono in queste problematiche, ma non sono problematiche di poco conto, perché, ripeto, i comuni poi ci chiedono, come dire, un po' una consulenza. Stiamo elaborando una guida per valutare tutte le app che propongono facilmente questo tipo di investimento e come poter, come dire, difendersi. Vado velocemente alle conclusioni. In questo momento non solo appunto le USE si stanno rinnovando, ma anche con i nuovi piani delle dipendenze patologiche possiamo trovare risorse per come dire, implementare alcune linee. Sicuramente la linea di poter anche incontrare i pazienti con tutta la nuova tecnologia, quindi interventi anche attraverso i portali, il web, la consulenza via rete, eccetera, è una cosa da assolutamente attenzionare e considerare, perché con l'evento delle tecnologie i pazienti lo chiedono sempre più frequentemente. Vi lascio quindi con queste considerazioni e vi ringrazio dell'invito. Grazie mille, dottoressa Fiorin. Arriviamo al prossimo intervento. Il potere delle parole, esci dai giochi, scusate che ho sbagliato il titolo, riparto. Esci dai giochi, il potere delle parole nel cambiamento, la testimonianza come strumento di consapevolezza. Invito la dottoressa Migliozzi Sabrina, dirigente medico responsabile della USD Gioco d'azzardo patologico, Dipartimento Dipendenze dell'US 9 Scaligera. Prego, dottoressa. Grazie mille. Applauso di incoraggiamento, grazie. Grazie di essere qua, grazie dell'invito. Siamo qua a presentarvi un lavoro che abbiamo fatto all'interno del nostro progetto che per l'USL 9 si chiama Esci dai giochi. È un progetto che coinvolge le tre macro aree di governance, di prevenzione e di cura. Quando i nostri operatori hanno quotidianamente fare il lavoro con le persone che soffrono di un disturbo a gioco d'azzardo, salta a tutti l'occhio su un contesto clinico e su delle caratteristiche che sono un po' il filo conduttore di queste persone, quindi un elevato livello di vergogna e di colpa, una paura del giudizio sociale, un isolamento quindi relazionale, un tentativo di nascondere il comportamento e un ritardo di richiesta dell'aiuto. Qua andiamo a entrare nel vivo, posso dire, del nostro lavoro, piccolo lavoro, a dire il vero, una piccola esperienza che abbiamo fatto, che è stata proprio quella di coinvolgere gli operatori, le persone che soffrono di disturbo a gioco d'azzardo e la cittadinanza degli ascoltatori. Abbiamo cioè messo a punto, pensato, condiviso la testimonianza delle persone con disturbo e dei loro familiari. Le abbiamo condivise in momenti di incontro in alcuni contesti pubblici. Quando l'altro aspetto appunto che dobbiamo considerare nell'impatto con i giocatori è
il contesto, il modello a cui si fa riferimento, che considera lo stigma, che è un forte e importante significato all'interno del vissuto del giocatore stesso. Che lo stigma, appunto, che è stato così sistematizzato nel suo concetto teorico da due studiosi che hanno appunto considerato 5 componenti interconnessi all'interno di questa della stigmatizzazione, che sono l'etichettatura, la stereotipizzazione, la separazione tra noi e loro, una perdita di status e di discriminazione e poi soprattutto il potere detenuto da parte di una anche minoranza che però ha la capacità di imporre o di imporre lo stigma su un'altra parte di popolazione. Quindi abbiamo prima pensato al contesto clinico in cui si muove questi attori di operatori e di persone con patologia, ma non dobbiamo dimenticare il contesto socioculturale in cui viviamo. Un contesto socioculturale molto ambivalente perché da una parte abbiamo una normalizzazione, una promozione del comportamento. Tutti i giorni, ormai in vari momenti della giornata, abbiamo una pubblicità variamente disseminata e dall'altra però abbiamo un'elevata stigmatizzazione di quando questo comportamento diventa dipendenza. C'è poi un pensiero legato anche alla scelta. Il giocatore viene pensato come colui che può scegliere. Nel momento in cui poi invece si instaura la dipendenza, il senso della colpevolizzazione tra l'altro aumenta. Quindi un public stigma, un self stigma e uno structural stigma. Queste sono le 3 macro aree in cui si sviluppa questo determinante. In tutto questo contesto qua, quindi di queste macro aree clinica e socioculturale, si inserisce la testimonianza dei giocatori, e non solo dei giocatori ma anche dei familiari. Questo prende un po' il via, lo spunto da una teoria ormai del 54, ma ancora assolutamente da cui fare riferimento, che è la contact theory, per cui la testimonianza è una forma di contatto mediato strutturato ed ha delle caratteristiche specifiche, aumenta la conoscenza dell'altro, riduce la distanza sociale tra chi gioca e gli altri, aumenta l'empatia da parte dell'ascoltatore e ha comunque un'azione diretta su chi fa testimonianza, perché poi ricostruisce a livello cognitivo la patologia, questo fatto sia da chi ascolta, soprattutto dalla parte del giocatore che fa testimonianza. E questo lo vediamo, l'abbiamo visto poi nella narrazione che questi giocatori fanno di se stessi, per cui all'inizio c'è una narrazione appunto centrata sulla colpa, sulla propria identità che così combacia con un senso di fallimento, e poi un passaggio invece in cui questo tempo della loro vita diventa più consapevole e anche come così punto di partenza per una crescita. Quindi sappiamo quindi anche dalla letteratura come la testimonianza del giocatore e dei familiari agisca quindi su 2 livelli. Da una parte quindi
un livello individuale, per cui c'è la percezione di un aumento di autoefficacia, una riduzione del self-stigma e anche a livello dell'operatore che ha lavorato, che lavora con il giocatore. Si viene a creare un rafforzamento dell'alleanza terapeutica e abbiamo visto un consolidamento del percorso di cambiamento. Il portare la testimonianza in questi contesti che abbiamo avuto pubblici porta anche una ricaduta a livello sociale. Il disturbo viene umanizzato, si dà concretezza in una persona di una dipendenza, viene ridotta una concezione di colpa riferita appunto a chi vive questa dipendenza, viene compresa tutta la complessità della patologia stessa, che ha appunto componenti di tipo biologico e abbiamo visto di componenti di tipo sociale e infine una riduzione dello stigma. Perché abbiamo scelto questa esperienza? È un'esperienza che è stata maturata nel tempo. Noi ormai sono 6 anni, appunto, come si diceva, che stiamo così sviluppando questo progetto e devo dire che arrivare a creare questo momento di testimonianza e questi momenti di interfaccia tra il giocatore e il pubblico è stato un naturale, posso dire, esito di una serie di attività di prevenzione che abbiamo fatto. Ci sono arrivate così suggerimenti, stimolazioni, ma perché non fate parlare chi ha vissuto sulla propria pelle questa problematica? È stata anche la conseguenza di un'esperienza vissuta da un operatore del nostro gruppo, proprio come grande impatto emotivo che ha avuto sul singolo. È comunque stato anche l'esito di una forte collaborazione che si è instaurata in questi anni con gli enti del terzo settore, nello specifico con il self-help. Noi abbiamo instaurato una serie di collaborazioni con varie comunità terapeutiche, in realtà di volontariato territoriale, e questo percorso comunque è nato all'interno di questi gruppi di automutuo aiuto del self-help. E poi è stato anche scelto perché dal nostro punto di vista è un elemento anche di innovazione e di ricerca in 2 ambiti che si intrecciano tra loro, che sono la prevenzione e la cura. Per cui questo percorso appunto che è stato fatto all'interno di questi gruppi self-help è un percorso che è partito dal singolo. Il singolo ha condiviso all'interno del gruppo questa storia di vita e poi hanno insieme concertato di vivere questo loro percorso, questa loro storia, di metterla anche un po' a servizio della collettività. Il nostro lavoro che abbiamo poi strutturato e da cui siamo arrivati andando appunto a fare dei ragionamenti sulla testimonianza stessa in quanto modello e in quanto strumento, nasce anche da uno studio fatto in letteratura e nello specifico di uno studio del 2023 in cui appunto viene suggerito di combinare due
due diversi approcci nell'analizzare il tema del disturbo del gioco d'azzardo, due tipi di approcci, perché appunto andando a fare un rapido excursus della letteratura che si è molto sempre più sviluppata intorno a questa dipendenza comportamentale, abbiamo due tipi di letteratura, quindi una ricerca per lo più di tipo epidemiologico, quantitativo, quindi gli studi di prevalenza, il fattore di rischio, la gravità della patologia e tutti i correlati clinici, no? La comorbilità e così via. E più in letteratura abbiamo rilevato anche una ricerca di tipo qualitativo, che è più efficace nell'esplorare il vissuto soggettivo del giocatore, di analizzare il percorso del vissuto del giocatore attraverso, poi vedremo, un passaggio dalla patologia a poi a momenti poi del cambiamento, per poi anche una ristrutturazione del sé, comprendere meglio tutti questi passaggi successivi e poi per poi meglio adattare gli interventi clinici ai bisogni del singolo. È stato detto che il giocatore, ognuno ha una realtà diversa, sua, personale. Quindi abbiamo cercato, appunto, seguendo un po' il suggerimento dello studioso, abbiamo cercato quindi di unire questi due tipi di ricerca, di analisi, utilizzando proprio la testimonianza del giocatore. Per cui abbiamo fatto due tipi di lavoro, diciamo, uno andando ad analizzare i testi della testimonianza e quindi di tipo qualitativo, e un approfondimento e una ricerca di tipo quantitativo. E chi ha così partecipato a questo gruppo? Chi sono stati i nostri testimoni? I nostri testimoni erano appunto sono persone prese in carico dai servizi, delle dipendenze, prese in carico all'interno di questi gruppi di mutuo aiuto. Sono un numero in questo momento esiguo, e anche il nostro lavoro poi si è svolto su un campione esiguo, però secondo noi è stato così, ci ha suggerito che potrebbe essere l'inizio di ulteriori ragionamenti e di ulteriore utilizzo su più ampio spettro. L'adesione a questo gruppo è stato assolutamente volontario. Abbiamo visto l'età media intorno ai 60 anni, che poi sono un po' i nostri pazienti che accedono ai servizi, per lo più maschi, e quasi tutti in fase di remissione. Questa particolarità, diciamo, queste caratteristiche del gruppo non sono casuali. La testimonianza non è un evento neutro nella storia del giocatore, per cui abbiamo applicato dei rigorosi condizioni di tipo etico anche e non solo. Per cui, dicevo appunto, una stabilità clinica, una consapevolezza adeguata della propria persona e di quello che sarebbe andato a fare, in qualche modo. Era sempre stato presente un professionista, c'è sempre stata una supervisione del professionista, sia a livello appunto dei servizi per le dipendenze all'interno del servizio, sia all'interno del gruppo. La testimonianza che avrebbe portato il giocatore o anche il familiare è sempre stata prima condivisa, elaborata in queste due situazioni che dicevo,
E poi alla fine c'è stato il momento del debriefing, per cui è stato tutto un percorso a 6, 8, 10 mani proprio per contestualizzare in maniera clinica ed etica questo momento importante per la vita del giocatore, che è stato appunto quello di testimoniare il proprio vissuto, la propria storia di vita. Arrivando al punto e rifacendoci quindi alla premessa iniziale, cioè di questa unione di questi due sguardi, diciamo, abbiamo applicato una ricerca qualitativa utilizzando lo strumento dell'analisi riflessiva delle tematiche che emergono dalle testimonianze e una ricerca di tipo quantitativo, nel senso che abbiamo somministrato quello che abbiamo chiamato T1, quindi prima del momento delle testimonianze dei giocatori, e in un T2, cioè alla fine di questo, noi l'abbiamo chiamato reading, perché i giocatori leggono le proprie testimonianze, abbiamo applicato un questionario. Questi sono degli esempi così di scritti da parte del giocatore. Ecco, questi due tipi di strumenti hanno appunto, come dicevo, due tipi di prospettive diverse. Questo strumento di tipo qualitativo tematico è particolarmente flessibile e particolarmente utile quando ci sono da individuare delle sfumature, di individuare delle complessità. È stato fatto un processo piuttosto impegnativo, da parte poi il lavoro è stato fatto dai nostri liberi professionisti che appunto collaborano da anni nello sviluppo del progetto Esci dai Giochi. È stato fatto un lavoro sia individuale, che appunto è stato il primo step, quindi la familiarizzazione con i dati, quindi una lettura ripetuta delle testimonianze, e poi è stato fatto un lavoro sempre individuale in cui sono state codificate, cioè attribuiti dei significati alle testimonianze stesse. Un confronto con gli altri operatori e quindi un raggruppamento e una traslazione da quello che abbiamo chiamato codici a dei temi emergenti dalle testimonianze stesse. Questo è per cui sono emersi, qui scorro velocemente, 11 temi che quindi vanno dal momento appunto della dipendenza al momento della consapevolezza, al momento della richiesta di aiuto e al momento finale del cambiamento. Questa nostra analisi ha confermato i temi già presenti in letteratura, però appunto, come dicevo prima, ci ha permesso di analizzare in modo molto dettagliato i temi proposti, affrontati dal giocatore nella sua testimonianza, e andando proprio a rilevare, come dicevo prima, questa progressione dalla vulnerabilità al cambiamento. L'altro tipo di analisi di cui parlavo prima è abbiamo applicato questa scala di dosaggio dello stigma, di percezione dello stigma. È una scala che si basa su 13 domande. Il questionario è in inglese. Noi abbiamo tradotto questo questionario, appunto dicevo è stato somministrato in tempo T1 e in tempo T2 rispetto all'evento del reading, quindi della testimonianza, la scala utilizzata in forte disaccordo, in disaccordo, quindi su 4 punti, e questo è quello che così abbiamo poi evidenziato. Paragonando appunto, siamo andati a lavorare sulle medie
delle risposte che sono state date. I partecipanti, dicevo prima, è un numero esiguo, è stato fatto proprio nell'ultimo, perché abbiamo fatto vari reading in Verona e provincia. Sull'ultimo abbiamo appunto somministrato questo questionario in cui comunque è emerso un trend comunque di passaggio da uno stigma medio-alto a uno stigma medio-basso, un trend che poi abbiamo così ritrovato in due sottoscale che appunto alcune domande dall'1 al 7 indagano il senso di disprezzo e dal 7 a 13 che indagano più l'ostracismo, e anche qui abbiamo rilevato, ovvio non ci sono analisi di tipo statistico, una media, ma in ogni caso insomma c'è stata questa evidenza di cambiamento di percezione dello stigma. Arrivo velocemente alle conclusioni, quindi, che un po' sono state anticipate prima, nel senso che appunto c'è una percezione del cambiamento da parte del giocatore, di chi fa testimonianza, e anche quindi, andando ad applicare questo metodo quantitativo, un cambiamento poi del giudizio sociale. Quindi per noi la testimonianza, per come insomma l'abbiamo strutturata e l'abbiamo così analizzata, abbiamo visto appunto come viene ridotto il public stigma, viene favorita questa trasformazione narrativa da parte della persona che soffre di disturbo gioco d'azzardo, e in questa trasformazione quindi c'è stata una ricostruzione del sé in un percorso insomma di recovery e di guarigione e di entrata insomma in un altro mondo che non sia appunto quello della dipendenza. Grazie. Grazie dottoressa Migliozzi. C'è qualche domanda? Un pubblico molto timoroso. Io ne ho una che mi chiedevo prima per la dottoressa Fiorin, o comunque chi ha voglia di rispondere, sul tema del trading, perché anche noi nel nostro dipartimento abbiamo visto un aumento dai primi anni, avevamo anche noi 1 o 2 pazienti, quest'anno quando abbiamo fatto la valutazione un po' del flusso ne avevamo 35 in carico, 30 maschi e 5 femmine, e però ci chiedevamo come gruppo di lavoro anche che questi pazienti hanno anche delle caratteristiche diverse della presa in carico, sono pazienti che hanno intanto una motivazione diversa, non si sentono veramente giocatori perché sono anche un po' lavoratori, sono pazienti che è difficile allontanarli dal luogo di gioco perché il luogo di gioco è il loro lavoro, e anche noi operatori non abbiamo quegli strumenti tecnici, anche finanziari, per riuscire a capire alle volte quello che ci dicono, per cui visto che magari voi avete fatto qualche passo in più, se c'è qualche elemento che ci puoi dare per capire se ci sono delle differenze su cui possiamo lavorare quando abbiamo questo tipo di utenti nei nostri ambulatori. Come vuoi, vieni qui. È tutto vero quello che dici, nel senso che sì, sono diversi, tuttavia il gruppo di lavoro che stiamo coltivando è perché anche noi abbiamo questi interrogativi. D'altro canto però il corso di formazione che noi siamo riusciti a fare anche grazie a qualche suggerimento, a questa condivisione dei saperi, come una giornata di oggi, ci ha potuto comunque un po' introdurre in questo contesto che è sicuramente nuovo, che però ignorarlo, la scelta è tra ignorarlo oppure conoscerlo per, come dire, fare una valutazione, anche se spannometrica, eccetera, però farla tra quello che può essere una situazione, diciamo, in rapida compensazione,
quindi recupero, eccetera, e quello che può essere invece una situazione, ripeto, di improvvisazione di essere dei trader e con modalità che non sono assolutamente, che non possono assolutamente raggiungere un equilibrio poi della gestione della situazione di crisi. D'altro canto, in un'ottica di salute pubblica, la parte economica, per quello che riguarda i 20 anni che hanno aperto le dipendenze al gioco d'azzardo, è entrato d'ufficio come parte anche terapeutica, sia per i concetti di decision making che sono stati spiegati alla relazione iniziale, sia per l'impoverimento di questa popolazione che ha come primo prezzo la salute. Grazie mille per la risposta e adesso direi che ci siamo meritati una pausa e quindi al piano sotto troverete un coffee break. Ci rivediamo tra 20 minuti, scusate, ma se volete che siamo precisi rispettiamo un po' tutti i tempi. Ci vediamo tra 20 minuti, grazie.
Ben ritornati alla seconda parte del convegno. Ricominciamo i lavori con un intervento del dottor Fabio Lugo Boni, direttore dell'Unità Operativa Semplice Medicina delle Dipendenze, azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dal titolo Disturbi del neurosviluppo e DGA. Quali connessioni? Prego. Bene, grazie Arianna, grazie anche agli organizzatori in genere, posto meraviglioso. Allora, una cosa è comune, è stata detta anche prima, i servizi per il gioco d'azzardo, anche noi facciamo parte di questo gruppo, come offerta terapeutica, devono implementare la capacità di attrazione. Non sono soli, perché ci sono tanti altri servizi che fanno fatica, visto il numero complessivo delle persone che possono un problema, la percentuale però è ancora molto piccola. Perciò dobbiamo affinare gli strumenti diagnostici e anche possibilmente terapeutici. Allora, alla soglia di 70 anni io cerco sempre di pensare le cose che facciamo come ricerca, anche come offerta terapeutica, di farle col setaccio di Socrate, no? Cioè chiedendoci tre cose: se è vero quello che pensiamo, l'ipotesi che formuliamo, se è cosa buona e se è utile soprattutto, no? Un po' di sano pragmatismo va sempre fatto. E allora è vero che per esempio la DHD, che è uno più noto dei disturbi del neurosviluppo, è vero che ha a che fare con il disturbo del gioco d'azzardo. Ebbene sì, la letteratura ormai è assodata, l'Italia su queste cose qua è un po' fanalino di coda, non solo dal punto di vista epidemiologico, basti pensare che i nostri carceri probabilmente pullulano di persone che hanno un disturbo del neurosviluppo, eppure non c'è nessuno studio italiano che ne abbia valutato la prevalenza. I servizi nostri mediamente possono contare tra il 30 e il 40% di previsioni di persone che hanno un disturbo del neurosviluppo, ma i test per il neurosviluppo non vengono fatti routinariamente. Ebbene, la letteratura anglosassone invece è molto più avanzata. Ecco, vedete una percentuale che gira intorno 20-24%, sono studi abbastanza datati, però giù in basso vedete anche degli studi molto recenti che dicono non solo che è una cosa da considerare, ma che le terapie, per esempio per la DHD, è stato accennato en passant anche da Giovanni Martinotti, possono avere un impatto assolutamente positivo su questo. Allora, questo è un vecchio schema, purtroppo poco ascoltato, poco conosciuto, poco praticato, delle Nazioni Unite, dell'UNDOC, che naturalmente fa vedere com'è la complessità delle dipendenze. Chiaramente è inutile che lo precisi, il disturbo del gioco d'azzardo lo mettiamo sicuramente nelle dipendenze patologiche, lo parifichiamo quindi come modalità, abbiamo cominciato la giornata in questo, alle sostanze d'abuso. Quindi fondamentalmente abbiamo sentito parlare di dopamina, perciò se seguiamo la dopamina vediamo una strisciata in giallo molto importante che ha a che fare esattamente con la dopamina e con i deficit trasmittitoriali dovuti alla dopamina. Ultimamente ci stiamo interessando però alle parti che vedete, le parti in rosso, cioè quello che è l'albero genealogico di tutto questo, ed è una cosa interessante perché è una cosa poco ricercata. Naturalmente dalla fonte governativa è molto più semplicistica, fondamentalmente si limita con queste campagne, insomma un po' discutibili, a dire si limitano semplicemente a non prendere le droghe dal tuo compagno di banco, è un po' limitativo se vogliamo nel panorama, per usare delle parole politicamente corrette. Ebbene, la DHD, anche se come vedrete è molto limitativo parlare di ADHD, poi vi dirò perché, è un disturbo che persiste nell'età adulta fino al 60%, ma io bitterei minimo nel 60% perché è molto di più, colpendo dal 2, 5, 6, 8% della popolazione. Dati americani recenti parlano del 7% della popolazione, perciò è una cosa che è presente, no? E con una elevata ereditarietà, ed è un'ereditarietà poligenica. Perciò quando cominciamo a pensare
chi sono i genitori magari di un ragazzo giovane che viene accompagnato e trovate delle caratteristiche, mentre fate una diagnosi del figlio, il genitore dice ma anch'io, e l'altro genitore io no, però mio fratello, allora è poligenica, perciò voi potreste vedere una famiglia che ha dei disturbi limitati, che ha 3 figli, uno che ha un disturbo per esempio dell'Asperger, uno che ha una DHD prevalente, un altro che non ha niente, ma la generazione dopo può avere un Tourette o roba del genere. Dobbiamo cominciare a pensarla in questa maniera. La letteratura ci dice questo? No, non ci dice assolutamente questo, perché birds of feather vuol dire semplicemente chi si somiglia si piglia. Questo è l'unico lavoro che abbiamo trovato in questa nostra review, systematic review che abbiamo fatto sulla familiarità, sulla genetica dei genitori, cioè questa attrazione fatale che attrae un genitore con un disturbo del neurosviluppo a un altro genitore che ha una caratteristica simile fondamentalmente. Forse il trait è la noia, probabilmente uno che ha la DHD si annoia a non scegliere un partner di questo tipo qua. Cosa vuol dire però? Questo comporta una concentrazione genetica, poligenica, che vi dà quella varietà di ereditarietà e concentrazione. C'è una concentrazione? Beh certo, se avete dei figli che vanno a scuola, se avete dei contatti col mondo della scuola, gli insegnanti vi diranno stiamo vedendo delle cose che 20 anni fa non vedevamo. Ok, una volta sì, avevo l'imperativo, ce ne avevo uno, adesso ce ne ho 6 che mi fanno impazzire. Questo è un concetto, guardate, la letteratura su questo è molto scarsa. Allora, la comorbidità del GAP, no? Vedete che la DHD si muove sempre su questa prevalenza che va dal 15 al 25%, però se noi andiamo a considerare altre considerazioni diagnostiche che secondo il nostro punto di vista sono assolutamente dentro nel disturbo del neurosviluppo, perché quando cominciamo a parlare di disturbi della condotta sono situazioni che ci sono dalla nascita. Allora una cosa da chiarire subito è questa: noi stiamo cercando di fare un'analisi funzionale che c'è dalla nascita, cioè non stiamo facendo delle istantanee dove il terapeuta vede una persona depressa, vede una persona con attacchi di panico, vede una persona con ansia generalizzata. Queste sono diagnosi istantanee, noi cerchiamo di fare una diagnosi funzionale, cioè come funzioni fino dalla nascita. E allora se noi cominciamo a guardare in senso un po' più allargato, vedete che i disturbi di neurosviluppo impattano molto di più di quello che può essere quel 20%. Allora, faccio parlare Peruggi, naturalmente è relata refero, quindi non mi prendo gli strali da parte di nessuno. Imparare a disimparare, e non è facile, dimenticare andare in bicicletta non è tanto facile, no? E perciò Peruggi, chi è psichiatra lo conosce, insomma è uno della scuola di Pisa, è uno dei psichiatri più famosi d'Italia. Che cosa ci dice? Beh, quando entri nell'ottica del neurosviluppo cambia la psichiatria, altrimenti smetti di fare lo psichiatra. Vuol dire che quello che hai pensato fino ad ora non c'entra niente. I disturbi di personalità, ma qualcuno ne parla ancora, i disturbi di personalità semplicemente non esistono più. Ok, questo è Giulio Peruggi, questo è un video che potete vedere. Ma perché è importante fare una diagnosi possibilmente accurata sui disturbi del neurosviluppo? Perché se vedete, no, i sintomi comuni della DHD, quindi di nuovo restringiamo il campo alla DHD, sono cose che ci interessano. Mi viene in mente una collega che cercava di fare disinserire a questo suo paziente che scommetteva su ogni cosa, su ogni gioco che poteva avvenire in ogni parte del mondo a qualsiasi ora del giorno e della notte, e il giochino era quello, ma per favore rimuova le app dal cellulare, no? Un anno, a un certo punto è stata fatta diagnosi della DHD, è stata inserita una terapia e 15 giorni dopo aveva rimosso le app. Perché? Molto semplicemente rimuova le app, compito per casa, lui va fuori dallo studio, se l'è già dimenticata questa cosa qua. E questo è funzionalità, non è cattiva attenzione, cattivo rapporto con il terapeuta. Una diagnosi del disturbo neurosviluppo è una diagnosi complessa, non è sempre facile, non accontentarsi di ciò che rilucica. Come diciamo sempre, fare una diagnosi della DHD è semplice, la diagnosi della DHD è una diagnosi clinica, non avete bisogno del DIVA 5, fatelo per carità, eccetera, VURS, eccetera, SRS, fateli come screening, ma è una diagnosi clinica. E però vedete che non è semplice perché
I disturbi complessi nel neurosviluppo, quella parte centrale che vedete della slide, sono imbricati. Ancora una volta un disturbo poligenico che vi spiega la complessità e ha un'importanza, beh certo, perché spesso sono disturbi neurologici, non sono disturbi di tipo psichico. Questo non vuol dire che è compito del neurologo, anzi, nelle fasi precoci, nell'età giovane, l'importanza dell'educatore ha un'importanza fondamentale. Man mano che succedono dei traumi, chiaramente la figura della psicoterapeuta diventa più importante, ma chiaramente il medico ha la figura importante, soprattutto nell'età adulta, dove la letteratura ci dice che nell'età adulta è fondamentale la terapia farmacologica, dove lo è molto meno nell'età infantile. E invece il mondo è contrario, molta terapia nei piccoli e poca terapia negli adulti. Questi sono i disturbi, diciamo, complessi del neurosviluppo. Ci occuperemo soprattutto di due, quelli di disregolazione e ruminazione. La desincronizzazione sarebbe importante, ma non abbiamo il tempo. La desincronizzazione, che vuol dire un disturbo dello spettro autistico, fondamentalmente è importante se ci occupiamo dei disturbi della dipendenza online, perché chiaramente una persona che ha un disturbo di questo tipo ha difficoltà relazionali molto importanti e perciò è molto più facile che si leghi al mondo virtuale e ne diventi dipendente. Ma volevo parlarvi di quelli che sono gli aspetti meno conosciuti del disturbo del neurosviluppo, che è il disturbo della ruminazione e la sindrome di Tourette. La ruminazione è un processo cognitivo caratterizzato da uno stile di pensiero maladattivo, circolare e persistente, che si focalizza principalmente sugli stati emotivi interni e sulle loro conseguenze negative. Detto in due parole, un pensiero ossessivo sul bicchiere mezzo vuoto. Questa è l'immagine di Gilles de la Tourette. La sindrome di Tourette, per essere posta, ha bisogno dei tic motori, o che siano semplici o complessi, vocali o motori, ma quello che interessa è quello che sta sotto l'iceberg, che sono quelle cose che vedete nei pazienti che scivolano verso, se volete fermarvi le diagnosi di Blaschinsky, vedete sempre che vanno dal 2 al 3 soprattutto, più verso il 3. Fondamentalmente la rabbia, che è improvvisa, che c'è una sua motivazione che adesso magari, se poi ci sarà la discussione, possiamo spiegare, che i disturbi sensoriali, che sono molto importanti per tanti versi anche nel gioco d'azzardo, la DHD che c'è quasi sempre di accompagnamento e che è quello che si vede con più facilità, il bullismo, perciò tutta la parte traumatica e soprattutto il disturbo ossessivo compulsivo. Perciò vanno fatte delle diagnosi in questo senso, soprattutto anche nel paziente trentenne si vanno fatti, ma lei da piccolo pestava sulle piastrelle in una maniera particolare, contava mentalmente prima di fare le cose, eccetera, perché sono meccanismi infantili per esorcizzare l'ansia, sono i primi meccanismi che una persona mette in moto. Il risultato? Beh, il risultato è una cattiva risposta ai farmaci. Se non valutate queste cose qua, la risposta al metilfenidato sarà contro le vostre aspettative. E questa è una cosa che anche i centri per la DHD devono cominciare a imparare. Ci interessa il disturbo di Tourette? Ci interessa sì, perché mentre la DHD aumenta di 2 volte la probabilità di sviluppare dipendenza, eccetera, qua la probabilità è altissima a qualsiasi livello. Ma una particolarità del Tourette è che quando la persona ha un disturbo, ha un funzionamento di questo tipo qua, la probabilità di intrecciare delle relazioni complicate dal punto di vista criminale, eccetera, è molto più alta che non nella DHD prevalente. Purtroppo vedete la ricerca, che pure è scarsa nei disturbi per le dipendenze, parlo, per i disturbi della DHD o del disturbo dello spettro autistico, vedete che sulla Tourette praticamente è quasi inesistente. È utile fare diagnosi di disturbi di neurosviluppo? È utile sì, perché le persone con la diagnosi della DHD, se non vengono diagnosticate precocemente, hanno un'altissima probabilità di morire prima. Di cosa muoiono queste persone? Di incidenti stradali fondamentalmente, no? Muoiono, per esempio, noi abbiamo fatto degli studi anche su numerosità importanti, per esempio di overdose, e nel campo chiaramente delle sostanze, e hanno un'alta percentuale di suicidalità, soprattutto legata alla parte tourettica.
Mi viene in mente il paziente che ho visto ieri, no? Un paziente che ha fatto 2 tentati suicidi e mi dice: dottore, non si preoccupi, sa, per l'anamnesi me lo manda una psicoterapeuta alla provincia trentina e mi dice: non si preoccupi, tanto è dall'età di 8 anni che io penso di suicidarmi. Questo è proprio il tipico turetico, no? Pazienti che non è detto che lo facciano, però hanno un'idealità suicidaria. Voi pensate quando cominciano a essere incravattati col gioco d'azzardo che cosa succede. E quindi fate come Troisi che dice: mo me lo segno proprio. Ok. Vabbè, quando pensate alla DHD, se non avete pratica, pensatela in maniera dimensionale. Non è una diagnosi ce l'ho, non ce l'ho. Dovete pensarla come qualcosa, è un disturbo, perciò può essere anche un non disturbo. Se c'è una mosca che gira, può darsi che non vi dia nessuna noia, come può darsi di sì. Ok? E perciò bisogna vedere fino a che punto può essere lieve, moderata e grave, come tutte le malattie, come tutti i disturbi dell'essere umano. Non pensate, non fate l'errore che fanno tantissimi psichiatri di pensare che sia un disturbo dell'età infantile. La percentuale più alta di ADHD non diagnosticate ne abbiamo nell'RSA degli anziani. Figurarsi che uno si mette a fare la diagnosi della DHD negli anziani, sono gli anziani mai mostosi, per dire, no? Eccetera, di solito. Comunque, è cosa buona trattare la DHD? Sì, è una cosa buona perché sennò non lasciamo spazio all'autocura. L'autocura inizialmente è con questi prodotti qua. Allora, la DHD ha 2 componenti fondamentali, l'inattentività e l'impulsività. Fondamentalmente l'iperattività è semplicemente lo specchio motorio dell'iperattività mentale, non è che sia una diagnosi diversa e molte volte gli spettri sono misti. Un'altra cosa, la DHD, il tempo è limitato chiaramente, la DHD continua a cambiare, non è una cosa fissa, perciò guardatela in maniera dinamica, tende a migliorare nel tempo perché la persona ci prende la misura, sono persone mediamente molto intelligenti, quando hanno un disturbo anche intellettivo sono dei problemi grossi, ma in genere è così. Perciò gli energy drink sono le loro sostanze fondamentalmente e chiaramente gli stimolanti fanno un'azione, soprattutto sull'attenzione, e i sedativi fanno un'azione, l'abuso per esempio di farmaci per dormire. Noi medicina di dipendenze è leader in questa cosa qua. Gli unici studi sulla DHD e abuso di benzodiazepine li abbiamo fatti a Verona, ne abbiamo fatti parecchi, ma con casistiche anche grosse. La terapia, vedete, non è solo il metilfenidato, che vi invito ad operare, imparare ad operare, poi ne parliamo fra un paio di slide, ma pensatela, ci sono tanti farmaci che possono aiutarvi, perché un concetto molto semplice, anche per chi non è medico, quando un cervello funziona con poca dopamina, perché questo è il problema della DHD, fondamentalmente chiede aiuto all'adrenalina. L'osservazione molto semplice che molti di voi hanno notato, che l'ultimo giorno, la notte prima degli esami, si studia il doppio, si impara il doppio. Perché? Perché l'adrenalina vi dà una concentrazione però ansiosa. La dopamina vi dà una concentrazione rilassata, ma è così, è il funzionamento. Perciò fondamentalmente anche quei farmaci che danno un release o che aiutano il release dell'adrenalina hanno una funzione. Infatti la tomoxetina era un farmaco di quel tipo lì, ma non è più disponibile in Italia. Ma il bupropione ce l'abbiamo ancora. Perciò vedete, guardate che il bupropione in questa meta-analisi, penso sempre di avere lo schermo dietro, in questa meta-analisi il bupropione andava meglio addirittura negli adulti della tomoxetina. Che cosa fanno questi farmaci? Beh, fanno anche sul breve periodo, molto meno sul lungo periodo, perché non sono studiati sul lungo periodo. Perché non sono studiati sul lungo periodo? Perché li studiano nei bambini e li studiano poco negli adulti. Questo è il concetto. Vedete, la criminalità scema, il rischio suicidario scema, l'abuso di sostanze scema, la depressione scema, non è mica poco, no? E poi anche, vedete, gli incidenti stradali, anche sul lungo periodo. Perciò voi capite che è già tanta roba. Ok? E quindi un medico che lavora all'interno di un servizio, che cosa dovrebbe fare? Qua in Italia è una tragedia greca, scusate il calembure, eccetera, insomma. Dobbiamo utilizzare questo ricettario che vedete, con scritto sopra ricettario per gli analgesici stupefacenti, che non serve per nessun analgesico stupefacente, ma serve solamente per i farmaci ADHD. Il poligrafico ne stampa pochi, è una battaglia quotidiana averlo nei distretti, no? Perciò
E la maggior parte dei medici, ma io non posso prescriverlo. Perché? Perché lo deve fare un centro specializzato. Non è vero, non è così. Qualsiasi medico può richiederlo all'ASL, addirittura un medico in pensione può chiederlo, e compilare delle ricette dove fondamentalmente, ricette complesse, dovete mettere addirittura il vostro numero di telefono, eccetera. No? Le farmacie vanno in pallone perché non sanno mai come gestire queste ricette, no? L'ultima farmacia mi ha chiesto addirittura il mio codice fiscale, cosa che è assolutamente lunare, e potete prescrivere il Ritalin nell'adulto, no? Certo che potete farlo, semplicemente off-label, come un sacco di cose che avete visto stamattina, il topiramato è off-label, che ne so, spesso anche il Depakine off-label, ci sono un sacco di baclofene off-label, ci sono un sacco di farmaci che noi utilizziamo che sono off-label. Questo è uno di quelli, Medikinet label. Potete farlo se il paziente se lo acquista, non avete bisogno di un piano terapeutico. Chiaramente il Ritalin costa pochissimo, il Medikinet costa un pochino di più, l'Equasim è full label e andrebbe molto bene nell'adulto, si usa solo nell'infanzia. In poche parole, i rischi, le meta-analisi dicono che sono farmaci assolutamente poco rischiosi. Fino a pochissimo tempo fa in Italia, e solo in Italia, si facevano dei day hospital per cominciare un farmaco. Si possono fare molto tranquillamente, ha fatto un elettrocardiogramma di recente, ha delle anomalie genetiche del QT, no, allora ok, no, non c'è nessun problema, no? Fondamentalmente perciò partite bassi con Medikinet, che è quello label nell'adulto. Perché? Perché se non avete fatto una diagnosi di Tourette, e spesso andando su quel dosaggio peggiora l'ossessività, e nel campo vostro non va bene, nel campo nostro, nel gioco d'azzardo, l'ossessività non va mai bene in nessun campo della psichiatria l'ossessività. Mattino, la prima domanda da fare al paziente, funziona subito naturalmente, non è un antidepressivo, funziona subito. La domanda è dire: la mattina come va? La settimana dopo, anche per telefono, o 10 giorni dopo, quando lo vedete, com'è andata la mattina? La mattina è andata benissimo, pomeriggio un po' meno, certo è la mia vita. Ok, ma è importante che il pomeriggio cali? Ma no, è lo stesso, la mia attività si fa la mattina. Benissimo, e allora lasciamo la mattina, se non c'è risposta aumentiamo la mattina, se la risposta cala nel pomeriggio in maniera preoccupante, diamo una somministrazione anche il pomeriggio. Effetti collaterali andiamo a vedere in base alle cose. Se uno dice non lo reggo perché succede, dovete calare la dose. Rischio di abuso? Sì, certo, soprattutto con il Ritalin. Ma quando mi chiedono nei corsi che faccio, ma lei a chi lo darebbe il Ritalin? Ai pazienti più gravi? Ma come? Certo, dipende chi lo gestisce. L'ho fatto ieri con un gravissimo cocainomane, il papà è veterinario, l'ho appoggiato al padre, in attesa che venga ricoverato fra 15 giorni e che poi vada in comunità, dove vedremo come gestirlo. Se il paziente è grave e non ha una familiarità, va bene, dipende qual è l'obiettivo. A breve termine, a lungo termine, ma non è che te ne do 5 scatole, te ne do una e vediamo come va. E se continua a giocare a drogarsi, qui i centri di prescrizione vanno in pallone. Non c'è nessuna controindicazione se il paziente continua a drogarsi. Una cosa importante, qui parlo di cocaina, ma vi serve per capire, quando voi avete un paziente che ha un disturbo da uso di sostanze o da dipendenza e ha una diagnosi di ADHD, subito migliora quel disturbo ADHD e poi pian piano migliorerà in maniera significativa sul disturbo principale per cui è venuto. Le consensus sono molto difficili in questo campo. Sapete perché sono difficili? Perché soprattutto le consensus sono formate da neuropsichiatri infantili che non hanno nessuna competenza sulla sostanza, perciò si fa molta fatica a trovare una consensus sul ADHD o disturbi nello sviluppo e uso di sostanze o dipendenze in genere. E mancano studi di efficacia sul lungo periodo e anche il fenomeno della tolleranza, che continua a non avere risposte. Lo chiedo ai grandi esperti, anche internazionali, mi dicono ma non si capisce, perché sono fondamentalmente farmaci simili alle anfetamine e le anfetamine danno tolleranza. Allora, per concludere, conclusioni personali: per la neuropsichiatria maggior uso farmacologico precoce, perché nei pazienti gravi, nei ragazzi gravi, questo evita il percorso delle sostanze. Acquisire competenze dell'addiction che non hanno assolutamente. Per la psichiatria, integrarsi con la neuropsichiatria, che in Italia non avviene purtroppo, quasi mai. Considerare che molte malattie psichiche sono in realtà disturbi del neurosviluppo o complicazioni di esse. Acquisire competenze dell'addiction, e ancora adesso si fa molta fatica.
preserve comunità, maggiore attenzione ai disturbi del neurosviluppo, fate una SRS a tutti gli utenti, vi porta via 5 minuti, è un test autocompilato, vi fate un'idea. Se un ARS è positivo è difficile che abbiate un paziente che non ha un disturbo del neurosviluppo. Fare più ricerca di base perché ci mancano tantissimi dati. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille al dottor Lugo Boni. Procediamo con la seconda relazione, la stimolazione elettrica transcranica, le potenzialità del trattamento delle dipendenze, l'intervento a cura della dottoressa Sabina Rampinelli, dirigente medico, Dipartimento Dipendenze, US 3, Serenissima. Prego. Grazie ad Arianna, buongiorno a tutti. Vi parlo appunto oggi della potenzialità della stimolazione elettrica transcranica nel trattamento delle dipendenze. I principi fisici della neuromodulazione. Il meccanismo di azione della stimolazione elettrica si basa sulla modulazione della sincronizzazione dell'attività neuronale spontanea del nostro cervello. Il nostro cervello, infatti, anche in condizioni di riposo, ha un'attività elettrica intrinseca. La stimolazione elettrica utilizza dei campi elettrici che sono sotto soglia, ossia non si viene a produrre una depolarizzazione della membrana neuronale con lo scatenarsi di un potenziale di azione, ma piuttosto si crea una rete di comunicazione tra i neuroni che perdura anche al termine della stimolazione stessa. Quindi la stimolazione elettrica modifica la spontanea eccitabilità dei neuroni e favorisce il rilascio di fattori di crescita nervosi come il nerve growth factor o BDNF e la creazione di nuove sinapsi tra i neuroni stessi. Il metodo, la TDCS o Transcranial Direct Current Stimulation, consiste nell'applicare attraverso degli elettrodi che sono posti in una cuffia in neoprene nella testa del paziente una corrente elettrica a bassissima intensità. Questa tecnica di neuromodulazione è nata in Italia alla fine degli anni 90, però attualmente si è sviluppata in tutto il mondo. Poiché è priva di effetti collaterali ed è una tecnica abbastanza sicura, efficace ed ha una durata anche degli effetti indotti, è utilizzata per tantissime patologie. Nasce inizialmente per la depressione maggiore e per il dolore cronico, attualmente però si è ampliato l'uso a vari altri disturbi, tra cui il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo post-traumatico da stress, l'ADHD, l'autismo, vari disturbi neurologici come le demenze, il Parkinson, i derivati post-ictus, però viene utilizzato anche in soggetti sani per il potenziamento delle abilità cognitive. Alcuni sportivi, ad esempio, la utilizzano per migliorare le loro performance atletiche. Pare che sia talmente efficace che si sta pensando di introdurla nella lista degli elementi dopanti. Vi starete quindi domandando se è una specie di elettroshock. Assolutamente no. La stimolazione elettrica transcranica è una tecnica di neuromodulazione priva di effetti collaterali e che non ha bisogno di anestesia. Per fare un breve excursus storico della terapia elettrica, già nel I secolo d.C. Plinio il Vecchio e Scribonio descrivono la cura della cefalea mediante l'utilizzo di pesci dotati di attività elettrica, come il pesce gatto e la torpedine, che venivano posti sopra la fronte dei pazienti per far passare l'emicrania. Alla fine del Settecento ci sono gli studi di Alessandro Volta, l'inventore della pila, di Luigi Galvani, il papà dell'elettrofisiologia. Ricorderete dai libri di scuola le immagini delle zampette di rana recise che cominciano di nuovo a contorcersi se sono posti in un campo elettrico in presenza di un mezzo conduttivo metallico. Nel 1804 Giovanni Ardini, che era il nipote di Galvani, forse affascinato dagli studi dello zio, applica la corrente elettrica dei cadaveri. Le cronache dell'epoca descrivono delle scene raccapriccianti di morti che sembrano riprendere vita, che aprono gli occhi, muovono le braccia e le gambe. Pare che queste dimostrazioni pubbliche degli studi di Ardini siano state di ispirazione alla Mary Shelley per scrivere il suo romanzo Frankenstein o novello Prometeo. Ardini però non applica la terapia elettrica solo ai cadaveri, ma anche al cranio di soggetti affetti da disturbi mentali. In questo modo mette a punto il primo esempio di elettroterapia per la cura dei disordini mentali.
Non succede più niente per più di un secolo, fino a che nel 1938 due neuropsichiatri italiani, il professor Cerletti e il dottor Bini, mettono a punto l'elettroshock, sulla base della teoria che la schizofrenia e l'epilessia sono dei disturbi antagonisti. Ossia, cosa osservano? Osservano che i pazienti epilettici sembrano in qualche modo immuni, protetti dalla psicosi. Da qui nasce l'idea di indurre delle crisi epilettiche o tramite insulinoterapia o tramite appunto l'applicazione di corrente elettrica per curare i disordini mentali. Cerletti e Bini curarono un campione di 40 pazienti affetti da psicosi maniaco-depressiva, si chiamava così all'epoca il disturbo bipolare, e da pazienti affetti da schizofrenia. Utilizzarono una corrente elettrica non troppo alta, circa 800 mA, con una buona resa sulla risoluzione dei sintomi psicotici. Però il professor Cerletti, in opposizione al Bini, non volle brevettare la sua scoperta perché non era interessato al denaro. Questo probabilmente però fu un enorme errore, perché l'elettroshock si diffuse rapidamente in tutto il mondo senza dei protocolli di applicazione ben precisi. Furono quindi utilizzate quasi da subito delle correnti elettriche estremamente elevate, fino a 3-4 ampere, in assenza di anestesia o di miorilassanti, e tutto ciò provocò degli effetti collaterali gravissimi nei pazienti. Nella storia del cinema c'è un bellissimo film del 75, Qualcuno volò sul nido del cuculo, lo ricorderete tutti, dove uno straordinario Jack Nicholson è un ladruncolo che per non finire in galera si finge matto, quindi viene internato in un manicomio e appunto perché sano di mente, ribelle alle regole del reparto, viene sottoposto a delle sedute di elettroshock particolarmente violente e alla fine anche alla lobotomia e viene quindi ridotto a un vegetale. Molti pensano che l'elettroshock al momento non si stia più usando, in realtà non è vero, si utilizza tuttora in Italia e anche in altri paesi del mondo, però al momento è una tecnica di cura assolutamente sicura perché viene erogata previa anestesia, ha due indicazioni, la depressione e la schizofrenia, che sono resistenti ai farmaci. Nel piano del progetto regionale promosso dall'azienda 3 per il contrasto al gioco d'azzardo, che si chiama, denominato Chiama e Vinci, abbiamo pensato di avviare uno studio pilota osservazionale con l'utilizzo della TDCS per la cura del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza da cocaina. Perché abbiamo pensato alla TDCS? Perché è una tecnica abbastanza giovane, diciamo innovativa per la cura delle dipendenze, non ci sono al momento abbastanza studi a disposizione, viene utilizzata in pochi centri italiani e anche perché si differenzia dall'altra tecnica di neuromodulazione di cui abbiamo già sentito parlare stamattina, la stimolazione magnetica transcranica. La differenza tra le due tecniche è sostanzialmente questa, che mentre la TDCS utilizza dei campi elettrici sotto soglia e quindi modula l'attività spontanea della rete neuronale formando nuove sinapsi, la stimolazione magnetica invece utilizza dei campi elettromagnetici che sono sopra soglia, per cui c'è un'applicazione di un treno di impulsi ad una singola area cerebrale, ad una data intensità e una data frequenza. Come ha detto molto meglio di me il professor Martinotti stamattina, anche la TDCS ha come target principale una zona del nostro cervello ben precisa, ossia la corteccia dorsolaterale prefrontale sinistra. Vi sono infatti numerosi studi che dimostrano che l'applicazione della TDCS in quest'area del cervello riduce in maniera significativa il craving nei soggetti sia affetti da dipendenza da cocaina che da gioco d'azzardo patologico. La corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra è maggiormente coinvolta nei fenomeni di rinforzo dell'apprendimento e nel craving, mentre quella destra nel controllo inibitorio degli impulsi. Altri studi dimostrano che l'uso cronico della cocaina provoca un danno irreversibile sia del volume che dell'attività della corteccia prefrontale dorsolaterale e tutto ciò provoca quindi nei pazienti un mancato appunto meccanismo dell'apprendimento e un discontrollo inibitorio degli impulsi. Il protocollo. Allora, sto utilizzando un protocollo in aperto, ossia non c'è modalità sham, sia io che i pazienti sappiamo che viene erogata effettivamente terapia elettrica. Il campione previsto è di 50 soggetti, 30 affetti da dipendenza da cocaina e 20 affetti da disturbo da gioco d'azzardo. La TDCS ha già ricevuto approvazione da parte del comitato etico dell'azienda 3. Per utilizzarla ho un apparecchio medicale che gode della certificazione europea CE 2017-45.
consiste nell'erogazione di una debolissima corrente elettrica, che è compresa tra 2 e 6 mA, attraverso degli elettrodi che sono posti in una cuffia in neoprene che appunto viene messa nella testa del paziente. Un elettrodo è quello eccitatorio, l'anodo, e viene posta a sinistra della testa del paziente. L'altro è l'elettrodo inibitorio, il catodo viene posto a destra. Gli elettrodi hanno una superficie di 35 cm². Al loro interno metto delle spugnette di materiale sintetico imbevute di soluzione salina allo 0,9%. Questo per due motivi. Il primo è per aiutare, diciamo, la conduttività elettrica, quindi fare in modo che la corrente passi la teca cranica e arrivi a stimolare la zona del cervello che ci interessa. Il secondo motivo è per ridurre al minimo i fastidi ai pazienti. Tra l'altro i fastidi collaterali della TDCS sono estremamente blandi, possono consistere in una sensazione di calore o di parestesia nella sede di apposizione degli elettrodi che dura pochissimi minuti all'inizio della seduta e poi scompare. Ai pazienti viene chiesto di sottoporsi ad un ciclo di 10 sedute giornaliere della durata di 20 minuti ciascuna, da lunedì a venerdì, con pausa nel fine settimana, per 2 settimane consecutive. Se un paziente perde una seduta, può essere recuperata nel primo giorno utile, perché sto utilizzando un protocollo cosiddetto non rigoroso. Gli obiettivi primari di questo studio sono verificare se la TDCS applicata alla corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra riesce a ridurre il craving nei giocatori patologici individuati tramite il test GPQ secondo il modello patogenetico di Brzezinski e di Nower e nei pazienti cocainomani, mediante l'utilizzo di 2 scale, l'ABQ, ossia la Additive Behavior Questionnaire, e la scala VAS, Visual Analogic Scale. Applico queste 2 scale al momento del reclutamento dei miei pazienti, quindi al T0, al termine del primo ciclo delle 10 sedute, quindi al T1, poi nei 6 mesi successivi tramite dei follow-up mensili, quindi dal post 1 fino al post 6. Nei pazienti che usano cocaina è anche previsto screening tossicologico delle urine. Gli obiettivi secondari. Allora, valutare nel campione del giocatore patologico qual è il cambiamento del suo comportamento di gioco durante il trattamento mediante la misurazione con il test GRCS, ossia Gambling Related Cognition Scale. Valutare nel campione generale dei pazienti se è presente sintomatologia psichiatrica. Faccio ovviamente una valutazione psichiatrica al momento del reclutamento e poi anche do ai pazienti il test autosomministrato da compilare SCL 90. Nel campione poi dei cocainomani va valutata la gravità della dipendenza da cocaina mediante la SDS, che è la Severity Dependence Scale. I criteri di inclusione di questo studio sono soggetti che soddisfano i criteri del DSM-5 per il disturbo da gioco d'azzardo e per la dipendenza da cocaina, uomini e donne che abbiano età compresa tra i 18 e i 65 anni, è indifferente essere destrorsi o mancini, soggetti che siano consapevoli del trattamento, che abbiano formulato un consenso in formato scritto, i pazienti che hanno una certa ipersensibilità, poca tolleranza ai farmaci o che non vogliono assolutamente saperne di prendere farmaci, come augmentation in abbinamento ad altri tipi di terapia, in particolar modo agli interventi riabilitativi e alla psicoterapia. I criteri di esclusione, come potete vedere, sono un pochino più numerosi. Innanzitutto non deve esserci un pacemaker, non devono esserci degli impianti ferromagnetici, sono escluse le donne in stato di gravidanza o in allattamento, non deve esserci protesi cocleare nell'orecchio del paziente o placche metalliche nel cranio. Se i miei pazienti hanno tanti piercing del volto, chiedo loro di toglierli prima di fare la seduta. Se invece ci sono delle ponti dentari, delle piccole placche all'interno della bocca, non è una controindicazione perché la quantità di metallo è molto piccola e la corrente erogata è bassa, quindi non c'è interferenza. Deve esserci cute integra, quindi la pelle non deve avere lesioni, eczemi, tagli. È importante che non ci sia nessun disturbo neurologico significativo, quindi non deve esserci epilessia, storia di ictus, malattia cerebrale organica, sclerosi multipla, un qualsiasi intervento precedente di neurochirurgia, una storia personale di un trauma cranico che abbia comportato una perdita di coscienza maggiore ai 5 minuti o un'amnesia retrograda maggiore ai 30 minuti. Non devono esserci neppure dei recenti disturbi dell'apparato cardiocircolatorio,
Non deve esserci un ritardo mentale, ma questo precedentemente identificato, questo per ovvi motivi, perché il paziente non sarebbe in grado di formulare un valido consenso informato. Non deve esserci una storia personale o familiare di convulsioni che non siano le normali convulsioni febbrili infantili. Infine l'analfabetismo, lingua carente, per i motivi di prima, perché il paziente non può formulare un consenso valido. I risultati preliminari dello studio. Allora, sono partita con una notevole curiosità, devo dire, rispetto a questa tecnica, a trattare dei pazienti in settembre 2024, quindi è circa 1 anno e mezzo che sto utilizzando questa tecnica. Finora ho trattato 30 pazienti, di cui 25 sono cocainomani, che ora chiamerò DUS, 5 sono affetti da DGA, cioè disturbo da gioco d'azzardo. Condivido l'impressione anche dei colleghi che hanno parlato in precedenza rispetto al fatto che i pazienti giocatori sono tantissimi, ma fanno un'enorme fatica a rivolgersi ai servizi, quindi i numeri, diciamo, della prevalenza e della presa in carico nei servizi è sicuramente sottostimata. Come prevalenza di genere, di questi 30 pazienti, 5 sono femmine, 25 sono maschi, l'età media è di 34 anni, la comorbidità psichiatrica che ho rilevato facendo appunto il primo colloquio conoscitivo è di la presenza di disturbi di personalità in 21 pazienti, con buona pace del dottor Perugi. Probabilmente i disturbi di personalità ancora esistono, qualche tratto di sicuro caratteriale, qualche paziente ce l'ha ed è identificabile. I disturbi di personalità rilevati sono soprattutto del cluster B. Ho fatto diagnosi in 6 pazienti di ADHD, come diceva il dottor Ugo Boni, con una diagnosi clinica, però per scrupolo applicando anche la SRS, la VURS e la DIVA-5. I disturbi depressivi maggiori nel mio campione finora trattato è di 9 persone affette da disturbi depressivi, appunto proprio episodi depressivi maggiori, però devo dire che l'impressione è che in tutti i pazienti ci siano dei sintomi timici in varia espressione, quindi in varia gravità, perché io ho sempre pensato personalmente che i disturbi da dipendenze sia da sostanze che comportamentali in alcuni casi possono essere considerati degli equivalenti depressivi. Il trend dei risultati. Allora, finora ho avuto un solo dropout in un paziente DUS, non perché abbia avuto degli effetti collaterali particolarmente gravi, ma semplicemente perché era la terza seduta, avendo un craving fortissimo, ha abbandonato la terapia. 23 pazienti hanno già concluso il follow-up dei 6 mesi di richiamo, quindi sono arrivati al post 6. 20 pazienti DUS hanno sperimentato una riduzione del craving e hanno interrotto l'uso di cocaina. 4 pazienti DUS hanno invece presentato delle ricadute, 2 al post 2, un paziente al post 4, un paziente al post 6. Per ora nessun paziente di GA ha presentato ricadute. Scusate. E i comportamenti quindi di gioco nel piccolo, per adesso, campione che ho testato sono sicuramente cambiati in senso migliorativo. Una review che ho trovato sull'applicazione della TDCS dei disturbi da dipendenze del biennio 2023-2025 rileva che gli studi sono ancora al momento pochi. I campioni sono numericamente molto limitati, vanno da circa 12 a 49 soggetti. Sono applicati diversi protocolli di stimolazione, diverse anche quantità della terapia elettrica erogata e c'è un'enorme difficoltà di reclutamento dei pazienti perché, come potete immaginare, le sessioni giornaliere per 2 settimane consecutive riducono tantissimo la compliance a questa terapia. Altro fatto molto importante, al momento mancano dei dati sugli effetti a lungo termine di questa terapia. Le riflessioni finali. Allora, in questo anno e mezzo di sperimentazione mi sono fatta l'idea che la TDCS abbia un effetto facilitatorio. Grazie mille, no, ma mi è passato. Grazie. Abbia un effetto facilitatorio. In che senso? Sicuramente può
promuovere la plasticità cerebrale, aumentare le sinapsi, favorire il rilascio dei fattori di crescita, però io penso che perché questo possa avvenire deve essere un trattamento di attacco che viene fatto in una fase molto precoce della presa in carico del paziente. Non puoi farlo, credo, come ultima spiaggia in un paziente che ti arriva dopo che ha fatto magari decine di antinterventi senza alcun risultato. L'effetto facilitatorio probabilmente è anche per la buona resa di altre terapie, io penso soprattutto per la psicoterapia, quindi io la penserei proprio come una buona prassi, proprio una prassi clinica da applicare in concomitanza alle psicoterapie che facciamo ai nostri pazienti, sempre nei limiti ovviamente della compliance a questo tipo di terapia che è un po' appunto impegnativa per il paziente stesso. Credo che sia necessario, perché sia veramente efficace, forse aumentare la frequenza delle sedute. Allora, penso che il prossimo anno, quando finirò appunto la prima parte dello studio, che ha avuto l'approvazione del Comitato di Etica, chiederò di poter modificare le sedute di richiamo, ossia dopo il T1 penso che sarebbe più efficace fare dei richiami settimanali per il primo mese e poi dei richiami mensili per i 3 mesi successivi. E ovviamente vorrei andare avanti anche per poter ampliare il campione, quindi arrivare intanto ai 50 pazienti che sono prefissati, ma poter avere una numerosità ancora più elevata. Da sottolineare ancora una volta l'importanza psicologica della relazione con i nostri pazienti, porsi un atteggiamento, come sappiamo, no? Empatico, non giudicante. Posso dirvi che i miei pazienti, quando vengono a fare la TDCS, si rilassano moltissimo. Intanto c'è anche forse l'effetto di accudimento fisico, perché loro possono muoversi liberamente, non devono stare immobili, io mi siedo vicino a loro e c'è il contatto fisico, perché sistemo la cuffietta, se l'apparato medicale mi dà il sensore sonoro perché magari la conduttività non è ottimale, quindi devo schiacciare un poco gli elettrodi che sono posti nella cuffia, quindi loro si sentono appunto a loro agio e io dico che entrano quasi in una sorta di trance ipnotica, perché li vedo che cominciano a parlarmi a ruota libera, anche quelli mezzi muti, avete presente i pazienti che non ti dicono neanche una parola, diventano loquacissimi, cominciano a parlarmi di tante cose, anche molto confidenziali. E penso che questo sia molto interessante, perché i pazienti sicuramente ne trae un vantaggio, oltre che appunto sul craving e quindi sugli effetti che poi saranno da studiare in maniera scientifica, applicando i test statistici per vedere qual è la significatività dei risultati, ma anche proprio dal punto di vista più generale se ne vanno più tranquilli. Mi dicono che durante la giornata e anche nei mesi successivi del follow up non sentono appunto il craving, non è più il loro pensiero fisso, costante, dormono meglio, tantissimi hanno ridotto l'uso anche dell'uso di sigarette, ha un buon effetto anche sul tabagismo, e questo diciamo così, questo rapporto che si crea molto tranquillo, di chiacchierata quasi confidenziale, fa molto bene ai pazienti, però devo dirvi che fa bene anche a me, perché io penso che noi operatori che ci occupiamo del benessere psicofisico di pazienti che talvolta sono gravissimi, facciamo un bellissimo mestiere, appassionante, però tante volte anche molto difficile, anche rutinario, faticoso anche perché rutinario, per cui se abbiamo la possibilità di utilizzare delle tecniche di terapia che sono innovative e sicuramente anche soddisfacenti, gratificanti, penso che ci sia da guadagnarne per tutti quanti noi. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie alla dottoressa Rampinelli e proseguiamo con l'intervento della dottoressa Giada Zoccatelli, dirigente psicologa Dipartimento Dipendenze US9 Scaligera, che ci parlerà della stimolazione transcranica ripetitiva applicata al disturbo da gioco d'azzardo e porterà l'esperienza dell'US9 Scaligera. Prego. Grazie a tutti. Beh, innanzitutto devo dire che faccio i complimenti alla relatrice che mi ha preceduto, perché ha anticipato molte cose che in realtà abbiamo riscontrato anche noi come risultati con la stimolazione magnetica transcranica. Desidero ringraziare innanzitutto la dottoressa Camporese per l'invito a questo interessantissimo convegno
e dove vi parlerò appunto dei risultati preliminari che noi abbiamo ottenuto con la RTMS presso il servizio delle dipendenze di Verona della ULSS 9 Scaligera. Mi presento brevemente, io sono dirigente psicologa all'interno del servizio delle dipendenze nella sede di Soave, ma mi occupo, gestisco e coordino l'ambulatorio RTMS a Verona, al SAR di Verona, e a tal proposito voglio ringraziare il nostro direttore di dipartimento, il dottor Nava, la mia direttrice del SAR di Verona, la dottoressa Giovanna Morelli, e la dottoressa Sabrina Migliozzi, direttrice dell'USD Gioco d'Azzardo, perché hanno permesso la realizzazione di questo ambulatorio, il primo ambulatorio pubblico e gratuito dell'ULSS 9 Scaligera. Io mi occupo di neuroscienze e neuromodulazione da moltissimo tempo, ormai sono quasi 20 anni, ma sempre nell'ambito ospedaliero di ricerca clinica, e vi posso dire che avere l'opportunità di utilizzare questa tecnologia innovativa all'interno di un servizio per le dipendenze pubblico è veramente una grande possibilità di cura per il paziente, perché può effettivamente avere un trattamento innovativo e di neuromodulazione, ma anche per il servizio stesso, perché è veramente un'evoluzione, riusciamo ad integrare tecniche innovative importanti d'avanguardia all'interno della pratica clinica tradizionale del servizio. Quindi vado molto veloce perché così recuperiamo un po' di tempo. Andiamo ad integrare nella pratica clinica la modulazione biologica, cioè noi parliamo di metaplasticità, di rimodellamento dendritico e sinaptico e di neuroresilienza, quindi questo potenziamento a lungo termine indotto appunto dalla neuromodulazione, che permette poi di consolidare i risultati neurobiologici e integrati con la psicoterapia all'interno del percorso di cura. Scusate, si è un po' impaginato male, ma provo comunque a dire una cosa. Scusate un attimo, avete caricato un'altra, io ho mandato due presentazioni, è stata caricata quella precedente, avevo chiesto venisse caricata la seconda. Mi sono assicurata quando sono arrivata con... Vabbè, non importa, intanto cerco di andare avanti, provate a seguirmi così. Abbiamo deciso di stimolare la corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra, quindi il nostro target di neurostimolazione è seguendo il modello IRISA della Rita Goldstein e Nora Volkov, proprio perché secondo questo modello è importante distinguere nel paziente, sia chi fa uso di sostanze che chi gioca d'azzardo, una componente di attribuzione della salienza e di inibizione della risposta. Quindi abbiamo una ipersalienza in entrambi i pazienti dipendenti verso lo stimolo gratificante, e quindi bravissimo, e quindi grazie anche sia nel chi fa uso di sostanze che in chi gioca c'è una salienza dettata dal driver emozionale dei nuclei profondi, quindi il nucleo accumbens e il striato, che vanno verso questo stimolo, gioco o sostanza, insieme ad una compromissione della capacità di inibizione, cioè la capacità di controllo è degradata. Quindi noi andiamo a stimolare con l'RTMS la dorsolaterale prefrontale sinistra, perché il tentativo è quello di andare a rendere efficiente il controller prefrontale. Scusate. Ok. Ovviamente vediamo come questa ipofunzionalità del sistema frontale si verifichi poi clinicamente, soprattutto nel giocatore, con questa incapacità di saper prendere delle decisioni razionali, quindi dimostrano proprio una scarsa capacità del selezionare le scelte più rischiose, hanno una minor capacità di elaborazione del feedback. Quindi sia i DUS che i GAP mostrano una minore aderenza al percorso del trattamento clinico
e un maggiore rischio di recidiva, proprio per questo motivo, perché c'è un'ipersalienza verso il gioco e la sostanza con una ridotta capacità a carico delle funzioni esecutive. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di andare proprio a stimolare la corteccia prefrontale. Velocemente, questa è la nostra apparecchiatura, siamo fortunati perché abbiamo la possibilità di utilizzare il neuronavigatore, che non è altro che una struttura dotata di dei sensori a infrarosso che va a rilevare le misure proprio craniometriche del paziente. Lo vedete in quella specie di X che si trova messa sopra alla cuffietta, alla fronte del paziente. Attraverso dei trigger point che noi andiamo a misurare, il sistema poi lo trasmette a un PC che è in grado di ricostruire in modo tridimensionale su un template la testa del paziente, e dopo noi possiamo andare a stimolare in modo molto preciso la nostra area, quindi l'osso laterale. Ovviamente questo permette ad ogni sessione di andare a stimolare sempre la medesima area. Il nostro protocollo è personalizzato e preciso perché abbiamo anche un modulo MAP, cioè andiamo a registrare i potenziali evocati motori per calcolarci la soglia motoria. Cosa ci serve? Dobbiamo calcolare l'intensità minima di stimolazione necessaria a generare ovviamente un movimento involontario di abduzione del pollice, in questo caso della mano destra. Utilizziamo questa misura di sicurezza in modo tale da essere sicuri che la soglia motoria non sia, l'intensità di stimolazione non sia né troppo alta per il paziente, nemmeno troppo bassa e quindi inefficace. Il setting ambulatoriale, ovviamente, come hanno già detto i precedenti colleghi, l'hanno già anticipato, devono essere seguite le linee guida internazionali per i criteri di inclusione e esclusione. La frequenza di stimolazione è alta, 15 Hz, proprio perché noi dobbiamo andare ad attivare la corteccia prefrontale. Il trattamento si divide così. Abbiamo 2 settimane intensive, quindi i pazienti devono giungere al servizio per 2 settimane, ogni giorno, una volta al giorno, ma il trattamento dura 12 minuti, quindi in una mezz'oretta, in totale anche meno, il paziente poi può tornare a svolgere le sue attività quotidiane. Successivamente dobbiamo calendarizzare dei richiami circa ogni 3 mesi, ma ora vi farò vedere che è abbastanza difficile essere così rigorosi in un setting ambulatoriale. Il target l'ho detto, la dorso laterale, l'utilizzo di test psicometrici che noi facciamo sia all'inizio che alla fine del trattamento. Siamo stati veramente molto ambiziosi perché abbiamo una batteria di test completa, tuttavia vi assicuro che soprattutto con il giocatore d'azzardo, proprio per la natura del suo problema, è difficilissimo riuscire ad ottenere rigorosamente questi test, perché richiede una forte energia mentale, il paziente si deve concentrare e soprattutto è noioso. Mentre, come ha anticipato la collega poco fa, anche i nostri pazienti con la TMS stanno bene, perché proprio dicono mi sono rilassato, proprio sentono un beneficio fisico. Ovviamente fare un test di 90 item oppure 300 che dura per molto tempo richiede tollerare la frustrazione del test, non avendo, diciamo, in cambio nulla di gratificante subito. Tuttavia la soluzione che abbiamo pensato è quella di utilizzare dei test computerizzati che sono un pochino più divertenti, o magari suddividere le sessioni in cui fanno i test. Abbiniamo anche i test tossicologici, comunque anche nel giocatore facciamo sempre un controllo, perché in una occasione ai nostri pazienti uno di loro aveva taciuto la dipendenza da cocaina, che invece è emersa proprio davanti al tossicologico, e alla fine possiamo dire che è quasi il problema principale rispetto al gioco d'azzardo. Ovviamente è una metodica assolutamente non invasiva, quindi non si sente dolore e molto tollerabile. Qualche lieve cefalea, ma che passa nel giro di poco, e questa stanchezza che il paziente sente soprattutto la sera, ma che è comunque considerata una stanchezza positiva, una stanchezza come da rilassamento. Quindi dalla teoria alla pratica clinica, velocemente, io vi ho portato queste immagini perché è come lo spiego io al paziente.
la regolazione top down, la neuroplasticità. Al paziente dico, è come se tu stessi guidando un'auto solo che stai schiacciando l'acceleratore a tavoletta, ok? Quindi stai andando a 1000. Ovviamente questo qui è il drive emozionale che guida. Solo che hai un problema, hai un lucchetto al freno, ovviamente per spiegare l'ipofunzionalità del controller prefrontale. Cosa andiamo a fare noi con la TMS? Andiamo a togliere il lucchetto, ma stresso molto il fatto che la responsabilità e la scelta personale del paziente di schiacciare il pedale rimane la sua, altrimenti c'è un po' l'idea che vengono a fare il trattamento RTMS, in 2 settimane non devono più avere né crevi né ricadute, e quando questo non succede, perché adesso vi spiego il perché, il trattamento non ha funzionato. Quindi l'importante secondo me è far capire al paziente che la TMS toglie il lucchetto, ma frenare spetta a lui. Abbiamo reclutato in quasi 14 mesi di trattamento, quindi partiamo da novembre 2024 ad oggi, circa 22 pazienti, 18 maschi, 4 femmine. I giocatori sono solamente 4, però siamo in linea, vedo anche, ecco, con gli altri risultati. Tutti hanno finito le 2 settimane di trattamento, tutti. Il primo richiamo, a 3 mesi, vediamo che il gruppo è di 10. Ci sono stati 8 drop-out, un decesso, purtroppo, ma attenzione perché 3 pazienti hanno deciso di entrare in comunità, quindi sono pazienti non giocatori di questi, ma possiamo dire, il suggestivo è che l'RTMS abbia creato una finestra di lucidità dove il paziente in qualche modo abbia deciso di fare un trattamento residenziale, quindi di cura più solido. Al secondo richiamo, quindi dopo altri 3 mesi, a 6 mesi, quindi 7 sono le persone ancora attive, un altro ingresso in comunità, anche se abbiamo 2 drop-out. Interessante il terzo richiamo, quindi a 9 mesi 5 sono i pazienti attivi, ma c'è un'efficacia di re-engagement dell'RTMS, perché i pazienti si sono trovati bene, hanno percepito benessere, l'hanno ricordato e c'è stato un rientro dei 2 drop-out iniziali. Quindi diciamo che la loro falsa sicurezza iniziale li ha portati a ricadere, ma poi, ricordandosi del beneficio, comunque sono ritornati a servizio, non li abbiamo persi. È addirittura un rientro dopo il percorso comunitario. Una ragazza in particolare, dopo 8 mesi di comunità, è appena uscita, ha chiesto, ed è stata la nostra prima paziente che ha fatto il trattamento, ha chiesto di poter riprendere la stimolazione. E il nostro gold standard, che è l'1, il primo paziente, tra l'altro una DHD molto grave, cocainomane, che sta finendo l'anno, perché a maggio finisce tutti i trattamenti di richiamo e continuerà sicuramente con il mantenimento. Quindi la RTMS cosa ci dimostra finora? Nella nostra esperienza, se anche preliminare, c'è un'aderenza complessiva buona, considerando la difficoltà di mantenere nel piano di cura la nostra tipologia di pazienti. C'è un'efficacia integrativa, l'ho chiamata così nel senso che comunque la RTMS in 4 di questi pazienti ha funzionato anche nel attivarli verso un ingresso in comunità. La capacità di re-engagement, come vi ho detto prima, quindi richiama il paziente al servizio anche quando si allontana, e ci dimostra che è sostenibile anche nel lungo termine. Come è possibile spiegare i drop-out, sempre secondo questo modello IRISA? C'è questa risposta iniziale positiva. Abbiamo detto il paziente sta bene, c'è un abbattimento, soprattutto nel paziente che fa uso di cocaina, comunque di sostanze, c'è un abbattimento fisico del craving, lo sente tantissimo, mentre il giocatore d'azzardo è già un po' difficile, quello che percepisce lui è più che altro un benessere da parte del tono dell'umore, si sente un pochino meglio. Ma cosa succede? Sentendosi bene, entrano nella fase di luna di miele, quindi sto bene, si sentono potenti perché? Perché abbiamo alzato a livello della corteccia prefrontale la loro sensazione di avere un pochino più controllo. Quella, facendo riferimento all'esempio dell'auto, è come se sentissero che hanno tolto il blocco
del freno, che possono frenare. Tuttavia entra in azione quel costrutto psicologico che è l'overconfidence. Quindi quella falsa sicurezza di adesso di avere tutto sotto controllo, di potercela fare. E si verifica di solito il drop out, che è quello che è successo nei nostri 8 primissimi pazienti. Si vedeva proprio anche durante la stimolazione, il paziente era molto contento del trattamento e il tono dell'umore è aumentato tantissimo, tanto che poi ci hanno detto fondamentalmente un grazie, arrivederci, per poi ovviamente ritornare. Però è stata proprio questa fase di luna di miele che deve essere tenuta molto in considerazione, in particolare nel giocatore d'azzardo, perché nel giocatore d'azzardo la ricaduta è meno lineare rispetto a chi consuma sostanze. Quindi magari hanno diversi mesi in cui c'è la tenuta, ma poi basta uno stressor ambientale, che di solito nel giocatore è una crisi finanziaria, per farli ricadere pesantemente. Vi ho portato brevemente, questo è un timeline mensile, che dimostra come i pazienti che sono ancora ingaggiati nel trattamento abbiano mantenuto una buona aderenza e quindi alla fine tutti hanno fatto il primo trattamento, che è il pallino in verde, in giallo sono i primi richiami, in arancione sono quelli già programmati. Vedete come, non so se salta subito all'occhio, in realtà i 3 mesi di richiamo sono stati tenuti costanti per pochissimi. C'è chi addirittura ha dovuto anticipare. C'è chi invece, la maggior parte, ha mantenuto l'aderenza al trattamento, ma i controlli di richiamo sono stati fatti anche dopo 4-5 mesi. Perché dobbiamo essere molto flessibili. Cioè, dal nostro punto di vista è più importante tenere il paziente aderente al trattamento piuttosto che essere rigidi come si dovrebbe fare all'interno di una ricerca più sperimentale, perché stiamo parlando appunto di vite, persone che hanno dei problemi veramente anche organizzativi, economici importanti. Molti pazienti io ho dovuto spostare di un mese il richiamo perché non avevano materialmente i soldi per fare carburante e recarsi al servizio, proprio perché avevano giocato i 20 euro che la mamma gli dava per andare da casa al distributore. Ovviamente se c'è una videolottery nel tragitto vengono consumati. Quindi serve sicuramente molta flessibilità. I nostri casi di giocatori, rapidamente, abbiamo 5 minuti ancora, l'ho chiamato il successo dell'indipendenza. Questo ragazzo del 95, trading online, lui arriva che ha una forte depressione con un'ansia patologica rilevata ai test, con tutta un'altra serie di caratteristiche, un craving nella norma, ma in realtà un comportamento di gioco di una gravità moderata. Resta in trattamento 4 mesi, cioè lui fa il primo trattamento intensivo e il primo richiamo. Tuttavia, vorrei far vedere questa cosa. L'esito clinico è stato significativo perché lui ha migliorato tantissimo il tono dell'umore. Cioè, c'è stato proprio l'effetto antidepressivo della TMS. Era un ragazzo chiusissimo, nella prima settimana di trattamento praticamente non rivolgeva la parola. Successivamente proprio si è visto questa capacità anche di chiacchierare, quello che diceva prima la collega, no? Che nel dire cose anche molto più personali. Alla fine lui ha abbandonato, ma perché si è trasferito all'estero. Ha trovato un nuovo lavoro, è andato ad abitare da solo e ha raggiunto un'indipendenza personale. Potremmo dire che questo è proprio l'effetto della ritrovata funzionalità della corteccia prefrontale, perché è un paziente che ha dimostrato di essere in grado di pianificare nuovamente, cosa che invece prima lo bloccava. Vi faccio solo vedere il diario clinico della collega che lo ha seguito a luglio 2025, lui ha fatto il trattamento TMS a settembre. Lo descriveva come un ragazzo che non si sentiva motivato ad affrontare il problema, atteggiamento deresponsabilizzante rispetto a quanto gli accade, che sembra viene data la colpa agli altri, atteggiamento fatalista, incapacità di sganciarsi dai legami affettivi per cercare l'indipendenza.
Il diario clinico a febbraio 2026 lo descrive come entusiasta della consapevolezza di riuscire a sentirsi finalmente adulto, risolvendo da solo ogni procedura burocratica. Quindi clinicamente proprio si vede che la persona è almeno passato in una fase proattiva. Poi ovviamente può essere nella fase dell'overconfidence. Potrebbe ricadere, certo, perché il trattamento è stato interrotto quando non è stata ancora consolidata tutta la parte invece della ipersalienza. Quindi lui ha l'ipofunzionalità frontale, l'abbiamo stimolata, ma manca tutto il consolidamento che va fatto con la psicoterapia, che va fatto con un feedback continuo con il paziente e che richiede diversi mesi. Ecco perché è necessario continuare con i richiami, perché il richiamo mi permette poi di aumentare la connettività funzionale con altre aree cerebrali, come la ventromediale prefrontale e la cingolata anteriore, che vanno proprio a blindare, diciamo così, quello che il paziente ha ottenuto da un punto di vista biologico. E secondo me questa cosa va spiegata al paziente, proprio per evitare l'overconfidence iniziale. Questo caso è il più bello dal nostro punto di vista perché è un giocatore che ha fatto il secondo richiamo, è in programma adesso questo mese, sono 6 mesi, lui non gioca più da 7 mesi. Devo dire una cosa, vi faccio forse un po' ridere, un elemento determinante è stata la moglie avvocato, che quando si è accorta che lui aveva giocato l'anticipo per il mutuo, diciamo che è arrivata al servizio ben determinata e gli faceva fare un secondo lavoro per recuperare. Tuttavia in questo paziente il secondo lavoro era diventato uno stressor importante perché lui faceva lavori su turni in fabbrica, doveva fare un secondo lavoro che ovviamente riceveva i soldi in nero, quindi se li rigiocava perché quando li metteva in tasca li rigiocava e non aveva il tempo per occuparsi del bricolage, che in realtà invece poteva essere proprio uno degli elementi per cominciare a togliere la salienza verso il gioco, no? Quindi dedicarsi ad un'attività piacevole. Quindi cosa siamo riusciti a fare? Dopo l'RTMS iniziale è riuscito a ridurre il craving e i soldi extra è riuscito a metterli da parte. Questa autoefficacia nel vedere che poteva risparmiare questi soldi ha permesso, concordandolo con la moglie, di eliminare il lavoretto extra e lui si è dedicato al bricolage. Quindi ecco, possiamo vedere come qualche passo in questo senso è servito. Terzo caso, quasi finito, veloce, il più grave perché è quello che abbiamo scoperto faceva uso in realtà anche di cocaina e di alcol e è veramente molto complesso. Tuttavia anche lui ha avuto un successo, sono 14 mesi che è all'interno del trattamento, ma rispetto all'inizio ha accettato di assumere l'etiltox per controllare l'assunzione di alcol. Ha contattato un legale per attivare la DS, cosa che inizialmente assolutamente non voleva. È all'interno di una relazione affettiva, per quanto abbastanza distruttiva, perché assumendo cocaina la ragazza l'altro giorno ha chiamato le forze dell'ordine perché lui era in evidente stato alterato, ma è colpa comunque dell'assunzione di cocaina. Vediamo comunque un cambiamento proprio proattivo nel paziente. Il dropout, l'ultima cosa, sto per finire. Questo ragazzo aveva un ADHD molto grave, era stato seguito anche dalla neuropsichiatria infantile, aveva un ritiro sociale, un isolamento, un ritiro scolastico, scusate, un isolamento sociale importante. Aveva una bassissima reattività emotiva, cioè lui diceva che stava benissimo anche se in realtà il craving era molto alto e alla fine del primo trattamento ha droppato proprio perché la madre stessa ha telefonato al servizio dicendomi che miracolosamente il figlio era uscito dall'isolamento sociale, aveva trovato un lavoro estivo e quindi i genitori hanno preferito far mantenere al ragazzo il lavoro piuttosto che rischiare di perderlo per venire a servizio e continuare il trattamento.
Quindi c'è da considerare anche questa cosa. Messaggio da portare a casa qual è? Attenzione al meccanismo dell'overconfidence e la luna di miele, quindi questi pazienti sono quelli che ai test psicometrici di solito dimostrano un craving elevato e una sintomatologia più bassa. Sono quelli a più rischio dropout e richiedono un supporto sicuramente psicologico, motivazionale extra, in particolare i giocatori. Abbiamo evitato i dropout dopo gli 8 iniziali anticipando i richiami, un po' come quello che si diceva prima. Può essere vincente, cioè invece di tenersi i richiami a 3 mesi, ma anticipare anche a 1 mese, mese e mezzo. L'integrazione con protocolli di mindfulness è quello che vogliamo attuare, insomma mettere in atto tra poco. Mindfulness specifica per la prevenzione della ricaduta. Perché? Perché appunto il fatto di continuare con i richiami dovrebbe aumentare l'insight del paziente, integrando con una tecnica che appunto permette di aumentare la consapevolezza, potremo avere anche un grande vantaggio da questo, e tecniche come il neurofeedback, soprattutto per i pazienti ADHD. Conclusioni: l'ambulatorio ha dimostrato di stabilizzare nel tempo i pazienti in regime complesso ambulatoriale, efficace come ponte verso altre cure intensive, è efficace nella prevenzione delle ricadute, perché l'aderenza nonostante tutto è stata progressiva, e integra, migliorando vorrei dire, il percorso di cura tradizionale. Grazie. Scusa, sono andata un po' oltre. Tranquilla, grazie. Grazie dottoressa Zoccatelli, e con piacere abbiamo con noi il nostro direttore generale dell'USS Eugania, la dottoressa Patrizia Benini, che è passata per portarci il suo saluto, e quindi con piacere la accogliamo. Sarò rapidissima perché vedo che, come sempre in queste situazioni, i tempi sono lunghi, siamo in ritardo, però volevo essere presente anche solo per un saluto, perché credo che sia importante che si capisca che le direzioni cercano di essere il più vicino possibile anche in ambiti come quello della prevenzione, come quello delle dipendenze, che sono uno dei problemi più grandi a livello sociale in questo momento, anche perché interessano soprattutto molti giovani. Ho letto il vostro programma, ho letto che state puntando ovviamente sulla prevenzione, ho sentito adesso l'ultima relazione sulla terapia, sulla modalità di essere anche personalizzati, quindi al di là di quelli che sono 3 mesi, ma insomma se serve 1 mese facciamolo a 1 mese. L'importante è che tutti questi progetti, che oggi hanno un finanziamento ministeriale importante per cui si sono sviluppati, possano proseguire. Comunque troviamo le modalità perché queste momenti non solo di confronto, ma questi sviluppi operativi che fanno sì che poi anche con le moderne modalità di digitalizzazione possano vedere interessata la popolazione e quindi fare cultura per prevenire, veramente vadano avanti. Quindi un saluto, complimenti a tutti quelli che hanno lavorato, vedo che qua ho letto, insomma ci sono tutte le US del Veneto, e quindi niente, buon lavoro, e me ne vado perché così voi andate avanti. Grazie mille. Grazie dottoressa, allora noi riprendiamo i lavori. Ora abbiamo con noi l'intervento della dottoressa Emilia Serra, dirigente psicologa, Dipartimento Dipendenze US 4 Veneto Orientale, che farà un intervento dal titolo Gioco d'azzardo e videogiochi in età adolescenziale, ricerca pre- e post-pandemia in ambito scolastico del territorio dell'US 4. Allora, intanto ringrazio la collega Camporese per la capacità di coinvolgere e per sempre la passione che ci mette in questo. Parlerò di un argomento abbastanza diverso rispetto a quelli che abbiamo visto finora. Appunto, siamo più nell'ambito della prevenzione, anche come target di età, l'età adolescenziale. 2 ricerche che appunto abbiamo fatto non in maniera strategica prima e post pandemia, ma grazie appunto ai fondi. È stato pensato subito nel primo anno in cui abbiamo iniziato delle attività come motivare praticamente i docenti delle scuole superiori a fare qualcosa rispetto al gioco d'azzardo.
Vi faccio vedere questo schema che vedete molto denso, perché all'interno della nostra azienda ormai da 30 anni è partito praticamente un coordinamento con tutte le scuole medie, superiori e inferiori. E noi abitualmente facciamo almeno 3 incontri l'anno, uno a inizio di anno scolastico, uno intermedio, uno a fine anno, che ci servono per presentare ai docenti i progetti di prevenzione che proponiamo, poi per fare una verifica intermedia, a fine anno la verifica e anche l'eventuale cambiamento. Questo ci permette costantemente di avere un po' il polso della situazione. Praticamente aderiscono tutte le scuole pubbliche, restano fuori 2 o 3 scuole private per scelta loro. E quando nel 2019 a giugno abbiamo proposto l'introduzione degli interventi sul gioco d'azzardo, avevamo colto molta perplessità da parte degli insegnanti, perché non lo vedevano assolutamente come un problema, soprattutto non un problema per la loro fascia d'età. Sappiamo tutti che il gioco d'azzardo dovrebbe essere accessibile solo ai maggiorenni, in realtà noi sapevamo che già prendeva anche i minorenni. Per cui abbiamo detto impostiamo una ricerca che possa dimostrarlo, anche perché almeno la mia esperienza nel territorio anche piccolo, a volte quando mi trovo a parlare anche con gli assessori, con i comuni, se si portano dati nazionali, la risposta, poi la seconda domanda è sempre sì, ma qui com'è la situazione? Io trovo a volte ridicolo dover fare degli schemi dove devo dire comune per comune quanti sono stati gli ingressi nelle comunità, quante sono le persone divise per tipologie, eccetera, però la logica degli enti locali è questa. Quindi, in collaborazione con l'Università di Firenze, con l'attuale presidente del corso di laurea in psicologia, la professoressa Primi, e la ricercatrice Marianna Donati, perché ci eravamo rivolti a loro perché erano tra le prime in Italia docenti accademiche che si occupavano appunto di prevenzione in età adolescenziale specifica sul gioco d'azzardo, perché comunque ha delle connotazioni diverse rispetto alla prevenzione dall'uso di sostanze ed è specifica rispetto a quell'età. Queste docenti avevano già messo a punto 2 questionari, uno sull'uso del videogame negli adolescenti, quindi anche con dei cut-off, e l'altro proprio sul comportamento di gioco. Inoltre, devo dire argomento che in quel momento mi suonava abbastanza nuovo, il questionario sulle loot boxes. Credo che oggi sappiate tutti che le loot boxes sono le scatole sorpresa, che vanno da un prezzo minimo di €1, ma arriviamo anche a €50, eccetera, che sono all'interno dei videogiochi e che poi vedremo sono in realtà l'aggancio tra il mondo del videogioco e il mondo dell'azzardo. Quindi nel periodo settembre 2019-gennaio 2020 siamo stati fortunatissimi perché il Covid è arrivato immediatamente dopo, siamo riusciti a somministrare a 1078 studenti solo di scuola secondaria in quel momento i test appunto che vi abbiamo fatto vedere prima, con un campionamento che prevedeva una giusta rappresentazione sia di tutte e 5 le classi, sia delle tipologie di scuola. L'unica scuola che non abbiamo nel nostro territorio è l'artistico, le altre c'erano tutte. E la somministrazione è stata effettuata in classe dai nostri operatori perché venisse accurata e perché si potessero dare le risposte direttamente ai ragazzi rispetto alle domande e alle tipologie di gioco, e avevamo anche concordato con i referenti che individuassero un'intera sezione che non doveva essere né i particolarmente bravi e neanche tra virgolette gli sfigati, cioè la sezione periferica, perché in genere quando si ragiona con le scuole la sezione su cui ti chiedono di intervenire è sempre quella più problematica. Abbiamo detto vogliamo un campione tra virgolette neutro. Quindi vedete che c'è una sovrarappresentazione delle classi quarte, perché quell'anno le classi quarte le invitavamo anche alla mostra Fate il nostro gioco, per cui loro sono state anche sottoposte a un test retest che qui non prendo in considerazione. Su appunto 1078 giocatori, questo è il videogaming, il primo questionario. Vedete che il 92% degli studenti di scuola secondaria dichiarano appunto di aver videogiocato, la stragrande maggioranza di sesso maschile, l'82,9% di sesso femminile, con una frequenza media di ore a settimana più o meno di 15 ore, quindi siamo più o meno sui le 2 ore e mezza al giorno.
ed erano più i maggiorenni che i minorenni coinvolti dall'attività di videogioco. Quali erano i tipi di gioco che in quel momento risultavano, come dire, prevalenti? Vedete, ho segnato la maggioranza, erano gli sparatutto, i giochi di azione e i giochi a tematica sportiva. Sottolineo la frequenza dei casual, che erano in quel momento, siamo nel pre-pandemia, il 5,2% otteneva la risposta sempre, il 66,8% mai. Per capirsi, i giochi casual sono quelli, come dire, molto semplici che troviamo sui telefonini, che io credo che oggi la stragrande maggioranza anche della popolazione adulta, quando la trovate in sala d'attesa o in treno, comunque nei posti dove si aspetta, comincia a tirar fuori qualche gioco tipo il Word o altre cose semplici, come dire, appunto casual, che non implicano neanche grandi abilità. All'epoca erano appunto molto poco usati dagli studenti. Questi invece erano, scusate perché qui non ho messo i dati di chi risultava invece il GBS, era sul gambling. Quindi sul gambling, nonostante appunto la non percezione da parte degli insegnanti, il 78% degli studenti aveva detto di aver giocato almeno una volta nell'anno precedente rispetto alla rilevazione del questionario. Il dato chiaramente, virgolette, è un po' esagerato in che senso? Perché veniva chiesto nel questionario, in relazione ai criteri clinici, di riferirsi all'ultimo anno. E chiaramente nel gioco d'azzardo erano compresi anche i gratta e vinci, per cui anche aver comprato 2 gratta e vinci nell'arco di un anno dava la risposta positiva, però ci dà anche l'indicazione di come, ribadisco, in una popolazione di minori, per la stragrande maggioranza, e che non avrebbero dovuto nemmeno avere accesso al gioco, avevano all'80% quasi una familiarità col gioco d'azzardo. Vi dico i dati, rispetto anche abbiamo chiesto con chi giocavano, e i 3 dati principali erano con gli amici, con la famiglia, specialmente offline. Con la famiglia abbiamo visto che prevalentemente erano i gratta e vinci comprati insieme, e anche da solo. E qui quello che ci consolava in quel momento, resta in parte vero anche adesso, che vedete che già in quel momento i giochi più praticati erano le scommesse sportive, perché si andava qualche volta a settimana, al 77%, il 10% diceva tutti i giorni, i giochi su internet e le scommesse su sfide e indovinelli, cioè quindi molto stimolanti. Il dato consolante erano che le slot machine avevano un'appetibilità, come dire, minima nella popolazione degli adolescenti, insomma, a differenza della popolazione clinica adulta che vediamo. I gratta e vinci in una posizione intermedia. Questi poi sono i risultati perché entrambi i test sono formati da 2 sezioni. La prima raccoglie prevalentemente informazioni di tipologie di gioco e di frequenza d'uso, la seconda parte invece utilizza proprio i criteri del DSM e quindi con una soglia e un cut-off per individuare anche i casi non problematici, a rischio e con disturbo. E vediamo che per fortuna la stragrande maggioranza dei ragazzi che comunque aveva dichiarato di aver giocato di gioco d'azzardo risulta un giocatore non problematico. Erano evidentemente proprio i giocatori occasionali. Però abbiamo un 9,6% di giocatori a rischio, quindi anche di più di quello che ci dava la media nazionale, un 2,4% con disturbo lieve, uno 0,1% di disturbo grave e 0,1% di disturbo moderato. Dall'altra parte, rispetto ai videogiochi, si abbassa la percentuale di giocatore non problematico, nel senso che i giocatori a rischio diventano quasi il 23%, o quasi un 4% già un giocatore con un disturbo moderato e l'1,7% un disturbo grave, quindi con una dipendenza da videogioco. Da questa mole di dati abbiamo ricavato una prima pubblicazione scientifica, poi ne sono seguite altre, che unendo quelli che avevamo raccolto noi con quelli che l'Università di Firenze aveva fatto nel proprio territorio. L'ipotesi principale era appunto sull'uso dei videogame che collegava l'uso delle loot boxes col gambling problematico in adolescenza.
ed era in entrambi gli studi, in realtà, guardando ai dati, veniva confermata questo dato. Quindi quello che si è visto è che praticamente le persone che giocavano di più ai videogame, che quindi incrociavano molto di più e aprivano le loot boxes, erano poi quelli in cui c'era anche il maggior riscontro di frequenza di gioco d'azzardo. E sapete, sono anni ormai, dal 2013 si parla del fenomeno della convergenza digitale, ne faceva riferimento prima anche la Fiorin, quindi gli elementi di videogame che ritroviamo nell'azzardo e al contrario appunto ormai elementi di azzardificazione che troviamo nei videogame. E la chiave appunto che collega questi due mondi, lontani fondamentalmente per una cosa, perché sappiamo che l'azzardo è prevalentemente casuale, mentre nel videogame l'abilità conta e conta anche tanto, ma la chiave che da uno può portare all'altro sono effettivamente le loot boxes, che in realtà non hanno niente di abilità. Nel 23-24 abbiamo aggiornato, nel senso che ci siamo proprio chiesti, in mezzo c'era stata chiaramente la pandemia, insomma ne conosciamo tutti gli effetti, sappiamo anche come negli anni 20-21 la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità aveva invitato per trattenere i giovani, i ragazzi a casa, a videogiocare. Quindi c'era stata proprio questa indicazione, per cui ci siamo chiesti che cosa è successo. Ce lo siamo chiesti anche perché avevamo cominciato a fare delle serate informative con i genitori nelle scuole medie sia inferiori, perché le superiori sono già più difficili da prendere, e in quel momento avevamo serate anche con 80 genitori presenti, preoccupati per l'uso eccessivo del cellulare un po' più in generale, perché poi per i ragazzi prevalentemente si parla di videogame, per le ragazze si parla prevalentemente di social. E quindi venivano molto, come dire, a questi eventi, coglievamo, come dire, una preoccupazione generale rispetto alla tematica. In più sapevamo, l'abbiamo visto anche oggi, che c'era stato un viraggio dal gioco offline, un viraggio del gioco d'azzardo, dal gioco offline al gioco online, per cui abbiamo detto cosa succede nella popolazione, andiamo a vedere dopo 4 anni. Questa ricerca è stata molto più copiosa perché abbiamo coinvolto anche le scuole di primo grado, quindi le medie inferiori. Nelle medie inferiori abbiamo indagato prevalentemente l'uso dei videogiochi, poi del cellulare e della variabile materialismo. Nelle scuole secondarie entrambe le cose. In più abbiamo raccolto dei dati sui docenti e sui genitori, che hanno partecipato in misura decisamente inferiore rispetto al numero di studenti, ma comunque tali da consentirci delle valutazioni. Sulle scuole secondarie di secondo grado, come vedete, abbiamo fatto non solo i 3 test precedenti, ma anche un'indagine su alcune variabili sintomatiche e su sulle distorsioni cognitive, anche sull'uso delle criptovalute e su alcune variabili appunto di personalità come l'autocontrollo e l'impulsività. Anche in questo caso la distribuzione è stata quasi equa sia per il numero di classi, dalla prima alla quinta, sia per la tipologia di scuola e anche per la distribuzione maschio-femmina. Quali sono i videogiochi che troviamo? Ancora qui c'è un po' di calo, abbiamo il 92% degli studenti delle scuole secondarie che dichiara di essere un videogiocatore. Vedete quasi tutti sia online che offline e rispetto ai dati di prima guardate che lo sparatutto resta sempre in prima posizione e i casual sono diventati invece il secondo gioco. Quindi con questa forma proprio di intrattenimento, se vi ricordate c'è stato tutto un problema anche nelle scuole, perché nel 2021 i ragazzi non potevano alzarsi neanche durante la ricreazione, per cui il 90% di loro finiva che tirava fuori il cellulare e videogiocava. Dopo 2 anni la scuola si lamentava perché i ragazzi stavano sempre sul videogioco, per cui adesso sapete che siamo arrivati che in questo anno scolastico è stato proprio del tutto interdetto l'uso dei videogiochi nella scuola, insomma, per cui ma in quegli anni era ovvio che avessero sviluppato, anche cercato dei giochi per potersi distrarre. Rispetto alla severità dell'uso dei videogiochi, purtroppo però è calata, se ricordate il 78% di prima, la percentuale di giocatore non problematico.
e i giocatori a rischio addirittura arrivano al 30% e la quota di giocatori problematici arriva al 7%, quindi che sono dati anche ben più ampi rispetto a quelli delle survey nazionali. Quello che riporto, perché abbiamo guardato anche le differenze dove erano significative tra maschi e femmina, che in questo caso c'è una differenza statisticamente significativa tra i maschi rispetto alle femmine rispetto al coinvolgimento patologico, comunque problematico, nell'uso dei videogiochi. Comportamento di gioco d'azzardo per la stragrande maggioranza dei ragazzi, almeno 2/3 dicono di non aver giocato d'azzardo nell'ultimo mese. Ecco, la differenza rispetto alla diagnosi all'indagine precedente è che nella prima ci riferivamo, come vi avevo detto, a tutto l'anno. Nella seconda abbiamo ristretto all'ultimo mese perché anche l'università aveva visto che anche nel fare test retest in adolescenza un anno è un tempo tra virgolette eterno, per cui avevano ben più presente che cosa era accaduto nell'ultimo mese. E la percentuale, devo dire, di online e di offline è su 1/4 online, ma teniamo conto che la stragrande maggioranza di questi studenti sono minorenni, quindi assolutamente non titolati ad avere o ad poter aprire un conto gioco. Per cui quel 25% è anche di più del 25% di studenti maggiorenni che magari o usano i documenti dei familiari oppure si appoggiano appunto allo studente maggiorenne. Nella frequenza di gioco online, e questo credo che lo ritroviamo anche nel mondo adulto, abbiamo prevalentemente scommesse sportive, gratta e vinci e il gioco con le carte. Nella frequenza di gioco offline c'è l'inversione, nel senso che gratta e vinci, ma lo sappiamo che è il gioco più diffuso in generale in tutta la popolazione e purtroppo nemmeno percepito come azzardo in realtà, e invece come secondo gioco c'è appunto le scommesse sportive. Sappiamo anche, qualcuno prima pure parlava di contesto, della continuità che c'è dalle sale gioco all'online, perché nelle stesse sale gioco viene pubblicizzato continua a seguirci, creati il tuo account, insomma, per cui chi riesce fa indifferentemente l'uno o l'altra cosa. In questo caso abbiamo anche qui una leggera crescita rispetto alla indagine precedente, perché il giocatore non problematico è dell'82%, ma abbiamo il giocatore a rischio, l'11% della popolazione, chiaramente di chi dice di giocare, e il 7% che è un giocatore problematico di azzardo. Abbiamo chiesto anche delle criptovalute e devo dire che uno degli argomenti anche qui che sembra che gli adolescenti siano lontano e invece sono molto interessati e incuriositi, e recentemente anche parlandone con un docente di matematica dell'Università di Venezia mi diceva perché per loro è più facile, molto di più che per noi abituati proprio alla logica dei videogiochi, alla crescita, alle codifiche eccetera, comprendere il mercato delle criptovalute, per cui sono molto interessati e c'è anche qui una differenza di genere significativa tra studenti e studentesse, anche perché la maggior parte delle ragazze appunto non ha né interesse né ha avuto a che fare con le criptovalute. Abbiamo anche fatto degli incroci tra le variabili, praticamente come dicevo prima, variabili sintomatiche o personologiche, e vedete che abbiamo sottolineato solo quelli che hanno un valore sopra appunto 25, sia lo stress che lo stress correla positivamente, quindi un alto livello di stress è correlato con un uso rischioso delle loot box. Al contrario, l'autodisciplina ha una correlazione negativa, ovviamente maggiore l'autodisciplina, minore è l'uso rischioso delle loot boxes. Le relazioni con i videogiochi, lo stress correla significativamente sia con le cognizioni maladattive rispetto ai videogiochi che con l'uso problematico di videogiochi, e abbiamo depressione e impulsività che sono correlate quando c'è anche una diagnosi già di problematica di videogioco, e ancora una volta l'autodisciplina è correlata negativamente. Relazioni con il gioco d'azzardo, quelle particolarmente significative sono tra il tratto di impulsività marcata e le distorsioni cognitive del gambling,
E ancora qui, al contrario, l'autodisciplina, quindi rifacendomi anche a tutte le variabili di prima, correla negativamente sia con la frequenza di gioco, con le distorsioni cognitive e con la severità del gioco d'azzardo. Chiaramente correlare, questa era una cosa che mi ponevo anche quando ho guardato i dati della generazione Z, eccetera, non vuol dire, perché a volte poi si fa il facile, specialmente dal punto di vista giornalistico, allora il videogioco porta allo stress o l'azzardo porta allo stress. In realtà quale sia la relazione causale non la conosciamo ancora. Per poterla capire dovremmo fare degli studi appunto nel tempo evolutivi, insomma. Potrebbe anche essere, come succede per le sostanze o altro, che in realtà un ragazzo che già si sente stressato, poco visto, eccetera, trova conforto, tra virgolette, in questi due comportamenti, per cui starei attenta a fare delle semplici nessi causali diretti. E qui è una tabella, praticamente, come vedete qua si va in maniera lineare, e incrocia praticamente le variabili tra di loro, nel senso l'uso dei loot boxes con l'uso rischioso, eccetera. Anche qui sono evidenziate tutte le correlazioni positive e vedete quanto una delle più estese, l'uso problematico di videogiochi, correla con l'uso delle loot boxes e con le cognizioni maladattive, e poi le distorsioni cognitive di gambling come sono una delle variabili che risulta maggiormente correlate con tutte le altre. In questa seconda tornata, come vi dicevo, abbiamo visto anche nelle scuole medie inferiori, perché appunto c'era un forte interesse rispetto ai videogiochi, per cui con loro abbiamo indicato videogiochi, loot boxes e poi cellulare e uso di internet. Distribuita allo stesso modo, quella un po' più rappresentata è una scuola che in realtà perché siamo stati attenti nel campionamento anche alla tipologia di scuola in rapporto alla popolazione, cioè quante, per esempio Sandona di Piave, che è il centro più grande che ha 40.000 abitanti, hanno partecipato a tutte le scuole. Nei centri più piccoli di 4.000 chiedevamo solo una sezione, maschi e femmine, come vedete quasi uguali, e lo stesso le distribuzioni per classe. Quali sono i videogiochi che risultano appunto più praticati? La platform appunto come il Super Mario, il Sandbox e nuovamente i casual, questo nella scuola media inferiori, sia online che offline. Quali sono i risultati rispetto alla possibile dipendenza da videogioco? 2 su 3 non risultano problematici, però il 19% è già un giocatore a rischio, e ci sono dati anche già dalla prima media, e il 12% risulta già un giocatore problematico. Chiaramente non è una diagnosi clinica, perché sono state fatte con i test di screening, nel senso che lo stesso test si può usare sia specificamente nella clinica che per lo screening. Aggiungo che questa seconda ricerca, a differenza della prima, che avevamo somministrato tutto in maniera cartacea, questa è stata sempre effettuata nelle classi dai nostri operatori, ma tra virgolette noi stessi ci eravamo anche convertiti praticamente all'online, quindi siamo riusciti a far usare i cellulari, era ancora possibile sull'online. Vedo che il tempo è scappato, per cui sottolineo solo questo, che praticamente maggiore, la variabile più interessante nelle scuole medie inferiori è la variabile materialismo, che vedete correla con il rischio derivante dall'uso delle loot boxes, e materialismo perché i ragazzi già dalla prima media guardano al possedere le cose o avere cose di lusso, come dire, come un indicatore di successo, di centralità e di felicità. Vado molto avanti su questo. Altra cosa importante, non è la scoperta dell'acqua calda, ma ci dà sempre una dimensione, come dire, provata, che il monitoraggio da parte dei genitori riduce praticamente sia la versatilità di internet che l'uso problematico del cellulare. Al contrario, la centralità del materialismo anche da parte del genitore, perché anche i genitori hanno risposto ai test, praticamente è correlato con un uso problematico dei videogame.
Anche da questa ricerca abbiamo fatto 2 pubblicazioni presentate in congressi di psicologia. Rispetto ai docenti, vi dico brevissimamente, intanto sono stati meno coinvolti, li abbiamo tra virgolette costretti durante la somministrazione a rispondere anche loro al link online. E se poi riguarderete le slide vedete che effettivamente si sentono molto competenti rispetto ai comportamenti a rischi e devo dire che percepiscono anche correttamente la differenza rispetto agli età, per esempio rispetto al bullismo, alle sigarette, all'uso di internet, che i docenti delle scuole medie inferiori percepiscono di più questa cosa rispetto alle scuole medie superiori, dove ovviamente alcuni problemi sono già stati affrontati. Chiudo. Noi abbiamo visto, come dicevo prima, poi abbiamo tentato di restituire questi dati non soltanto in modalità di format appunto di ricerca scientifica, ma anche ai vari target. In realtà i più interessati a sapere di se stessi risultano essere gli studenti, nel senso che quando andiamo nelle classi c'è proprio un interesse, specialmente su alcune cose, come le cripto, il materialismo, vogliono chiedere anche che cos'è, eccetera. Da parte dei genitori abbiamo invece rilevato negli ultimi anni ormai un disinteresse, nel senso che è passata, come dire, la preoccupazione relativa all'online, all'internet, videogioco, sembra che tutto sia normalizzato. I docenti sono venuti in pochissimi, cioè poco più dei referenti, e quindi poi ci chiedevano fateci qualcosa di scritto. Dico, ma se non siete venuti nemmeno a un, come dire, un incontro dedicato, chi si leggerà insomma le 2 pagine? Per cui questo è un po' un dato sconfortante. Rispetto a quello che abbiamo visto, noi chiaramente vediamo che ci sono delle differenze quindi per target, nel senso che nelle medie inferiori, che sono quelli che videogiocano di più in assoluto, perché poi man mano che si va verso il quinto superiore cala un po' l'interesse, perché chi si è affezionato ormai ci resta, gli altri è una fase transitoria, quindi lasciano lì, è l'età in cui trattare maggiormente, fare prevenzione dei videogiochi. Noi abbiamo in questo momento, facciamo un intervento nelle scuole elementari di educazione digitale, in senso un po' più ampio, nelle medie inferiori sui videogame e specificamente sulle loot boxes, e nelle medie superiori continuiamo con il gioco d'azzardo, passando prevalentemente per i docenti. Prospettive per la clinica, stante questi dati, mi chiedo quanti altri utenti appunto rischiamo di avere o di continuare a vedere nel tempo, e anche ci ha allargato l'idea, un po' lo diceva anche la Fiorin prima, che quando oggi si fa un'indagine non ci si ferma più sul ragazzo che viene portato per il gioco, ma si chiede anche se ha videogiocato prima, che familiarità ha col videogioco, se fa anche altre attività tra virgolette commerciali come il trading piuttosto che il reselling o lo shopping o altre cose che si possono fare. Grazie. Grazie dottoressa Serra, e quindi adesso accogliamo per l'ultimo intervento la dottoressa Valeria Pastorello, dirigente psicologo, Dipartimento Dipendenze US 5 Polesana, che farà un intervento sui comportamenti a rischio in adolescenza, gli esiti della ricerca del CNR nelle scuole del territorio dell'US 5 Polesana. Le lascio l'intervento. Grazie. Eccoci qui, buongiorno. Mi sento un po' come il quarto della staffetta 4x4 che deve recuperare, però sarò velocissima, l'intervento era già stato preparato abbastanza veloce. Di che cosa parliamo oggi? Quindi, come è nata l'idea di fare questa ricerca ESPAD nelle scuole del Polesine? Quali sono state le documentazioni che abbiamo dovuto preparare, la ricognizione degli istituti, il questionario somministrato agli studenti e l'elaborazione dei dati. Allora, un po' come succede sempre durante degli incontri, così si conoscono delle altre realtà, degli altri colleghi e nascono delle idee. Quindi nel 2023 eravamo a Bassano del Grappa ad un seminario. La dottoressa Molinaro del CNR di Pisa aveva presentato i risultati di una ricerca ESPAD, e durante il momento del pranzo ci siamo detti: ma perché non facciamo anche noi una ricerca, no, nelle scuole del Polesine rispetto al gioco d'azzardo?
La dottoressa Molinaro ci ha dato subito i riferimenti del CNR di Pisa, abbiamo contattato i ricercatori, persone, professionisti fantastici, ma anche persone umane che ci hanno seguito tantissimo, supportato e sopportato, ci hanno presentato la ricerca, ci hanno inviato il materiale, quindi abbiamo coinvolto l'equipe prevenzione che nell'US 5 sono gli operatori che direttamente vanno nelle scuole a fare la prevenzione rispetto alle problematiche, e ricognizione degli istituti, delle scuole dell'Alto, Basso e Medio Polesine. Allora, questa è un po' la cartina della nostra provincia, che va da Melara, che è l'ultimo paese quasi, cioè ai confini con la Lombardia, a Gorino Veneto, che è diciamo quasi ai confini con l'Istria. Il nostro territorio è suddiviso in Alto Polesine, quindi la zona di Badia, Medio Polesine, la zona di Rovigo, Basso Polesine, la zona di Adria. Le nostre idee iniziali erano queste: facciamo una ricerca per valutare se c'è una differenza all'interno degli istituti, quindi licei, istituti tecnici, istituti professionali, e se c'è una differenza rispetto ai comportamenti a rischio, perché la ricerca ESPAD valuta i comportamenti a rischio negli adolescenti dai 15 ai 19 anni, volevamo vedere se c'era una differenza tra le 3 aree della provincia di Rovigo. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere questa differenza, uno perché un po' come diceva anche la dottoressa Serra, la fatica di coinvolgere tutti i vari istituti e quindi non siamo riusciti a fare questa differenziazione che noi volevamo. Allora, le sudate carte le abbiamo chiamate noi perché ci abbiamo messo un anno per attivare un pochino tutta questa cosa, quindi la convenzione col CNR, le delibere, le lettere all'ufficio scolastico, alle scuole che sono state precedute sempre da infinite telefonate. Questi sono gli istituti delle 3 zone, quindi i licei, istituti tecnici, istituti professionali dell'Alto Polesine, del Medio Polesine e del Basso Polesine. Allora, anche qui un altro annetto circa di lavoro, dove le scuole sono state ricontattate più e più volte perché era necessario individuare almeno un ciclo per ogni istituto. Un ciclo voleva dire le classi dalla prima fino alla quinta superiore, e non tutte le scuole ci assicuravano questa cosa, e ogni docente, dirigente, poi referente per ogni istituto, ogni classe è stato ricontattato più e più volte, è stata spiegata la ricerca sia dal CNR che da parte degli operatori del SERD. Gli operatori del CNR ci forniscono il materiale dove viene spiegata nello specifico come funziona la ricerca, quindi è una ricerca che è attiva dal 1995 e viene fatta in più di 50 paesi europei, ha l'obiettivo di valutare quali sono i comportamenti a rischio negli adolescenti dai 15 ai 19 anni, quindi gioco d'azzardo, dipendenza da internet, cyberbullismo, ritiro sociale volontario e l'uso di sostanze psicotrope legali e illegali. Poi c'è anche la possibilità per i docenti di partecipare ad un corso sulla piattaforma del MIUR, il paese dei balocchi, il mondo degli adolescenti tra consumo di sostanze e comportamenti a rischio. Allora, com'è stata fatta questa ricerca? Quindi è stata fatta, come vi dicevo prima, la ricognizione di tutti gli istituti polesani. È stato necessario che fosse presente un campione significativo in tutte le 3 aree, quindi che ci fosse un liceo, istituto tecnico, istituto professionale, e che ci fosse il ciclo completo dalla prima fino alla quinta classe. All'interno delle scuole quindi sono stati coinvolti gli studenti, il questionario era volontario, quindi se lo studente non voleva partecipare non partecipava, durava all'incirca un'ora in presenza del docente e di solito veniva fatto sul telefonino. Che cosa rileva lo studio ESPAD? Rileva i comportamenti a rischio suddividendoli in quante volte lo studente li ha fatti almeno una volta nella vita, quante volte li ha fatti nell'ultimo anno, quante volte nell'ultimo mese e più volte nell'ultimo mese. I questionari raccolti sono stati circa 1900.
non sono tanti rispetto al numero delle scuole presenti. Alcuni dati veloci. Questa è un pochino la panoramica rispetto ai comportamenti che noi chiamiamo classici. Il gioco d'azzardo viene praticato almeno una volta dal 64,9% degli studenti. Sì, è vero, ci sono gli studenti dal 18 ai 19 anni, però ci sono studenti di 15, 16 e 17 anni, come diceva prima la collega Serra, sono minorenni. La maggioranza dei maschi, le femmine si avvicinano, dai 19 anni in poi c'è un'elevazione importante del gioco d'azzardo. L'alcol è un altro dato che un pochino non ci ha sorpreso, però continua a preoccuparci, perché nell'ultimo anno, almeno nell'ultimo anno, il 75% dei ragazzi ha bevuto alcol e nell'ultimo mese il 58,1%. La cannabis è anche qui abbastanza utilizzata, una prevalenza dei maschi, tabacco, c'è una percentuale alta di fumatori, la prevalenza dei maschi, mentre le sigarette elettroniche vedono una prevalenza nel mondo delle ragazze. Questi sono tutti comportamenti a rischio che la ricerca ESPAD analizza. La cannabis sintetica, di cui di solito non si parla all'interno dei nostri servizi, ma sta prendendo sempre più piede perché è meno stigmatizzante della cannabis che si compra ai giardinetti dallo spacciatore. Molti ragazzi nell'ultimo anno hanno usato cocaina e crack, teniamo presente che ci sono ragazzi di 15 anni, nell'ultimo anno hanno utilizzato l'1,4 eroina e oppiacei, allucinogeni l'1,6 e stimolanti 2,3. Mi fermo un attimo e vi dico perché abbiamo deciso di focalizzarci sull'ultimo anno, perché i comportamenti a rischio nell'ultimo mese erano impattanti, però ci siamo anche detti, noi non è che dobbiamo creare dell'allarmismo perché comunque c'è già l'allarmismo. Proviamo a vedere, proprio perché volevamo darci una visione un pochino generale. In un anno, quindi dai 14 ai 15 anni, quanti ragazzi fanno questa cosa? Dai 15 ai 16 anni, quindi una visione un po' più generale. Le ubriacature sono molte, in un anno il 28% di ubriacature, il binge drinking quasi il 27%, gli energy drink spopolano, sono un 63%, come diceva prima il professor Lugo Boni. Un altro dato che questo ci allarma, sì, tantissimi ragazzi minorenni usano psicofarmaci senza prescrizione medica, quindi ci si chiede come fanno a procurarli e si apre il mondo qui dell'amico maggiorenne che lo può procurare, alcune farmacie conniventi, ma anche il deep web che è frequentatissimo dai ragazzi. Quindi psicofarmaci, farmaci per l'attenzione, farmaci per dimagrire, farmaci per dormire e farmaci per l'umore. L'ultima parte sui disturbi del comportamento, quindi i videogame, quasi tutti i ragazzi giocano, la prevalenza dei maschi, ma le femmine sono molto vicine. Un dato interessante è che il 31% di ragazzi ha agito cyberbullismo, e il 46% di ragazzi ha subito cyberbullismo e ci chiediamo quanto siano collegati questi dati, quindi i ragazzi che attaccano su internet altri compagni, quanto siano attaccati. L'ultimo dato che ci preoccupa molto è il fatto che l'8% di ragazzi dai 15 ai 19 anni nell'ultimo anno ha dichiarato di essersi ritirato per almeno 6 mesi. E noi ci siamo detti, se in una classe ci sono circa 25 ragazzi, più o meno, 100 ragazzi sono 4 classi, vuol dire che 2 ragazzi in ogni classe per 6 mesi si ritirano dalle amicizie, si ritirano dalla scuola, non è un dato da poco. Allora, il profilo finale, perché anche questo un po' che guardava la ricerca ESPAD, era gli adolescenti che percezione hanno dei rischi. Quindi la percezione è che i nostri studenti sono esposti a diverse forme di consumo e comportamenti a rischio. I maschi prevalentemente sul gioco d'azzardo, le sostanze illegali, binge drinking e videogiochi, le femmine fumo, sigarette elettroniche e uso non medico di farmaci.
C'è un'alta percezione per i consumi più intensi, quindi è ritenuto rischioso fumare più di 10 sigarette al giorno, provare eroina e cocaina e uso regolare di cannabis. Invece è ritenuto non particolarmente rischioso fumare sigarette e bere alcol occasionalmente. Quindi, rispetto ai comportamenti classici di cui ho parlato prima, queste sono le suddivisioni per età. Nell'ultimo anno proviamo a guardare, noi ci siamo soffermati sui 15-16 anni. Il 59% nell'ultimo anno ha giocato d'azzardo dei 15 anni, il 60% ha bevuto alcol, il 6,6% ha usato canne, il 33,1% fuma sigarette elettroniche. Non volessimo essere disastrosi, ci possiamo chiedere, ma di questi ragazzi di 14-15 anni, chi è che gli compra la sigaretta elettronica? 14 anni ci sarà un genitore, ci sarà qualcuno che compra la sigaretta elettronica. Man mano che cresce l'età aumentano anche le percentuali di comportamenti a rischio. Sul gioco d'azzardo, perché la ricerca era partita da lì, anche qui i dati sono abbastanza impressionanti. I quindicenni almeno una volta nella vita hanno giocato d'azzardo, nell'ultimo anno il 59% ha giocato d'azzardo, dopo i 19 anni si assiste a un aumento esponenziale dell'uso del gioco d'azzardo. E il gioco d'azzardo online è importante. I giocatori a rischio nell'ultimo anno sono 10,6 e i giocatori problematici, quindi quelli che noi definiamo giocatori gravi, sono il 5,8. I dati nazionali sono il 6,6, quindi come Polesani insomma, ci attestiamo sui dati nazionali e anche qui le indicazioni sono un po' che ci siamo detti 6 ragazzi su 100 hanno già un gioco problematico tra adolescenti. Allora, abbiamo chiesto un po' ai ragazzi che impressioni avevano avuto mentre facevano la ricerca, quindi qualcuno ci ha detto che il questionario era completo e specifico, qualcuno ci ha detto dateci un riscontro di quello che ci state facendo fare, qualcuno ha detto che ha permesso di riflettere su dei temi importanti, qualcuno ha detto che era troppo lungo, per cui l'attenzione che sembrava più precisa all'inizio, verso la fine è andata un po' scemando. E queste sono le riflessioni che noi ci portiamo a casa. Allora, noi solitamente nelle scuole facciamo le attività di prevenzione con la peer education e le target sono i 17-18 anni, quindi quarta, quinta superiore. Ma i dati ci dicono che già i ragazzi di 15-16 anni hanno dei comportamenti problematici. Un'altra riflessione che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto una ricerca frammentata, isolata, non specifica come la volevamo noi e non abbiamo la possibilità di confrontarla con il prima e vediamo poi se con il dopo. E un'altra riflessione che facciamo è che la scuola è estremamente in difficoltà. La scuola, che è l'agenzia formativa dove i ragazzi vanno e sono poi gli insegnanti, la scuola che ci chiamano, ci dicono ci è capitato un ragazzo che è arrivato a scuola ubriaco, ci è capitato un ragazzo che scommette online, i ragazzi nel cortile fumano le canne. Poi quando si va a coinvolgere le scuole fanno fatica. Fanno fatica perché sono sommerse di attività e di tantissimi interventi, perché gli interventi vengono fatti dal consultorio, vengono fatti dalla neuropsichiatria infantile, vengono fatti dalle cooperative, quindi sono tantissimi interventi a spot che la scuola fa fatica a tenere insieme. Gli spunti per il futuro sono un po' questi: modificare il target di prevenzione, cominciare a pensare ad attività diverse, quindi non solo le solite attività, l'attività frontale, la formazione, ma attività diverse, un po' come quelle che ci avete anche presentato questa mattina. Il fatto di poter fare una progettualità condivisa tra servizi, che non si vada in 3 servizi diversi a parlare tutti di cyberbullismo o tutti di gioco d'azzardo. Nel mese di ottobre-novembre abbiamo intenzione di fare una conferenza dove daremo una risposta insomma, alle scuole, agli insegnanti, alla cittadinanza rispetto alla ricerca fatta. Se volete i dati più aggiornati venite a Rovigo e venite a sentirli.
Grazie mille sei stata veloce, chiara e efficace, ci hai raccontato delle cose molto interessanti, quindi ti ringraziamo. Allora adesso siamo veramente alle battute finali, c'è la parte delle conclusioni e prima di arrivare alle conclusioni, visto che siamo qui, vi racconto anche che questo percorso di conferenze nasce un po' dal lavoro che abbiamo fatto anche in Regione, anche col dottor Folega, quindi abbiamo cominciato questi progetti hanno 4 filoni, il filone della prevenzione, della governance clinica e ricerca, quindi abbiamo cominciato con un convegno a Castelfranco il 13 di febbraio dove abbiamo parlato di clinica. Oggi ci siamo trovati qui per parlare di tutte le cose più innovative, delle ricerche che abbiamo fatto. Si continuerà questo percorso con l'US 3 Serenissima il 16 aprile dove parleremo di governance e finiremo invece all'US 4 Veneto Orientale il 15 maggio dove parleremo di prevenzione, per cui vi arriveranno anche gli inviti, ma intanto è un momento in cui possiamo segnarcelo sulle agende. Quindi io invito i relatori finali a venire con me dove ci scambiamo le ultime osservazioni e battute di tutte le cose interessanti che abbiamo sentito oggi. Ci passiamo così come ci siamo seduti. Va bene. Allora comincio io che comincio e poi finiamo. Allora io ho preso appunti perché erano tante le cose, quindi a mano che le cose mi risuonavano me le sono scritte. La prima cosa che mi sono scritta è che nei nostri servizi siamo pieni di talento, perché credo che noi operatori poi per fare il lavoro che facciamo dobbiamo avere una grande passione e dobbiamo tenere vivi i nostri talenti, per cui è interessante che in questo momento di unione ognuno ha un po' portato le proprie riflessioni, quindi abbiamo parlato di neuroscienze, abbiamo parlato anche però di aspetti più dialettici, di aspetti esperienziali, che sono tutte cose che poi servono ai nostri pazienti perché non possiamo lavorare solo in una direzione, per cui devo dire che è arricchente quando dovremmo farlo di più, è faticoso, però dovremmo farlo di più, incontrarci per condividere questi talenti che abbiamo. Però allo stesso tempo credo che dobbiamo anche, parlo per me, però magari vale anche per voi, ricordarci di più di fare sempre una valutazione degli esiti delle cose che facciamo, perché questo poi ci aiuta a essere più efficaci anche quando andiamo a portare i dati in campo scientifico. Come dipendenze alle volte su questo facciamo più fatica, magari c'è più facile quando parliamo di neuroscienze, facciamo più fatica magari adesso. Questo mi è sconfermato dalle ultime 2 relazioni perché in realtà i dati sono stati portati, però magari quando parliamo di prevenzione è più faticoso. Quindi credo che anche sulla valutazione dell'impatto dovremmo fare delle riflessioni perché non è facile nel nostro campo fare una valutazione dell'impatto veramente efficace. E la terza cosa che mi è venuta in mente è che nel percorso, ormai sono 6 anni che facciamo progetti sul gioco, no? Ci sarà l'ultima annualità e poi i piani triennali, però in questi 6 anni abbiamo fatto tante cose e forse dobbiamo imparare a raccontarcele, fermarci e a confrontarci e anche avere delle pratiche evidence-based comuni, delle prassi comuni, perché quello che diceva la collega Zoccatelli con la TMS ad esempio, anche noi abbiamo la TMS, però abbiamo un protocollo un po' diverso dal suo, domani aprirà un altro centro, ecco dovremmo parlarci, dovremmo fare degli studi multicentrici perché allora veramente facciamo rete, diventiamo più forti e possiamo portare dei dati più validi. E quindi insomma la raccolta dati e creare proprio delle buone prassi, questo credo che sia il lavoro che facciamo nei nostri servizi, ma se lo riusciamo a fare tutti insieme siamo veramente una rete d'eccellenza, credo che lo possiamo fare. Sì. Se io mi riallaccio alle cose che ha detto la dottoressa Camporese, perché ci sono di questa mattinata 2 cose che mi hanno colpito.
La prima è quello che diceva la dottoressa di quante persone di buona volontà che impegnano, perché voglio dire non è mica richiesto dal nostro contratto, no, di poter fare ricerca piuttosto che nei nostri servizi. È importante questa occasione, io credo, perché ci sentiamo tra di noi, una cosa che una volta era frequente e adesso è diventato meno frequente, e scambiarci le buone prassi credo che sia una cosa importante per tutti noi. È anche un modo per farci vedere in un'altra luce all'esterno. Ringrazio di questa idea di mattinata congressuale, simil congressuale, perché noi tante volte comunichiamo con l'esterno con l'idea di, come dire, farci conoscere utilizzando i linguaggi comprensibili e più a volte semplici, a volte no, di varia natura, però dall'altra parte penso che sia anche corretto far comprendere alla popolazione, al di là dei contenuti specifici, il tipo di dialogo che c'è all'interno dell'ambito scientifico. Cioè che tipo di questioni girano all'interno delle nostre discussioni. Credo che l'interdipendenza sia questo, non può essere soltanto, non c'è solo una parte educante, ma la parte educante ha una bidirezione. Questa per me è una cosa importantissima per portare le nostre cose fuori. La terza questione che mi preme dire, no, quanto stava dicendo la dottoressa Camporese sulle cose di questa mattina, è come dire, la fragilità della ricerca nel nostro campo. Nel senso che specialmente l'area psicosociale, si può dire tranquillamente, è oggetto di scarso interesse riguardo alla ricerca in generale, per tante ragioni, alcune insomma sono persino ovvie, no? E in questo senso è un ambito difficile da studiare. Non ci sono spesso riusciti neanche con le grosse multicentriche, no, di oltreoceano. E dall'altra parte noi continuiamo a dire che siccome il 40, 50, 60%, a seconda di un pochettino da quale mulino arriva la questione, è di tipo genetico e l'altro o epigenetica o ambiente, come comunque la vogliate chiamare, ma si continua a studiare sempre un pezzo perché è un po' più semplice rispetto a quell'altro che è un po' più complesso. E forse degli investimenti, no? Sulla parte psicosociale, dato che è così importante, perché le cose non si risolvono soltanto con i farmaci e neanche con la strumentazione. Mi interesserebbe riuscire, magari in maniera, non dico fare quelle cose all'americana, no, con 50 miliardi di dollari, ma nemmeno il fatto di poter andare oltre alla raccolta di questionari, che è il modo più semplice e più economico che riesce a noi di fare per fare ricerca, un minimo di ricerca. Perciò la ricerca è importante, la ricerca in ambito psicosociale è importante, la ricerca sugli aspetti strumentali tipo che si chiami no, elettrica, che si chiami magnetica, come volete, ma quando tu hai delle strumentazioni, e ribadisco degli strumenti, non delle soluzioni, questa è un'altra cosa importantissima, perché è in questo punto che si aggancia con lo psicosociale, no? Sono degli strumenti. Quando tu hai degli strumenti che ti chiedono di avere dei numeri piccoli, forse sarebbe interessante avere degli investimenti per avere dei numeri grandi multicentrici. E questo credo che siate tutti d'accordo. Quindi ben vengano queste iniziative, ben venga a continuare così, ben venga che il mondo esterno ci conosca come dipendenze per tutto l'impegno che ci mettiamo nel nostro lavoro, e ben venga che lo possiamo fare ancora futuribilmente. Io mi fermo qui perché mi pareva che fosse importante sottolineare quanto per noi la ricerca sia una cosa importante. Bene, io vado via oggi con un senso di gratitudine intanto per una mattinata ricca,
ricca di cose e con un senso anche di pienezza. E mi torna in mente anche una cosa, credo che la dicesse Saudino, anche c'era il tema della noia. Penso che adesso possiamo concederci di poter andare dopo una settimana così e di lasciarci andare e lasciar decantare le cose che abbiamo ascoltato. Qualche tema però lo riprendo. Questo della ricerca, parto dall'ultimo della ricerca, non per aggiungere, non per ripetere, ma per aggiungere qualcosa. La ricerca io la chiamerei la ricerca clinica, che è quella più complessa, che richiede non solo dati ma anche osservazione qualitativa dei fenomeni, e da noi è complicata perché c'è quello che accade dal punto di vista quantitativo, ma quello che accade dal punto di vista qualitativo nelle relazioni, nel lavoro psicoterapico, negli incontri che facciamo nei corridoi, per cui è meglio che accorciamo, allunghiamo i passaggi con i nostri pazienti. Questo è tutto un tema che dobbiamo ancora, credo, molto approfondire, e poi qualcuno l'ha accennato in tutti quei passaggi e noi facciamo fatica nelle nostre aziende nel costruire anche i protocolli di ricerca per i tempi, per i meccanismi che abbiamo nelle nostre aziende intrinseci. Pensate solo ai temi della privacy e a tutto quello che questo comporta. Facciamo una gran fatica a far questo. L'altro tema che volevo toccare, poi mi taccio, riguarda questo grande lavoro che abbiamo messo insieme rispetto al tema del gioco d'azzardo, del GAP. Io mi auguro che questo lavoro, che è stata una grande sperimentazione che in questo anno abbiamo fatto nell'area del GAP, possa in qualche modo travasarsi nell'area delle dipendenze più ampio. Cioè noi abbiamo davvero imparato un grande metodo di lavoro nell'area della prevenzione, della governance, della cura, e abbiamo imparato un metodo di lavoro molto stringente e molto tecnico. E forse questo è stato un'eccellenza e un campanello d'allarme nell'area delle altre dipendenze. Se pian pianino, e forse la struttura dei nuovi piani dipendenze GAP ci permetta di fare un pochino questo passaggio, se noi riusciamo un po' a spostarlo su tutta l'area del nostro Dipartimento di Dipendenza, sarebbe una grande conquista, perché ci insegna un metodo di lavoro che davvero è molto raffinato ed è un'eccellenza per tutto il Dipartimento. Allora, rispetto a quello che è stato detto questa mattina ci sono diverse sollecitazioni. La prima questione che affrontava anche la dottoressa Camporese e la dottoressa Zavan dopo, noi abbiamo nel Veneto 40 progettualità che riguardano il disturbo da gioco d'azzardo. È un numero molto elevato e molto più alto anche di altre regioni d'Italia. Abbiamo altresì 30 progettualità che riguardano il mondo delle dipendenze, quindi abbiamo una settantina di progettualità attive in questo ambito. In particolare l'iniziativa Cambio Gioco rappresenta, diciamo, un'azione di rottura degli steccati, la definirei così. Per me, diciamo, nella mia vita in generale, ma anche nel mio percorso di studi, è sempre stato importante rompere gli steccati, perché penso che questo tipo di azione, diciamo, che noi svolgiamo per superare i limiti che ci danno i diversi percorsi di vita e di studio, possa essere qualcosa che ci fa crescere ulteriormente. Personalmente una formazione di tipo economico, per cui ho riconosciuto in quello che è stato detto, per esempio sull'intervento sull'economia comportamentale, ho riconosciuto alcune teorie, diciamo, storiche che sono presenti ormai da tempo in questa disciplina. In particolare ricordo il premio Nobel che è stato assegnato molti anni fa a Simon, a uno studioso che si chiamava Simon, e che ha ricevuto il premio Nobel proprio su una teoria che va sotto il nome di teoria della razionalità limitata, no?
che dimostra come noi come esseri umani molto spesso non adottiamo dei criteri razionali, ma come è stato spiegato anche negli interventi successivi, l'adozione di interventi irrazionali o cose di questo tipo dipendono anche da questioni di tipo biologico, insomma. Mi è venuto in mente mi sono venuti in mente tutti gli esempi scientifici che fa uno studioso attuale americano di origine israeliana che si chiama Dan Ariely e che è uno dei maggiori studiosi di economia comportamentale. Quindi rottura degli steccati, anche perché anche gli interventi che sono seguiti ci hanno rappresentato quello che avviene invece da un punto di vista clinico. Quello che avviene da un punto di vista clinico segue un elemento che è ancora più importante, che è quello del riconoscimento dell'umanità dell'altro, no? Della persona che si rivolge a noi perché ha un determinato bisogno. Lo ricordava prima la dottoressa che ha parlato della RTMS, che appunto diceva servono ai pazienti, ma servono anche a noi questi interventi, perché nel momento in cui una persona si trova in una situazione che la mette a proprio agio e che appunto si trova in una condizione in cui viene riconosciuta la propria umanità, allora anche in quel caso lì si rompono gli steccati tra il professionista delle dipendenze o della salute nel nostro caso e la persona che si trova davanti perché ha un determinato bisogno. È stato ricordato più volte il fatto che è estremamente importante quella che è l'attività di formazione, l'attività di ricerca. L'ha ricordato prima il professor Lugo Boni, ma a conclusione di questa importante giornata, quello che secondo me è importante rilevare è il fatto che le circa 70 progettualità, 40 sul GAP e 30 sulle dipendenze, la necessità di rompere gli steccati vanno a costruire una prospettiva futura che è quella su cui stiamo lavorando attualmente, che sono le nuove progettualità che, come ricordavo prima, riguardano il Fondo per le dipendenze patologiche, che assume come presupposto una visione unitaria di questo mondo per le dipendenze, che del resto riflette quello che avviene nella nostra società. Si ricordava prima anche quello che avviene per quello che concerne i comportamenti, no? Soprattutto dei ragazzi giovani, che vengono connotati da quello che viene chiamato narcisismo sociale, no? Per cui un continuo processo di isolamento, di rapporto individuale sia con le sostanze che con i comportamenti compulsivi. E la base di tutto, come è emerso anche dai dati che sono stati presentati, anche se è emersa in nuce, è lo stretto collegamento, una sorta di collante che è rappresentato dall'alcol, no? Sia per i nostri ragazzi giovani, ma anche per gli adulti che soffrono di dipendenze. Quindi l'invito che mi sento di farvi è quello di continuare in questo percorso, appunto, che rompe gli steccati, per costruire anche la nostra attività e programmazione futura. Grazie.
E allora è proprio il nostro convegno è finito e tutto il pubblico che ci segue in presenza e che ci segue anche online, ci rivediamo questa sera alle 20:30 con l'ultimo dei nostri interventi, la chiusura della settimana della prevenzione. Ci sarà Don Marco Pozza con un intervento dal titolo L'uomo oltre l'errore. A tutti buonasera e grazie.